le 19, quindi possiamo anche dare inizio, dovrebbero arrivare tutti perché non mi hanno dato comunicazione. L'unica che ho è dell'assessore Anna Fagotto che ha avuto un contrattempo al lavoro e si collega più tardi. Allora, come al solito informiamo la diretta tramite webcam, salutiamo quindi il pubblico che ci segue anche da casa, i consiglieri che hanno comunicato io non ne ho, quindi li stiamo attendendo tutti. Do la parola comunque al segretario per l'appello, grazie. Florio Fabero. Presente. Arreghini Silvia. Presente. Barbisan Leonardo. Presente. Bertoncello Antonio. Presente. Bravo Bertilla. Sì, c'era. Bravo Bertilla. Microfono Bertilla. Bertilla? Ho qualche problema con la linea. Dalla Bona Paolo. No, Paolo ancora non c'è. Però è arrivata invece Drigo Irina. Drigo Irina. Presente. Buonasera a tutti. Buonasera. Mascarin Gastone. Presente. Morsanuto Angelo. Presente. Pizzolitto Mario. Presente. Rez Maria Teresa. Sì, c'è. Presente. Rodriguez Riccardo. Presente. Senatore Maria Teresa. Sì, presente. Stival Renato. Presente. Terenzi Marco. Presente. Dindini Andrea. Presente. Zanuto Alessandra. Presente. Non è arrivato dalla Bona, no? No, dalla Buona ancora non è arrivato, ma credo arrivi a momenti. Gli scrutatori, nomino scrutatori, consigliera Reghini Silvia, Bravo Bertilla e Rodriguez Riccardo. Salutiamo anche gli assessori che sono presenti, dovrebbe arrivare anche Geronazzo, che ancora non vedo, quindi Rambuschi, Dalben e poi Salvador Claudia. E salutiamo anche il dottor Sbarchiero che è presente con il revisore dei conti, quindi lo salutiamo e diamo inizio al Consiglio. Al primo punto abbiamo comunicazioni, non so se c'è qualche comunicazione, il sindaco non so se ha qualche comunicazione da dare. Nessuna comunicazione. Ok, se ce ne sono altre mi fate sapere per favore. Ok, comunicazioni non ce ne sono. Presidente, ne faccio una io velocemente. Sì, prego. Abbiamo visto sulla stampa la questione dell'hospice rispetto alla conferenza dei sindaci della sanità. Ovviamente è un buon risultato e magari ci aspettiamo che il sindaco, quando è possibile, ci aggiorni direttamente, non solo tramite i giornali che poi lasciano anche il tempo che trovano, non so, in una commissione adatta o in una situazione adatta. Ok. Prossima commissione sarà portato al punto dell'ordine del giorno, grazie. Perfetto. Grazie. Quindi passiamo al secondo punto, rendiconto della gestione 2020, esaminato in sesta commissione il 19 aprile. Chiedo al Presidente per cortesia. Sì, ecco, dopo eventualmente. Grazie, sì, Presidente. Poi abbiamo le slide dell'assessore, sì. Però intanto Presidente, prego. Infatti, ho visto che le sono state caricate e quindi dopo ovviamente saranno a funzione anche all'assessore per spiegarla meglio. L'esame sì, appunto è passata in commissione e è stata molto articolata come commissione, anche perché l'argomento è piuttosto pesante e l'assessore ha evidenziato come sia stato un anno particolare, ma lo conosciamo tutti quanti, in merito in primis per quanto riguarda la pandemia Covid, che ovviamente ha stravolto tutto quanto l'iter del burocratico e anche amministrativo,
e in più è stato l'anno che ha visto le elezioni nel comune di Portogruaro, quindi ci sono state anche appunto questi cose. E è stato evidenziato che c'è 3 milioni e 100 di avanzo libero, e sono state fatte tante domande in merito appunto ai vari tributi, che sono praticamente quasi tutti in linea con gli anni precedenti, e in particolare poi sull'utilizzo del fondone Covid che è arrivato. Credo che più o meno è stato questo l'argomento, poi l'assessore eventualmente. Buonasera a tutti. Prego. Buonasera, sì. Ringrazio il consigliere Stival per la premessa e, come avevo già detto in commissione, come giustamente ha ribadito il consigliere Stival, l'anno 2020 è davvero un anno particolare per il comune di Portogruaro, non solo per le elezioni, ma soprattutto per il Covid. E vedremo poi nelle slide successive che vogliono in maniera sintetica riportare i dati significativi sia del rendiconto sia di tutti i documenti allegati al rendiconto, vedere quali voci sia delle entrate che delle uscite hanno subito delle variazioni per effetto del Covid. Passo subito alla prima slide che fotografa la gestione finanziaria del comune. È una fotografia della tesoreria del comune e del risultato di amministrazione anno 2020. Vediamo subito dal fondo iniziale di cassa che in termini di tesoreria il comune di Portogruaro è assolutamente un comune solido con 13.167.000 euro di cassa che è migliorata nel corso del 2020 per effetto sia delle riscossioni che dei pagamenti. A chiusura di fine anno la cassa ammonta a 13.644.000. Se alla cassa sommiamo i residui attivi che rappresentano i crediti del comune e sottraiamo i residui passivi che rappresentano i debiti e i fondi pluriennali che rappresentano gli impegni preso il comune che avranno una manifestazione negli esercizi successivi, determiniamo il risultato di amministrazione dell'anno 2020, che è un risultato importante di 13.015.000 euro. Nella slide successiva vediamo però quanta parte di questo avanzo viene per legge accantonato, quanta parte viene vincolato e quindi come si arriva alla parte disponibile che ammonta a 3.100.000. Vediamo subito che la parte accantonata è significativa, ammonta a 5,5 milioni ed è rappresentata sostanzialmente dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Quindi a fronte di residui attivi importanti abbiamo comunque un fondo sufficientemente capiente. Mi soffermo anche sul fondo contenzioso, 429.000 euro, perché è un fondo che ha creato il comune in maniera assolutamente prudente negli anni ed è stato creato proprio per far fronte a quelli che possono essere degli imprevisti, anche delle sentenze che ci condannano al pagamento delle spese, e quindi è un fondo correttamente stanziato e assolutamente prudente, che utilizzeremo ovviamente per far fronte alle spese impreviste. Gli altri accantonamenti, 54.000 euro, sono fondi legati al personale. Oltre alla parte accantonata vi è una parte significativa vincolata e qui sono dei vincoli delle leggi. Mi fermo qua soprattutto sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Questo è l'avanzo del fondone ricevuto nel 2020, in parte utilizzato nel 2020 e che verrà utilizzato, in parte già anche impegnato nel 2021. È un fondo vincolato perché ovviamente non può che essere usato per ragioni strettamente legate al Covid. Penultima riga, parte destinata agli investimenti, anche questa è una parte importante di 518.000 euro che nasce da delle fonti particolari di acquisizione fonti e che quindi potrà essere destinato a lavori di edilizia pubblica, per arrivare all'ultima riga che rappresenta la parte disponibile di 3.100.000 euro. Nella slide successiva, o meglio questa slide rappresenta in maniera molto sintetica sia le entrate a tutti i titoli e le uscite di competenza dell'anno 2020.
Questa slide secondo me è importante perché oltre ad evidenziare gli accertamenti e gli impegni, così come vengono poi riportati dal rendiconto, evidenzia anche gli stanziamenti finali. Cosa sono gli stanziamenti finali? Sono le previsioni fatte inizialmente nel bilancio previsionale e modificate per effetto di variazioni. Quindi è importante per capire dove sono gli scostamenti e per incominciare a capire quali sono anche quelle aree legate alle uscite che generano avanzi e avanzi di gestione. Per la parte delle entrate possiamo vedere che le entrate correnti di natura tributaria sostanzialmente gli accertamenti sono in linea con gli stanziamenti finali. Nei trasferimenti correnti si ravvisa invece un incremento che anche qui è legato agli stanziamenti e trasferimenti avvenuti in prossimità di fine anno da parte dello Stato. Nelle entrate in conto capitale invece si nota un accertamento più basso rispetto allo stanziamento finale, determinato dal fatto che negli stanziamenti finali si ricomprendevano anche le vendite, i proventi dalle alienazioni di beni immobili che non si sono realizzati nel corso dell'esercizio. Passo alle uscite. È evidente la differenza tra lo stanziamento finale delle spese correnti rispetto agli accertamenti e agli impegni. E mi soffermo prima di tutto su una voce significativa, che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che per ovviamente obbligo di legge viene calcolato in un certo modo in base alle entrate nel bilancio previsionale e nel bilancio previsionale del 2020 pesava per 1,5 milioni. Nel momento in cui si chiudono il bilancio, si redige il rendiconto, questa voce sparisce, diventa poi un vincolo di bilancio e a conteggio a bilancio è molto più basso, monta a 500.000 euro e quindi già questa stessa voce, questa modalità diversa di calcolo tra il bilancio previsionale e il rendiconto genera, come dire, un avanzo di oltre 1 milione di euro. Dopodiché abbiamo fatto anche un'analisi delle varie missioni ricomprese nelle spese correnti per capire quali sono le aree che generano avanzi e ci sono una pluralità di aree all'interno del comune che generano avanzi. Sicuramente da monitorare è l'area dei servizi sociali che da sola ha creato un avanzo di 1,5 milioni, ma questo penso che sia assolutamente, come dire, comprensibile, legato proprio alla funzione dei servizi sociali e alla necessaria prudenza che adottano i servizi nel momento in cui redigono il bilancio previsionale. Vado poi veloce sulle altre voci. Le spese in conto capitale c'è una differenza legata a minori investimenti effettuati nel corso del 2020. Per le spese incremento delle attività finanziarie, la differenza, e questa è legata alla voce del derivato, la differenza nasce semplicemente da una contabilizzazione diversa effettuata nel momento della redazione del rendiconto rispetto al momento del bilancio iniziale. E infine quello che emerge è che un avanzo di competenza di oltre 5.346.000. Questa, la slide precedente era in assoluta sintesi, esponeva tutti i capitoli di entrata e di uscita. Nelle slide successive entriamo un pochino più nel dettaglio delle singole voci, facendo anche un raffronto con gli anni precedenti, per capire come si sono mosse le entrate e le uscite negli anni. Questa è una voce, questa è una tabella riepilogativa delle entrate correnti. Si vede subito dal raffronto con gli anni precedenti che c'è una sostanziale costanza nelle entrate correnti di natura tributaria. Dopo lo vedremo anche più nel dettaglio, che riflette una politica fiscale direi inalterata negli anni. Quello che emerge da questa tabella è come i trasferimenti correnti nel 2020 sono di importo di gran lunga superiore a quelli del 2019. Stiamo parlando di oltre 5 milioni di euro. Entriamo anche qui nel dettaglio e capiremo da dove arrivano e che sono in gran parte legate proprio al Covid. Ed entreremo poi anche nel dettaglio sulle maggiori entrate in conto capitale rispetto all'anno precedente, che nascono anche queste da contributi. Nella slide successiva entriamo ancora più nel dettaglio nella prima categoria delle entrate tributarie, analizzando prima di tutto l'IMU. Abbiamo voluto separare proprio l'IMU propria quindi dagli accertamenti, per evidenziare che c'è un trend di crescita
non particolarmente sensibile, ma c'è un trend di crescita sull'imposta IMU e riteniamo, e lo vediamo anche dopo nella tabella successiva che abbiamo ricostruito le aliquote IMU negli anni, che non nasca ovviamente da un inasprimento della politica fiscale del comune, perché è rimasta inalterata, quanto piuttosto da dei versamenti spontanei che nascono dai contribuenti anche per effetto di un servizio introdotto, se non sbaglio, nel 2018 dal comune, che predispone conteggi per i contribuenti, fornendo loro già l'F24. Questo probabilmente ha favorito il versamento spontaneo. Addizionale comunale IRPEF è sempre costante, l'anno 2020 in realtà è ancora di competenza, dovremo andare a vedere poi nel corso del 2021 effettivamente i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF. Anche qui ribadisco, politica fiscale del comune immutata negli anni, la stessa aliquota sempre dello 0,80, le stesse aree di esenzione. Quello che cambia è la tassa smaltimento rifiuti, dove le entrate nel 2020 sono leggermente, non leggermente, sono inferiori rispetto all'anno precedente di circa 100.000 euro. Questa è legata anche alle agevolazioni che ha concesso nel corso del 2020 il Comune di Portogruaro per le aziende chiuse e ha concesso degli sgravi tari importanti sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. Le voci seguenti, tassa occupazione, spazio e aree pubbliche, evidenziano ovviamente un calo. Questo è proprio l'effetto del Covid e delle norme a livello nazionale che hanno esonerato i pubblici esercizi dal pagamento della tassa occupazione delle aree pubbliche. Quindi in queste voci si vede come gli effetti e le norme Covid abbiano inciso sulle entrate. I fondi perequativi dello Stato si rimangono pressoché costanti. E slide successiva, vabbè, possiamo anche andare veloci. Qua avevo fatto la fotografia di tutte le aliquote IMU, proprio per mostrare come il Comune di Portogruaro sostanzialmente non ha mai rimaneggiato le aliquote. Segnalo solo che nel 2020 nel 2020 e 2021 l'aliquota per le abitazioni di lusso passa dallo 0,40 allo 0,60 solo perché accorpa in questi anni la Tasi che sparisce per il 2020 e 2021. Quindi si tratta solo di uno spostamento di imposta, ma la pressione fiscale è rimasta inalterata. Andrei proprio all'evoluzione dei trasferimenti del triennio. Allora, la Tasi, queste erano le tabelle Tasi per ricostruire la pressione fiscale. Altre entrate importanti qua, perché come ho già detto si è vista la differenza sulle entrate dei trasferimenti correnti e nella tabella si è voluto dettagliare quali sono i trasferimenti propri dell'anno 2020 che non c'erano negli anni precedenti, proprio per far capire come dal 1,7 milioni del 2019 si è passati ai 5,50 milioni. E li abbiamo elencati, penso che insomma chi ha seguito le varie commissioni le conosca molto bene, del fondone di 1.176.000, le misure di solidarietà alimentare 264.000, c'è il ristoro per le minori entrate TOSAP di 58.000 euro, fondi per sanificazione e ambienti per 36.000, minor gettito IMU, settore turistico 13.000 euro, ma maggiori fondi sono arrivati anche proprio a livello regionale e fondi RIA e SOA, che sono tutti i fondi dedicati al sociale a supporto delle categorie più deboli, l'assegno prenatale di 216.000 euro e altri trasferimenti. Quindi una serie di trasferimenti a livello centrale e a livello regionale hanno portato ad un incremento sensibile di questa voce. Ultima, se non sbaglio, tabella delle entrate correnti è invece l'evoluzione riguarda l'evoluzione delle entrate extratributarie. Qui la vendita di beni e di servizi è pressoché costante nel 2020 rispetto all'anno 2019. È nella voce successiva che si vede l'effetto Covid. I proventi derivanti da attività di controllo e repressione subiscono una forte contrazione. Questo è proprio legato al periodo, come dire, di Covid peggiore da marzo ai mesi successivi, dove si era veramente fermato tutto il mondo produttivo e anche di conseguenza una serie di violazioni. Quindi qui si vede l'effetto del Covid. Passo invece all'evoluzione delle entrate in conto capitale. Anche qui si è voluto dettagliare i contributi dell'anno 2020 per evidenziare il trend e la differenza dei contributi 2020 rispetto agli anni precedenti. Hanno fatto sì che le entrate in conto capitale siano passate da 3,9 milioni a 4 milioni.
e sono proprio specificate, quindi il bando recupero periferie per 2,2 milioni, quasi 2,3 milioni, contributo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici del 2020 378.000, contributi per interventi di efficientamento energetico 130.000, contributi a VEPA altri 120.000 e poi contributo statale per la sistemazione scolastica degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza Covid 109.000 euro. Poi questo lo vedremo anche negli investimenti che ha fatto il Comune per adeguare le strutture scolastiche. Con questo si chiude il capitolo delle entrate. Passiamo quindi all'analisi delle uscite. Questa è una sintetica tabella che mostra il trend delle spese per macro aggregato. Evidenzio di questa tabella solo i trasferimenti correnti che da 2.129.000 passano a 3.369.000. Questi sono proprio legati sempre ai trasferimenti ottenuti dal Comune di Portogruaro anche per il Covid e che a sua volta attraverso i servizi sociali sono stati ridistribuiti sul territorio. Passo all'analisi delle spese per missione. E anche qui abbiamo fatto una tabella cercando di porre a raffronto gli anni precedenti. Abbiamo evidenziato in azzurro quelle missioni per le quali dopo abbiamo creato un ulteriore slide per dare dei dettagli su delle voci. La prima missione è una missione ovviamente importante in termini di uscita e ammonta a più di 5.425.000 e riguarda sostanzialmente tutti della struttura del Comune. Quindi una voce qui significativa che compone 5 milioni è proprio legata al costo del personale. Altra voce che andremo ad esaminare è l'istruzione diritto allo studio, che mostra un leggero aumento legato proprio agli Covid. E mi fermo un attimo sulla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, che invece questo segna una flessione legata proprio alla sospensione di tutte le attività culturali causa Covid. Vedremo poi velocemente lo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente, che riguarda sostanzialmente il costo di ASVO, e ci soffermiamo ancora una volta sui diritti sociali, politiche sociali, perché vediamo come c'è l'incremento dei costi da 3.192.000 a 4.097.000 legata proprio a tutti quelli anche finanziamenti e trasferimenti ottenuti e visti all'attivo, che si sono poi tradotti in ulteriori trasferimenti da parte del sociale sul territorio. Andiamo sulla slide successiva, che quindi dà un dettaglio delle voci di costi per servizio più significativi legati al servizio istituzionali. Vediamo che qua ci sono le gestioni per la manutenzione dei bani demaniali che hanno subito un leggero incremento. Gli altri costi sono sostanzialmente in linea con gli altri anni, quindi non si registrano degli spostamenti da questo punto di vista significativi. La missione successiva riguarda invece la scuola e qui si notano qualche differenza rispetto agli anni precedenti. Ad esempio, il servizio per trasporti scolastici nel 2020 si è ridotto proprio per la sospensione della scuola. Le iniziative universitarie, che poi sono i finanziamenti alle campus, sono rimasti costanti negli anni, c'è solo uno slittamento da un anno all'altro. E mi fermo anche sul contratto servizi per le mense scolastiche, che da 66.000 euro passa a 100.000 nel 2020, che è legata ai maggiori costi Covid e al cambio del gestore a seguito del nuovo appalto. Il resto, i costi sono leggermente, per quanto riguarda le utenze delle scuole, leggermente più bassi rispetto all'anno precedente, legati proprio alla chiusura delle scuole. Missione successiva, che è lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio, è rappresentata sostanzialmente dal corrispettivo erogato e corrisposto ad ASVO per lo smaltimento di rifiuti. Questo importo ovviamente non comprende il conguaglio del PEF del 2020, di cui ancora purtroppo non abbiamo una versione definitiva. E anche qua gli altri costi sono indicativamente in linea con gli anni precedenti. Passiamo poi alla missione 12, che è la missione più corposa del bilancio, che è proprio legata al sociale. E abbiamo messo moltissimi dati. Quello che voglio far notare è che ci sono alcune uscite proprio del 2020 che non ci sono negli anni precedenti.
l'assegno prenatale, trasferimenti a comuni d'ambito, misure urgenti di solidarietà alimentare, tutta una serie di misure poste in essere nel 2020 che appunto i sociali hanno poi distribuito sul territorio. Ma se ci sono alcune voci quindi nuove di uscita nel 2020, ci sono anche altre voci che hanno subito una flessione. Ad esempio, il servizio di assistenza domiciliare è passato da 300.000 euro a 233.000 euro. Questo è proprio un effetto Covid che per timore di contagi le persone sono ricorsi in misura minore ai servizi di assistenza domiciliare. Questo anche per far capire di quanto è difficile per i servizi sociali stimare correttamente le uscite, proprio perché ci sono degli eventi che sono, a parte il Covid, imprevedibili e che quindi incidono sulle uscite. Una volta viste le spese principali della parte corrente, passiamo alle spese in conto capitale. Anche qui abbiamo evidenziato alcune voci in azzurro per entrare con del dettaglio, per ricordare in maniera sintetica tutti i lavori di natura edilizia che ha portato avanti il Comune di Portogruaro nel 2020 nonostante il Covid. Segnalo solo perché non abbiamo fatto la slide, su tutela e valorizzazione di beni e attività culturali, l'investimento di 300.000 euro che è legato alla realizzazione della Galleria del Teatro. Elenco brevemente quindi sulle singole missioni gli interventi più significativi. Per quanto riguarda i servizi istituzionali sono stati eseguiti una serie di interventi anche importanti sugli uffici comunali, sugli impianti e su altri immobili comunali. E sono proseguiti i lavori di ristrutturazione di Ville Martinelli per oltre 100.000 euro e in più ovviamente altri piccoli lavori di sanificazione e investimenti in attrezzature. Missione 4, sempre la scuola, continuano gli investimenti sulla scuola, sul Pascoli sono stati investiti oltre 400.000 euro per lavori antisismici e sappiamo che poi sono in programma ulteriori lavori tra il 2021 e il 2022, sono stati eseguiti lavori di adeguamento del Piaget per oltre 150.000 euro, sono stati eseguiti lavori sugli edifici scolastici, 108.000 euro legati proprio alle prescrizioni Covid, quindi lavori eseguiti in assoluta velocità prima dell'apertura delle scuole proprio per rendere gli spazi adatti, e poi Antelten20 alla scuola Milani piuttosto che la scuola Bertolini, quindi insomma sempre un impegno importante sul lato degli edifici scolastici. Per quanto riguarda invece gli impegni, le risorse impegnate sulle politiche giovanili, lo sappiamo bene che l'anno 2020 è l'anno dell'adeguamento degli interventi manutentivi sulla piscina, la realizzazione della struttura sportiva polifunzionale, il rifacimento del tetto del palazzetto Marmande, che è il palazzetto utilizzato dal tennis club, e acquisto di giochi per parchi. Ultima voce sull'analisi delle spese riguarda invece i trasporti, diritto e mobilità. Anche qui elenchiamo solo brevemente alcune opere effettuate, dalle costruzioni delle piste ciclabili alle sistemazioni di parcheggio e frazioni su Portovecchio, l'illuminazione se non sbaglio, di Portovecchio, attraversamenti pedonali, realizzazioni di marciapiedi, tutti interventi di manutenzione stradale e di sistemazione parcheggi. E con questo concludo la parte delle spese. Mi fermo solo sulla slide successiva per ricostruire la posizione debitoria del Comune e come si è mossa negli anni. Nella ricostruzione debitoria abbiamo assimilato il derivato, lo swap, a un vero e proprio finanziamento bancario, perché per la struttura che ha, devo dire che è proprio un derivato atipico. Ed è evidente il calo quindi dell'indebitamento del Comune di Portogruaro, che dal 2015 da 9 milioni passa al 2020 a un 5 milioni e 3. L'incremento del 2017-2018 di 1 milione di euro è legato ovviamente alla cessione del finanziamento relativo alla realizzazione del palazzetto polifunzionale. Ultimissima slide, un riepilogo. Ci fermiamo sempre sul tema Covid. Gli aiuti che il Comune ha dato e gli aiuti che ha in programma di dare ancora nel 2021.
Sono tantissimi, li abbiamo visti un sacco, sì, tantissime altre volte. Dal Fondo Solidarietà Alimentare, una prima tranche di 132.000 euro erogata nel corso del 2020, la seconda tranche la stanno proprio erogando in questi giorni i servizi sociali, perché hanno chiuso proprio il bando, ad aiuti a valere dei fondi liberi del comune di Portogruaro, che aveva stanziato a fine anno 30.000 euro per buoni alimentari, ad bandi effettuati nel corso del 2020 a sostegno delle imprese commerciali per oltre 150.000 euro, alle associazioni sportive per 100.000 euro e provvedimenti alla famiglia per 50.000 euro. Questi bandi e questi aiuti tutti a valere dell'avanzo e dell'avanzo libero del comune. Mi fermo poi sul fondo più importante, che è il cosiddetto fondone. L'importo, l'abbiamo già visto nelle entrate, è importante, con 1.176.000, in parte è stato utilizzato nel 2020 per sterilizzare i cali tari e i costi legati al Covid nel 2020. La parte residua è stata impegnata nel corso del 2021 per far fronte ai costi Covid mensa, per i costi di trasporto, e ancora una volta per aiuti alle attività produttive. Ai 200.000 euro che avevamo già stanziato nel bilancio previsionale, oggi andremo a esaminare più avanti la possibilità di incrementare aiuti alle attività imprese, sempre attingendo al fondone, per altri 100.000 euro. Questo per consentire al bando che verrà, come dire, pubblicato a maggio, di poter disporre di una cifra importante per far fronte a quelle imprese e più di altre stanno soffrendo a causa del Covid. Chiudo dicendo che quindi le disponibilità del comune ci sono, e se il residuo fondone ci consente di intervenire con provvedimenti nel breve periodo a sostegno delle categorie più colpite dal Covid, disponiamo comunque di un avanzo assolutamente significativo che consentirà quindi una programmazione a medio e lungo termine importante del comune. Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento. Benissimo, grazie Assessore. Allora, prima anche di iniziare il dibattito, saluto, è arrivato il consigliere Dalla Bona, e saluto anche il dottor Bonaldo, che l'ho visto prima collegato, quindi buonasera, è ben arrivato. Buonasera a voi. Quindi allora l'assessore ha terminato il suo, se c'è qualche altro assessore che vuole fare un intervento per quanto riguarda il proprio lavoro dell'anno scorso. Il consigliere Geronazzo, l'assessore Geronazzo non lo vedo collegato. Come no? Sono collegato. Ecco, adesso ti vedo, Luigi. Ciao. Prima... Ho ascoltato tutto il rendiconto. Ok, vuoi fare un intervento? Sì, se voglio fare un po' il riassunto di quello che, siccome è un rendiconto, di quello che gli uffici nel 2020 hanno un po' prodotto, hanno fatto. Partirei innanzitutto dal rendiconto, da questo rendiconto dell'ufficio commercio. Nel riassumere queste attività, queste tematiche del settore del commercio e in generale delle attività economiche, desidero innanzitutto rivolgere la mia, in prima battuta, i migliori auguri di una ripartenza per le centinaia di attività del nostro territorio, di tutte le dimensioni e tipologie, che ne ha ben donde bisogno. Il mio compito di amministratore è quello dei funzionari dedicati al commercio. È stato, come quello di tutti, inevitabilmente considerato nelle nuove situazioni dell'emergenza sanitaria, ha prodotto nelle vite di tutti. Abbiamo cercato di usare tutte le nostre risorse per adeguarci e cercare di rispondere alle nuove necessità che sono ancora più che mai attuali, e che l'impegno nell'individuarle e nel cercare soluzioni rimane costante. In quest'ottica si prosegue nelle azioni che avviate in aiuto in termini di sostegno economico, comprendente sospensione o differimento del pagamento di alcuni tributi comunali, TOSA, POSA, Tari, pubblicità e pubbliche affissioni.
La concessione gratuita di spazi pubblici agli esercizi di bar e ristorazioni per sopperire alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria sul distanziamento e da ultimo sul divieto di somministrazione al chiuso, almeno fino a giugno. Dal 20 maggio scorso 20 attività del centro storico hanno ottenuto l'ampliamento gratuito dei plateatichi ogni giorno. L'erogazione dei contributi a fondo perduto. Nel 2020, tra settembre e ottobre, c'è stata l'erogazione di contributi a 108 imprese commerciali per il danno che derivate dal Covid-19, per un totale di 150.000 euro. Azioni che si ripeteranno in modo ancora più confuso anche nel 2021, sia in termini di contributi diretti a fondo perduto alle imprese, sia in forme di agevolazioni di crediti a mezzo di convenzioni che di organismi di categoria. Queste cose sono già fatte e le stiamo facendo. Gli uffici del commercio hanno collaborato con il settore dei servizi sociali, gestendo gli accordi con gli esercenti commerciali di igiene di prima necessità per la fornitura di buoni spesa ai cittadini aventi diritto, forniture avviate nei primi di aprile e concluse a dicembre per 130.000 euro, come elencava ben prima l'assessore. In questo scenario le attività del servizio per quanto ai mercati e delle manifestazioni cittadine. Si è completata l'attività di riqualificazione e adeguamento del mercato settimanale del giovedì, un mercato riconosciuto luogo storico del commercio a livello regionale che conta settimanalmente oltre 170 operatori. Entro il mese di giugno saranno rinnovate altrettante concessioni a 150 operatori con tutte le verifiche del caso. Per il mercato degli agricoltori, su richiesta degli operatori, si è sperimentata per alcuni mesi la centralissima posizione di Piazza della Repubblica. Dopo questo trasferimento sperimentale che ha avuto buoni risultati, si è decisi, in accordo con gli operatori, a avviare un nuovo percorso, anche di possibile ampliamento nella zona di grande passaggio, ampia e facilmente accessibile, via Padre Bernardino e via Cadorna. Lo stesso vale per il mercatino mensile dell'antiquariato, che l'amministrazione comunale intende conservare e arricchire, rivalutando gli spazi a disposizione. La sospensione della riattivazione delle temporanee modifiche dei mercati cittadini hanno comportato un rilevante impegno organizzativo per avviare tempestivamente tutti gli operatori di volta in volta, raggiunti con capillari comunicazioni telefoniche dirette, la predisposizione di misure organizzative per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, sempre in evoluzione a rappresentare un forte momento di avvio, di ripresa nella vita sociale e di comunità di incoraggiamento sentito e apprezzato. Nei periodi di chiusura delle attività e successivamente in quelle di graduale riapertura, modifica, l'ufficio ha sempre operato a pieno ritmo, adattandosi a tutte le esigenze necessarie, oltre al lavoro di modalità ordinaria, con la presenza fisica in ufficio. Per risolvere le esigenze di sicurezza sanitaria è stata immediatamente attivata la possibilità, come ben sappiamo, smart working. L'ufficio operativo in presenza di smart working ha garantito assistenza telefonica e via email a centinaia di operatori e professionisti su molteplici quesiti in merito a diverse attività, predisponendo con tempestività gli atti amministrativi conseguenti alle decine di normative che il rango nazionale e regionale che ci sono suggestite giornalmente. La rapida evoluzione, solo le attività economiche e mercati nell'arco di pochi mesi sono stati adottati 50 atti amministrativi tra delibere e ordinanze. A queste attività di continuo adeguamento normativo si è mantenuta per ovvie ragioni anche per l'anno in corso. Per quanto le manifestazioni tradizionali commerciali organizzate dal Comune, a cui erano abituati da molti anni, sono state in buona parte annullate. Terra dei Dogi ricorre a maggio, stiamo in questo momento, questi giorni stiamo valutando di fare
qualcosa, ma non grandi cose, visto l'andamento. Ridimensionando in modo rilevante la proposta in modalità digitale o virtuale per quanto possibile, come nel caso della Fiera di Sant'Andrea. Come ben sappiamo, la Fiera di Sant'Andrea ha avuto il suo successo perché è stata trasmessa in maniera digitale per uno dei primi anni che si fa questa prova, ma era per la conseguenza. Per la fiera è stata realizzata un'attività di forte promozione del territorio in modalità digitale, con il coinvolgimento di tutte le rappresentanze delle categorie socio-economiche. Contiamo naturalmente di poter onorare alla tradizionale manifestazione in presenza nell'anno 2021 e nel frattempo per la ricorrenza dei terreni saranno, come ho già detto, nella terra d'oggi sarà fatto un qualcosa anche qui. È importante mantenere un segnale come è importante proseguire nelle attività del distretto territoriale del commercio di Ravemene, in cui il comune di Portogruaro è capofila. Nel mese di aprile 2020, durante il periodo primo rigido lockdown, la regione del Veneto ha comunicato la formale ammissione al contributo previsto dal bando regionale che riguarda il periodo 2019-2021. Il tavolo di lavoro si è attivato e si stanno completando gli interventi programmati del programma concordato col Comune di Carlo, Comune di Concordia Sagittaria, Confommercio, Fondazione Santa Cecilia e Vega. È stato nominato il manager del distretto del commercio che opera sia per migliorare e realizzare del programma e per quanto riguarda il nostro comune si concentra nella realizzazione di una nuova illuminazione nei portici, sotto i portici in via Marti della città e nella installazione delle filodiffusioni, sia per individuare le categorie e le nuove idee per il lancio del nostro settore in tutta la sua potenzialità. È stato quindi confermato il partenariato del distretto per il triennio 2021-2024. Per concludere, a qualche dato riguarda la presentazione delle pratiche dello sportello unico produttivo, che ormai riguarda tutti, precedentemente delle attività produttive ed edilizie dei vari uffici comunali, e che oltre al valore numerico consegna un dato significante sull'andamento delle attività del nostro territorio. Nell'anno 2020 ne sono prevenute 3.619 contro le 2.167 dell'anno 2019 e già nei primi mesi del 2021 si registra un incremento. Questo è un po' l'attività dell'ufficio commercio. Dopo vorrei passare un attimino all'attività dell'ufficio manutenzione. Le attività del settore manutenzione riguardano le manutenzioni ordinarie, programmabili e non, e di funzionamento del patrimonio immobiliare comunale, da parte di attrezzature, beni immobili di esso contenuto, nonché dei relativi impianti. Sono comprese tutte le attività atte a garantire il miglior utilizzo degli immobili, nonché la loro gestione attraverso interventi di manutenzione ordinaria che viene eseguita sempre più, ove questo è possibile, non proprio con proprio personale, e mezzi attraverso interventi di falegnameria, carpenteria, di pittura, idraulica, manutenzione impianti elettrici e via dicendo, programmabili ma anche imprevedibili. Queste azioni è garantita fornendo al personale la dotazione dei mezzi idonei ed acquisti e minuti del materiale e attrezzature di volta in volta necessarie per la manutenzione urgenti e indifferibili. Una quota parte degli interventi manutentivi è affidata a ditte specializzate sulla base delle varie tipologie di lavori da eseguire nei mesi necessari allo scopo. Compatibilmente con le risorse economiche messe a disposizione, si prosegue inoltre l'obiettivo di potenziare gli interventi di manutenzione ordinaria delle strade asfaltate e di rifacimento della segnaletica. Vorrei elencare un po' la manutenzione. Facciamo manutenzione nelle scuole, su impianti elettrici di illuminazione, vari edifici pubblici e cimiteri, su impianti idraulici, generale su impianti sportivi, sostituzione di serramenti, puntuali rappezzamenti, manutenzione tratti in viabilità competenti, manutenzione al ponte elevatoio condiviso con Concordia Sagittaria,
manutenzione alle linee meteoriche stradali e agli impianti di sollevamento, installazione di segnaletica verticale, manutenzione segnaletica orizzontale, giochi e arredo urbano, lavori su pavimentazione, gestione di sistemi di sicurezza, gestione di sistemi di antincendio, verifica degli impianti di messa a terra, servizio di sgombero neve, servizio di smottamento vasche settiche edifici, servizio di pulizia e linee e smaltimento acque stradali, servizio di smaltimento rifiuti, là dove è possibile, dove ci sono, servizio di pacchinaggio e manutenzione materiali, noli, macchinari vari, fornitura di asfalto a freddo per le riparazioni urgenti, fornitura di sale fuso antighiaccio, ghiaia e materiali interni. Indicando le attività, indicatori di attività, nel 2019 sono pervenute 6.162 richieste contro i 3.000 del 2020. Per le aree verdi nel 2019 1.400 e 800 nel 2020. Numero di interventi eseguiti diretti eccezionali 1.536 contro 686. Numero di interventi eseguiti 1.019 contro 504. Numero di interventi eseguiti su impianti elettrici 1.700 nel 2020 899. Numero di interventi eseguiti segnaletica stradale 334 147. Questo solo per dire cosa? Che oggi l'ufficio manutenzione e con tutti i suoi dipendenti sta lavorando molto bene, perché se dal 2019 al 2020 le richieste diminuiscono, vuol dire che l'ufficio sta facendo un lavoro egregio, perché vuol dire che la manutenzione è abbastanza buona. Con questo non vuol dire che non dobbiamo, come si dire, mollare l'osso, però siamo a un buon punto. Quindi un elogio a tutti all'ufficio manutenzione per tutto il lavoro che fa e per la pazienza che a volte con i cittadini bisogna avere. Per quanto riguarda l'edilizia privata, questo programma di gestione del servizio pianificazione e gestione del territorio dell'area tecnica in collaborazione per specifiche azioni con gli altri servizi dell'area tecnica, rispetto al quale svolge mansioni di assistenza e gestione dell'attività amministrativa sia nei confronti della cittadinanza, dei tecnici che dei servizi interni al comune, degli assessori e consiglieri comunali e degli organi e enti interni, secondo le indicazioni e l'organizzazione stabilite dal responsabile dell'area tecnica. La missione è di dotare l'ente della pianificazione urbanistica e di settore di carattere generale ed attuativo, prevista dalla normativa vigente, sviluppando un sistema informativo territoriale che permetta una corretta gestione del territorio. Variante urbanistica al PI per inserimento nuove tematiche derivanti dall'adeguamento del decreto legislativo Veneto 668 del 2018 per il PAC, adeguamento del REC al decreto legislativo Veneto del numero 1896 del 2016 e 669 del 2018, con contestuale allineamento del piano regolare. L'amministrazione ha inteso incaricare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, un professionista esterno per il supporto tecnico-amministrativo alle attività responsabili del procedimento e del dirigente dell'area tecnica nella fase progettuale ed informatica per approvazione di una variante PI avente il progetto adeguamento al decreto legislativo Veneto per adempimenti ex LR 14/2017. L'adeguamento del REC al decreto legislativo Veneto numero 1896 e 669 del 2018. Regolamento edilizio tipo e consensuale allineamentato dal piano regolatore vigente. Analisi e valutazione delle osservazioni. Assistenza alle fasi di adozione e di approvazione della variante.
Dovranno essere seguiti i protocolli di archiviazione che consentono la possibilità di gestire e trattamento dei dati secondo le specifiche delle carte tecniche regionali in formato numerico. Gli archivi dovranno essere organizzati in applicazioni di tipo SIP allestiti in ambiente Interap-GOD, ultima versione ai fini dell'integrazione con immediata operatività del sistema informatico territoriale del Comune di Portogruaro ed in conformità alle ulteriori specifiche in cui gli atti di indirizzo della Regione Veneto. Trasparenza e dematerializzazione delle pratiche edilizie. Per quanto riguarda il presente obiettivo, il miglioramento del servizio propone di adottare il sistema per la gestione dei procedimenti di sportello unico edilizia privata e la pubblicazione sul web di tutte le informazioni connesse attraverso un portale unico regionale per l'accesso da parte dei cittadini, aziende e professionisti, fornito gratuitamente dalla Regione Veneto e integrato col GIPE, l'applicativo di gestione pratiche edilizie, già in uso da parte degli uffici comunali. Sportello unico per l'edilizia, lo sportello unico per l'edilizia SUE è operativo dall'interno del servizio e opera attraverso adempimenti di ricezione e rilascio atti, nonché adempimenti di istruttoria e verifica nelle pratiche edilizie presso gli istituti tecnici di riferimento ai servizi. Lo sportello unico per le attività produttive SUA inoltre è diventato il tramite tra il privato e gli enti uffici che devono esprimere pareri o rilasciare assensi nell'ambito percentuale edilizio. Allo scopo di proseguire l'obiettivo di trasparenza e dematerializzazione delle pratiche edilizie, è stato quindi adottato un unico sistema interfaccia web per la gestione del procedimento, implementando le procedure già attivate in dotazione del Comune. Per quanto riguarda il servizio di pianificazione e gestione del territorio, rispetto all'obiettivo indicato del DUP alla data 31/12/2020, sono state eseguite le seguenti attività. Ufficio urbanistica. Sono stati portati a termine gli obiettivi di approvazione alla variante PI relative alla legge sul consumo del suolo, legge regionale 14/2017, unitamente alla propedeutica variante del PAT. Nella variante al PI sono anche state recepite le richieste dei vari puntuali, anche variante verde, nonché l'adeguamento normativo all'NTO necessario al recepimento dell'approvazione del nuovo REP. Contemporaneamente è anche stato approvato il regolamento edilizio in accoglimento a quello di tipo regionale. Sono stati inoltre approvati PUA numero 8 del centro storico, PUA 34 via Quirini San Nicolò, Master Plan in viale Treviso. Inoltre è stata adottata la variante numero 12 per la realizzazione della rotatoria in località Lison. Al 15/3/2020 risulta vacante la posizione organizzativa del servizio. Oggi nel 2020 sono pervenute 193 SCIA, agibilità presentate 106, SIA piano casa 13, altre 352 e 196 bilacci. Per quanto riguarda invece gli oneri dei permessi di costruire su euro 430.510 previsti nell'annualità 2020, sono stati incassati al 31/12/2020 475.000 euro. Questo è un po' il riassunto dell'ufficio edilizia privata e urbanistica. Ma scusate l'allungamento del mio intervento, non posso che anche fare un cenno. L'anno 2020 è stato per i volontari della protezione civile un anno particolarmente intenso e impegnativo per lo stato di emergenza nazionale per il contenimento del virus Corona-19. La maggior parte delle attività svolte nel 2020 si sono concentrate nella gestione di questa emergenza. A questo proposito ricordo tra impegni quelli profusi per l'assistenza alla popolazione, distribuzione di mascherine comunitarie
presidi ai mercati, consegna ai buoni alimentari, medicinali e di prima necessità per 2.216 ore. Per la logistica del materiale sanitario, viaggi effettuati presso i magazzini regionali e della città metropolitana di Venezia per i rifornimenti di materiale sanitario pro popolazione ed operatori sanitari. Per la logistica necessaria all'allestimento delle tendostrutture, attività di supporto logistico alle strutture presso il pronto soccorso e successivamente presso la struttura ex silo per 354 ore e per il presidio posto a filtro prima dell'accesso al pronto soccorso per 712 ore. Solamente prendendo in considerazione queste ore di attività possiamo calcolare ben 551 giorni di lavoro, quasi un anno e mezzo, con i 31 volontari del gruppo presenti quotidianamente durante i periodi di lockdown e pronti a puntuali per ogni ulteriore necessità. I turni di presidio della struttura filtro installata all'esterno del pronto soccorso del locale ospedale hanno impegnato i volontari per un totale di 119 giorni dal 24 febbraio al 14 giugno 2020. Un supporto è stato dato anche alle scuole. Quando è iniziata la cosiddetta didattica a distanza, le donne e gli uomini di protezione civile infatti si sono prodigati per ritirare dei computer presso le scuole e farli prevenire ai studenti indicati dai istituti scolastici. Lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì, con regolari e precisi da attuare per impedire il diffondersi della pandemia, ha visto la protezione civile collaborare con la polizia locale per presidiare le aree del mercato e permettere lo svolgimento in modo sicuro. Oltre alle attività di COI, sono mancati interventi di emergenza per eventuali calamitosi, per quali fortunali o forti temporali, come ad esempio quelli che ha colpito il vicino comune di Telio Veneto, dove i volontari di Portogruaro sono intervenuti assieme ai colleghi di altri comuni del distretto per portare supporto e intervento congiuntamente ai vigili del fuoco. L'amministrazione comunale, consapevole dell'importanza che i volontari assumono nei momenti emergenziali, ha da sempre prestato particolare attenzione alle loro necessità, sia per quanto riguarda la dotazione, sia per quanto riguarda la formazione, e ciò al fine di avere un servizio sempre efficiente e efficace. Non mi resta che ringraziare fortemente il lavoro che sta svolgendo la protezione civile, perché voglio ricordare, sono dei volontari, volontari vuol dire che impegnano il tempo proprio per la comunità. Grazie ancora e spero di essere stato esaudente. Era corposo, ma... Ci mancherebbe anche altro che fosse stato esauriente. Io apro allora il dibattito e se ci sono interventi partiamo con gli interventi. Sapete che sono tempi doppi per quanto riguarda il consultivo. Chi ha intenzione di aprire le danze mi faccia sapere per cortesia. Intervengo io, Presidente. Prego, consigliere Terenzi. Ascolti, Cosotto, i tempi doppi che sono, me li ricordi per piacere? 30 più 10. Ma, scusi, non ho capito. 30 più 10. Ok, la ringrazio. Bene, innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'assessore Salvador, che è intervenuta con la sua relazione. La ringrazio perché come sempre ha manifestato uno stile disponibile e competente che aiuta al confronto, aiuta anche a entrare un po' nella documentazione, che in questo caso è una documentazione piuttosto tecnica, strettamente tecnica, anzi direi. E quindi questa sua trattazione ci ha aiutato ulteriormente. Una richiesta magari, se possibile, Assessore, per le prossime volte, se quel grado di dettaglio
su spesa corrente o su spesa per investimenti per le singole missioni, quindi il dettaglio delle attività o delle iniziative di investimento, può essere reso in via anticipata ai consiglieri, perché aiuta molto, ecco, rispetto appunto alla missione complessiva e alle funzioni complessive che deve esercitare l'ente locale. Ecco. Se questo dettaglio ci fosse stato reso in commissione, forse avremmo potuto anche, come dire, comprendere meglio alcune dinamiche. Comunque io la ringrazio e faccio questa raccomandazione. Allo stesso modo ringrazio la struttura e il dirigente Datri e come sempre chi ha collaborato con lui per comporre questa documentazione così articolata, la contabilità armonizzata che in effetti attraverso questa impostazione, questo dettaglio che è dovuto normativamente per legge, ecco, aiuta non solo a comprendere la dinamica contabile e finanziaria, ma aiuta anche a identificare se la missione o le missioni dell'ente locale in qualche misura vanno nel verso di quanto previsto e di quanto programmato. Ecco, quindi anche questo per concludere. Ringrazio anche l'assessore Geronazzo che con estremo dettaglio ci ha informato circa le azioni a consuntivo del suo referato e dei suoi uffici. Allora, il conto economico a consuntivo è importante, il conto consuntivo perché? Perché è la fase conclusiva di un percorso che inizia sostanzialmente con il DUP, si articola poi sostanzialmente con un bilancio di previsione e poi con il conto consuntivo sostanzialmente si fa una verifica. Si fa una verifica se gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici che in qualche misura sono presenti nel DUP e che sono raccolti nel bilancio di previsione sono stati realizzati, sono stati raggiunti e se ciò non fosse quali sono i motivi che sostanzialmente hanno generato questa discrasia fra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti. E quindi la prima sottolineatura è questa. La seconda sottolineatura, se volete, è banale, ma in qualche modo vuole ripetere quanto già sentito, ma perché lo ritengo importante e ritengo che in qualche modo rappresentino delle chiavi di lettura di questo consuntivo. Ecco, noi stiamo parlando del 2020, che è l'ultimo anno della consigliatura della precedente amministrazione, quindi dell'amministrazione senatore. Il 2020 infatti è l'anno delle elezioni amministrative che hanno portato un nuovo sindaco, ma con una stessa maggioranza. Ecco, vorrei che questo sostanzialmente fosse evidenziato. Una maggioranza, abbiamo anche fisicamente una continuità da questo punto di vista, sia a livello di consiglio che a livello anche di assessorato, una maggioranza che ha supportato e che ha condiviso pienamente scelte, progetti e azioni dell'amministrazione senatore, ecco, nella precedente consigliatura. Ecco, nonostante in qualche misura vi sia stato un tentativo anche così politicamente comprensibile, ma a mio avviso che non può avere esito, perché insomma il dato è eloquente, è autoevidente, la maggioranza porta con sé anche tutto il portato della consigliatura precedente. Vero è che noi dobbiamo guardare avanti, sono il primo a dirlo, ma è evidente che anche il presente e ancor più il futuro sarà condizionato in buona parte anche da scelte che sono state prese consapevolmente, coscientemente nella precedente consigliatura. Evidentemente poi il 2020 è l'anno della pandemia, ecco, che ha ovviamente cominciato a manifestare i suoi effetti micidiali e deleteri, anche luttuosi purtroppo, pesantemente luttuosi a partire dal mese di febbraio dello scorso anno.
Quindi, dicevo, evidentemente questo consuntivo, questo provvedimento richiede di tener conto di questi elementi, ecco, che hanno caratterizzato per forza di cose la gestione e che hanno in qualche misura poi a valle generato questo rendiconto. Per quanto mi riguarda, meglio per quanto riguarda il gruppo Civici e Democratici, ecco, noi, insomma, ve ne accorgerete dal dibattito, noi esprimiamo, o meglio, abbiamo affrontato, abbiamo esaminato questo rendiconto, ricalcando un po' la valutazione anche con ulteriori accentuazioni, con ulteriori anche attualizzazioni, ma ricalca un po' la valutazione espressa dal gruppo di opposizione in sede di sessione del bilancio di previsione 2020. Ecco, penso che questa cosa la si possa anche immaginare, ma naturalmente tutto ciò deriva da un esame dei contenuti, da un esame come dire, di una visione, ecco, di una visione, o meglio, del fatto che con la consigliatura precedente, lo abbiamo sempre detto e rimarchiamo, si è smarrita una visione dello sviluppo della comunità. Una visione che mettesse insieme la crescita economica e turistica, è stato detto precedentemente, con la vocazione culturale e formativa, con la coesione sociale, fatto rilevante, importante, la coesione e l'inclusione, con la sostenibilità e la valorizzazione ambientale. Ecco, noi lo abbiamo detto, lo torniamo a dire, e anche lo si legge anche dai conti di questo consuntivo, al netto del Covid, sono mancati progetti ed azioni condivisi nella comunità, tra i diversi stakeholders, atti a contrastare gli andamenti e le dinamiche socio-economiche della nostra comunità. E quindi questa carenza di visione, questa carenza anche di iniziativa, di una progettualità condivisa, quella che c'era è stata abbandonata inspiegabilmente, colpevolmente, parlo ad esempio dell'agenda centro storico. Ecco, noi lo abbiamo rivisto e ritrovato anche in sede di rendicontazione dell'attività amministrativa del 2020. E dobbiamo anche dire che al netto del Covid e già prima del Covid, perché insomma i ragionamenti che noi abbiamo fatto in Consiglio avevano anche questa connotazione, questa tonalità, almeno dal nostro punto di vista è così, è da tempo che nella nostra comunità si respira un clima di immobilismo e un clima anzi addirittura di regressione da certi punti di vista, ripeto, al netto del Covid. Io vorrei che da questo punto di vista, senza fare la Cassandra o senza fare il disfattista, perché non è questo il mio ruolo e non è questa la mia sensibilità, la mia attitudine, io vorrei che ricordassimo, io vi ricorderei alcuni elementi del lavoro di ricerca o comunque di studio, ecco, forse è meglio questo termine, il lavoro di studio che è stato posto in essere dalla Fondazione Think Tank del Nord-Est. È uscita in questi giorni. Io purtroppo non sono riuscito a studiare, a valutare la documentazione, però i dati che emergevano da questo studio erano dati piuttosto impietosi, piuttosto preoccupanti. Purtroppo il Veneto orientale da questo punto di vista ed il Portogarrese in particolare dimostra degli indicatori molto ma molto preoccupanti. Dal punto di vista demografico, lo abbiamo visto, c'è un calo in particolare del Portogarrese piuttosto accentuato, si parla del 3%, dal punto di vista anche delle imprese, quindi la mortalità delle imprese, il tasso di disoccupazione. Ecco, ci sono poi certamente alcuni elementi
che fanno ben sperare e che ci proiettano in una condizione, in una situazione migliore, ma attenzione, quando parlavo prima di una situazione, di un clima di immobilismo e anche di regressione, guardate che ci sono tutti gli indicatori e tutti gli elementi che da questo punto di vista attestano questa situazione. Troppo poco è stato fatto nel corso della consigliatura precedente sul piano dell'animazione economica, ma al netto, vi ho detto, della situazione del Covid, il Covid ha fatto emergere le contraddizioni, le fatiche, le difficoltà, le ha fatte emergere sul piano economico, le ha fatte emergere anche sulla organizzazione dei servizi alla persona territoriale. E il tema del centro storico continua a essere non accessibile e scarsamente attrattivo. L'ho detto prima, l'unica progettualità forte, importante e condivisa fra i diversi stakeholders, l'agenda strategica del centro storico è stata inspiegabilmente abbandonata, ma quel che è peggio non si è sostituito null'altro da questo punto di vista. E anche il tema fiscalità di vantaggio, che noi abbiamo reiteratamente proposto, che noi abbiamo reiteratamente rappresentato in tempi non sospetti, anche prima dell'avvento del Covid. Ecco, questa è stata ulteriormente, come dire, respinta, purtroppo devo dire anche senza un adeguato dibattito, visto e considerato che moltissimi comuni da questo punto di vista hanno adottato delle misure di fiscalità di vantaggio, in particolare su IMU, TASI e per proprietari affittuari, ecco, ai fini del contrasto alla desertificazione dei centri storici. È stato fatto troppo poco e in ambito culturale, anzi in ambito culturale si sono adottate delle politiche inspiegabili nei confronti delle eccellenze, Fondazioni Santa Cecilia e Portogruaro Campus. Situazioni che stanno in qualche misura ora emergendo anche rispetto al ridimensionamento di attività, depotenziamento di attività che si sono generate nei confronti, ad esempio, della Fondazione Santa Cecilia, e le difficoltà anche da un punto di vista gestionale che stanno riemergendo hanno anche questo segno e hanno anche questo significato. Sul tema poi del verde, e quindi sul tema anche della sostenibilità, addirittura qui si deve dire che c'è stato un impegno quasi assente. L'ha detto l'assessore precedentemente, ma l'avevamo detto anche noi, la missione ambiente, la missione sostenibilità ambientale è assorbita completamente dalle risorse legate al servizio dell'ASL. Ma può essere così? Ma può essere davvero così per un retroterra di pregio come il portoghese, di pregio anche dal punto di vista naturalistico, come il Veneto orientale? Ecco, anche nel 2020 registriamo nessun impegno e nessun investimento sul piano del verde urbano, pubblico o privato che sia. Vado rapidamente, ma attenzione che il piano del verde ormai è diventato uno degli strumenti principali della pianificazione anche urbanistica, e non solo per l'importanza ecologica e quindi per la qualità della vita, ma anche per l'importanza economica nella gestione e nello sviluppo urbanistico. Questo lo dico anche per la nuova amministrazione, l'amministrazione del sindaco Florio Favero. Prendiamo in mano il piano del verde, diamogli un'impronta proiettata al futuro. Per quanto riguarda le opere pubbliche, vado rapidissimamente, ma sul comparto ex perfosfati interverranno i miei colleghi dopo, quindi io vado solo per accenni, ma siamo in una condizione di seria difficoltà, nel senso che abbiamo in qualche modo messo mano a questi due capannoni, ma ancora non abbiamo le idee chiare su cosa si farà. È evidente a tutti che
quando si impegnano delle risorse anche così impegnative, 5 milioni, è così come farebbe una famiglia quando va a costruire un immobile o una casa, prima va a definire le attività, va a definire le destinazioni d'uso. Ecco, così non è stato fatto per la Perfosfati, lo dovremmo fare quanto prima. Bisognerà accelerare rispetto ad una consultazione anche nella comunità che raccolga seriamente gli stakeholders per addivenire ad una destinazione d'uso. Sul palazzetto dello sport localizzato a Pradipozzo, noi abbiamo presentato una mozione che verrà discussa in questo Consiglio. Dico solo con una battuta che i nodi stanno venendo al pettine, tutti al pettine stanno venendo i nodi, e quindi da questo punto di vista dovremo in qualche modo intervenire e interagire, e non solo perché le risorse che dovremo investire in questo immobile stanno aumentando in modo considerevole, ma per tutte le problematiche che stanno intorno. L'altro grande tema legato alla manutenzione straordinaria della torre civica campanaria è un tema che non ha registrato più alcun aggiornamento. Ma come mai? Lì abbiamo la necessità e l'urgenza, le risorse ci sono, l'amministrazione senatore è convinta sulla proprietà del bene immobile della parrocchia, e però è tutto fermo e informazioni ancora da questo punto di vista noi non ne abbiamo. Infine, la piscina comunale. Stiamo attendendo, dopo un approccio ondivago tenuto dall'amministrazione e dopo gli interventi che sono stati istituiti e costituiti in successione, in progressione, di capire quando questo importantissimo servizio potrà essere rimesso a disposizione della comunità. Ecco, tutti questi elementi per dire che anche questo consuntivo 2020 risente di un'azione amministrativa che si è dilatata e si è consolidata nella precedente consigliatura, e come vi dicevo sta portando e sta generando delle conseguenze anche alla presente amministrazione. 3 osservazioni di ordine naturale e di ordine più particolare, signor Presidente, e con queste 3 osservazioni spero di farle in termini rapidi, vado a concludere il mio intervento rispetto al consuntivo in senso stretto. La prima è quanto ha detto l'assessore, quindi non mi dilungherò, ma ci troviamo di fronte ad un comune che ha un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 di oltre 13 milioni di euro. Allora, non ripeto le cose che ha già detto l'assessore evidentemente, ma faccio emergere un dato di fatto. Il comune di Portogruaro è sempre stato finanziariamente solido, Se così non fosse, non avremmo raggiunto i risultati che sono stati raggiunti anche rispetto all'abbattimento dell'indebitamento, di cui ha parlato precedentemente l'assessore, ha mostrato quella slide molto interessante. In questi anni il Comune ha continuato a generare avanzi di amministrazione via via crescenti, e anche il fondo pluriennale vincolato, lo abbiamo visto con discreto grado di dettaglio nelle carte che ci sono state trasmesse, ammonta ad un importo piuttosto cospicuo. Allora, che cosa si può dire da questo punto di vista? Che oggi il tema per il nostro ente locale non è più la disponibilità di risorse, anche se siamo stati attraversati dal Covid, e abbiamo visto anche dall'imponenza dei ristori che comunque il Comune di Portogruaro ha ricevuto dallo Stato centrale, ma ripeto, sembrerebbe un paradosso, ma il tema del futuro non sarà la disponibilità di risorse, sarà invece la capacità di spesa che avrà l'ente locale. E quando dico capacità di spesa, bisogna che il Comune di Portogruaro riprenda in mano, rigeneri, ridefinisca una visione con una progettualità strategica, non decida più in perfetta solitudine cose importanti, cose strategiche,
le ponga all'attenzione degli stakeholders nella comunità. E quando parlo di progettualità strategica non posso non pensare anche al New Generation EU o al Recovery Fund, come vogliamo dirlo. Arriveranno risorse nel segno dell'innovazione, dell'infrastruttura, della sicurezza idraulica, anche della rete dei servizi di prossimità. E allora l'ente locale e soprattutto il Veneto orientale, l'IPA e Portogallo deve svolgere un ruolo di leader da questo punto di vista, deve farsi trovare pronto, con visione e con progetti adeguati. Non c'è più tempo da perdere da questo punto di vista. Il secondo tema che vorrei affrontare è legato alla tassazione. Ha ragione l'assessore. È vero, il comune non ha aumentato la pressione fiscale, ma in questo tempo di difficoltà economica, di crisi economica ed anche di Covid, è proprio questo il punto, assessore. Io mi sarei aspettato una riflessione, ma c'è sempre tempo per farla questa riflessione, per proiettarla anche nell'immediato futuro. L'IMU è uno degli elementi della leva fiscale dell'ente locale, anche se non il solo. Cominciamo a pensare davvero ad una fiscalità di vantaggio, perché quando finiranno anche i ristori e quando finirà finalmente questa crisi, comunque il tessuto sarà indebolito, comunque il tessuto dovrà essere in qualche misura alimentato. Noi dobbiamo pensare seriamente a delle misure di fiscalità di vantaggio selettive, ma va fatto proprio anche per l'entità degli importi di cui abbiamo parlato fino adesso. Spero che da parte sua, assessore e sindaco, mi scuso con il sindaco perché comunque il sindaco è il capo dell'amministrazione, ecco, mi aspetto che ci sia, rispetto a questo tema della fiscalità di vantaggio, non ci sia la banalizzazione e una chiusura preconcetta che ho trovato nella scorsa consigliatura. E poi vado per ultimo e vado a concludere, Presidente, il tema del personale. Io ho visto la posta del macro aggregato che riguarda il costo del personale e ho visto che in sede di rendiconto si evidenziano minori spese per circa 228.000 euro. E allora qui io ricordo anche le discussioni fatte nella scorsa consigliatura. Qui non c'è soltanto il ritardo nel reintegro o nelle assunzioni, e qui c'è stato un tema legato anche ad una mancata politica del personale che non è stata adeguatamente implementata negli scorsi esercizi e anche nello scorso esercizio. D'altra parte basta vedere anche la dinamica del costo del personale. Non solo quindi una mancanza di politica del personale, ma anche una mancanza in termini di investimento. L'investimento in risorsa umana è fondamentale da questo punto di vista. E noi su questo, anche nella scorsa consigliatura, avevamo cercato di alimentare una discussione su questo. Quindi non c'era soltanto la ricognizione della pianta organica, ma c'era anche la questione della riqualificazione complessiva, c'era la questione anche della dirigenza. Io ricordo bene le discussioni che abbiamo fatto sulla questione della dirigenza e sul fatto che in qualche misura si era cercato di addensare, di concentrare sul segretario generale anche delle competenze in termini di dirigenza che non potevano essere, come dire, gestite direttamente. Ecco, io il segretario generale lo immagino, ma ho visto anche
le nomenclature delle competenze, lo immagino come il presidio dell'amministrazione da un punto di vista anche giuridico, da un punto di vista legale, anzi non è solo il presidio dell'amministrazione, è il presidio dell'amministrazione, è il presidio del consiglio comunale, è il presidio anche dei cittadini da questo punto di vista, e quindi c'era la necessità di fare un ragionamento anche ampio e compiuto sulla dirigenza. Ecco, io ho visto che finalmente è stato fatto, è stato bandito, ecco, questo bando per questo concorso pubblico per l'acquisizione di un dirigente da assegnare all'area amministrativa a tempo pieno, a tempo indeterminato. Ecco, questo non potrà esaurire la grande tematica del personale, ecco, anche perché ricordo, e con questo vado a concludere, che la stessa RSU evidenziò più volte, addirittura ciascun singolo consigliere comunale, cosa inconsueta, cosa inusuale, ecco, una sorta di difficoltà, una sorta anche di criticità vissuta dal punto di vista della struttura organizzativa, dal punto di vista anche della partecipazione rispetto agli obiettivi da raggiungere dalla struttura. Ecco, quindi il mio invito al sindaco e all'amministrazione tutta è che si prenda in mano il tema della risorsa umana e si cerchi anche di dargli un impulso, soprattutto per due motivi. Uno, perché la risorsa umana è fondamentale da ogni punto di vista e quindi c'è la necessità anche di un rapporto fiduciario, di un rapporto relazionale, di una riqualificazione professionale. E poi perché il futuro degli enti locali si giocherà certamente sull'importanza e sulla competenza della risorsa umana, anche e soprattutto nella pubblica amministrazione. Ecco, questi sono gli argomenti di natura più generale. I miei colleghi interverranno sui dettagli e sugli ambiti più specifici, ma per rappresentare qual è la nostra visione, qual è il nostro orientamento su questo conto consuntivo 2020. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Terenzi. Posso? Prego, consigliere Vindigni, a lei. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Buonasera. Come ha detto il nostro capogruppo, parliamo stasera e stiamo discutendo adesso del rendiconto della gestione 2020, ma di fatti è l'ultimo atto politico amministrativo della giunta senatore. In 5 anni, e concordo con il capogruppo, di fatti contraddistinti da un sostanziale immobilismo, da promesse elettorali non mantenute e da scelte amministrative discutibili. Dopo il punto all'ordine del giorno di cui stiamo discutendo adesso, ci troveremo 6-7 delibere con riconoscimenti debito fuori bilancio per un importo complessivo, se non vado errato, così a memoria, intorno ai 90.000 euro. Penso che al di là della giustificazione delle singole sentenze, cioè dei singoli debiti per le varie delibere che noi andremo a valutare, un importo così importante era da anni che non si vedeva. Mi ricordo negli anni, metà anni 80, i 7 milioni dell'allora Giunta Forte. Mi pare che una certa leggerezza nell'assumere impegni, anche se alcuni sono legati anche a sentenze in corso o che erano in corso, non giustifica questi debiti fuori bilancio. Ma faccio ad esempio alcuni esempi adesso per quanto riguarda l'andamento di tutto il periodo precedente che ha caratterizzato la giunta senatore
e osserviamo come i quasi 5 milioni di euro ottenuti con il bando delle periferie, che dovevano riqualificare e restituire la ex Perfosfati alla comunità, in effetti ci restituiscono un manufatto che è stato sì bonificato e risanato, ma che dal punto di vista della sua fruibilità sicuramente non potrà essere utilizzato, perché tutti gli interventi importanti che dovevano essere fatti per mettere in sicurezza antisismico il manufatto non è stato portato a termine, perché l'appalto e la gara d'appalto che è stata data non contemplava o perlomeno non ha permesso di portare a termine questa parte di intervento, così come non ha permesso di portare a termine la bonifica esterna dei terreni che ancora sono coperti o che hanno la pirite. Bene, dei 5 milioni del bando periferie si è riusciti, o forse perché è stato fatto male la progettazione o non si è valutato bene, fatto sta che una parte importante, quasi un terzo, non verrà utilizzata. E questa è una delle tante occasioni che Portogruaro ancora una volta ha perso, e dovrà attendere altri anni prima di vedere forse pienamente restituita, funzionale in tutte le sue aree e in tutte le sue parti, questo importante manufatto della Porta Nord di Portogruaro. Si è nel frattempo voluto costruire un centro polifunzionale sportivo a Pradipozzo, e anche qua c'è stato qualche problema nella progettazione. Vogliamo chiarire che come civici e democratici e come consiglieri della precedente legislatura, più avanti insieme, non siamo mai stati contrari a che una palestra venisse costruita nella frazione di Pradipozzo. Fatto sta che dai 700.000 euro con cui si era partiti nel 2017 si è arrivati a un investimento di 1.800.000, e alla fine di dei 5 lotti di questo appalto Portogruaro si ritroverà una scatola vuota, perché non sarà funzionale per le 5 società sportive che dovrebbero utilizzare questa struttura. E ci vorranno altri soldi, e penso che anche all'interno dell'attuale maggioranza, che era la stessa che ci ha governato per 5 anni, c'è un grosso dibattito, per usare un eufemismo, se investire ulteriori risorse che sono necessarie, perché per noi, per quanto ci riguarda, anche se non condividiamo l'idea iniziale di un palasport di quelle dimensioni in quella localizzazione, siamo però convinti che quando un'opera pubblica viene iniziata bisogna portarla a termine, e bisognerà trovare, da quanto lo sappiamo, molto di più del 1 milione di cui si parla fino adesso. Si farà un nuovo mutuo oppure si utilizzerà, è una domanda che pongo all'assessore, al sindaco, a voi della maggioranza, o si utilizzerà parte dell'avanzo di amministrazione del 2020. Nel frattempo però, per 5 anni, il centro sportivo San Martino è stato abbandonato e ancora oggi è inutilizzato.
Noi speriamo che almeno i 300.000 euro messi nel bilancio di previsione triennale vengano utilizzati, perché il centro sportivo che c'è a San Nicolò, dopo 5 anni di abbandono, possa essere dato, finalmente restituito, consegnato ai cittadini e alle società sportive. E in questi 5 anni non è stato neanche aggiornato il piano urbano del traffico, e di problemi ne abbiamo, nel senso che per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda i parcheggi, di problemi ce ne sono da affrontare e da risolvere. L'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo costruito una bellissima rotatoria da quasi 600.000 euro senza nessun beneficio concreto, reale, per quanto riguarda la viabilità cittadina. Ha solo creato problemi alla pavimentazione di Borgo San Giovanni e alla Torre di San Giovanni, che viene già, mi sembra, per ben 3 volte offesa, scalfita da automezzi che vanno contro la torre stessa. E non parliamo poi della viabilità critica che c'è a San Nicolò. Si potevano trovare diverse soluzioni. A quando ci risulta la convenzione con gli enti sovraordinati per la rotatoria, così è già scaduta, non è stata rinnovata, non si è trovato un accordo, e quindi quella parte e l'accesso della città a nord della città rimarrà come a oggi. La piscina, è vero, è stata sistemata, ma all'interno il progetto prevedeva anche degli interventi esterni che, con diverse altre attività, potessero renderla più attrattiva verso un'utenza che negli ultimi anni si è orientata verso le strutture natatorie di San Stino o di San Vito. Abbiamo visto che l'avanzo di amministrazione è di 3.100.000 euro. Va bene, ne prendiamo atto. Vorremmo capire però come verranno utilizzate queste importanti risorse. Stasera, ad esempio, il Consiglio Comunale, noi tutti approveremo una delibera di applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione. Però, se non ricordo male, signor Sindaco, lei, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione, si era impegnato dicendo che, una volta avuto contezza dell'ammontare dell'avanzo, di fare un assestamento di bilancio, di discuterne in Consiglio Comunale e di presentare eventualmente un'integrazione al piano triennale delle opere pubbliche. Capiamo che, ad esempio, i 500.000 euro della delibera che andiamo ad approvare oggi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono necessari per rimpinguare alcuni capitoli di spesa. Ma la nostra preoccupazione, per certi versi anche la nostra contrarietà, è che non vorremmo che questo modo di procedere a pezzi sull'avanzo di amministrazione fosse poi la scelta che intende portare avanti questa giunta. In 5 anni non è stato dato nessuna soluzione al problema dei parcheggi, ad esempio. Abbiamo perso, e lo voglio ricordare perché perdere 1 milione di euro perché non si è voluto all'epoca realizzare il parco del Pio X e aver perso la possibilità di fare 200 posti auto, quando adesso nella ex sede del vecchio ospedale si parla di una realizzazione di un parco interrato, capiamo bene che c'è qualcosa
che non funziona. E in alternativa, per recuperare questi posti auto che mancano, che sono necessari, si pensa, come ha ventilato il signor, anzi ha espresso chiaramente il signor Sindaco, è quello di realizzare un parcheggio sul Prato Verde in Via Valle, dove i cittadini, su questa proposta che era stata avanzata durante la giunta senatore, hanno già espresso chiaramente il loro disappunto, la loro contrarietà, perché vogliamo parlare, vogliamo essere città verde, e un'area verde così importante a fianco a una scuola primaria e secondaria viene sacrificata per scelte che non condividiamo per niente, viene sacrificata per realizzare lì un parcheggio. Ci sarebbero le alternative, le abbiamo già indicate. Potrebbe benissimo, visto che ci sono anche i fondi del recovery che parlano e che sono destinati all'edilizia scolastica, prendere in esame quell'ipotesi di spostare l'Ipsia verso la zona degli istituti tecnici, liberare quell'area e in quell'area costruire o a utilizzare parte dell'esistente per spostare gli alunni del liceo da Palazzo Fasolo all'attuale Ipsia. Bene, queste ipotesi, anche se vengono dette dalla minoranza, possono essere prese in considerazione. Non è che se sono utili, e noi riteniamo che lo siano, utili per la cittadinanza. Vorremmo, ma credo che quasi tutti, o tutti abbiamo chiaro davanti a noi che il periodo difficile che stiamo vivendo imponga a un'amministrazione comunale di porre al centro della sua attività amministrativa la necessità di dare e mantenere servizi di prossimità. Pensiamo all'office, e se ci sono delle novità siamo ben contenti che così sia, ma pensiamo soprattutto e anche alle strutture sociosanitarie territoriali, soprattutto noi che abbiamo un territorio distribuito su una zona molto ampia con 7 frazioni, quindi presidi sociosanitari, case della salute, chiamiamoli come vogliamo. È vero che non sono di competenza comunale e sono di competenza regionale, ma fanno parte di quel piano di servizi territoriali che non sono mai stati attivati e che la regione potrebbe attivare. Presidente, non sentiamo più niente. È bloccato, consigliere Vindigni. Consigliere Vindigni? Si è bloccato il collegamento. Mi sente, consigliere Vindigni? Non credo. No, è completamente bloccato. Allora mi aveva chiesto, casomai il consigliere Vindigni lo facciamo riprendere dopo. La consigliera Arrighini aveva chiesto la parola, mi pare. Però non siano tutti discorsi, tutti quanti Sì, interventi se pleonastici, però qualche assessore o qualche consigliere della maggioranza che vuole intervenire, cedo anche la parola e poi magari intervengo. Abbiamo Vindigni, vediamo se anche per favorire un po' il dibattito. Certo, sì, io non sento più niente. Pronto? Io non vi sento. Nessuno. Ho perso la connessione. Sì, prego, riprenda allora. Non sento niente. Consigliera Arrighini, lei si fermi un attimo, riprende consigliere Vindigni. Ci siamo? Bene. Prego. Oggi ho ricevuto una lettera da parte del Comitato Civico TUAP sulla
in cui chiede una lettera indirizzata al sindaco di Portogruaro e al sindaco di Concordia e a tutti noi consiglieri, in cui chiede il comitato civico di realizzare un asilo nido a Portogruaro. Una sollecitazione proposta che noi giudichiamo positivamente, e soprattutto sappiamo bene che attualmente vige a una convenzione fra il nostro comune e quello di Concordia, e quindi la realizzazione di un nido di infanzia a Portogruaro deve essere inteso come la realizzazione, come integrazione e potenziamento del servizio offerto da Concordia. Tenete presente che noi abbiamo a Portogruaro 434 nati dal 18 al 20 e solo 15 frequentano la struttura di Concordia, e abbiamo 8 famiglie che sono in lista di Portogruaro, che sono in lista d'attesa. Una domanda quindi a tale servizio, per tale servizio, è necessaria, è presente, è importante. E ampliare questa e costruire questo nuovo servizio di un nido dell'infanzia è sicuramente un investimento sul futuro della nostra comunità. E attivare questo servizio significa incentivare l'occupazione femminile e favorire la parità di genere. Tra le motivazioni, che non sono solamente quelle di trovare un posto dove lasciare questi bambini dai 0 ai 3 anni, che spingono molte città, anche se noi siamo ben al di sotto della media europea e siamo lontani dal 33% di occupazione e di realizzazione di posti di nidi d'infanzia rispetto a quello che stabilisce, aveva stabilito il Consiglio d'Europa a Barcellona, è che la maggioranza dei nuclei familiari attuali sono senza reti, e questo produce spesso situazioni di solitudine. Però mi scusi, consigliere Vindigni, gli chiedo scusa, io vi chiedo a tutti per cortesia, perché poi io cerco di essere anche disponibile. Presidente, ho finito. Rimanere nei temi del consuntivo. Questo è un argomento che lei... Questo è certo. No, ma non c'entra niente con... Allora lo contestualizzo dicendo una io. cosa. Lo contestualizzo. È una cosa futura. Certo, lo contestualizzo perché faccio riferimento all'avanzo di amministrazione, per cui ci sarebbe la possibilità di attivare già dal prossimo anno questo servizio, senza dimenticare che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza investe 4 miliardi di euro per costituire nuovi posti per nidi di infanzia, e che le domande e i progetti sono presentati direttamente dai comuni al Ministero competente. Quindi è un'occasione, e stavo motivando per quale motivo costituire e realizzare un servizio del genere a Portogruaro è importante, è per il bene dei bambini, delle famiglie, e per avviare un percorso educativo da 0 a 6 anni che è fondamentale per la buona crescita dei futuri cittadini di Portogruaro. Grazie. Grazie, consigliere Vindigni. Consigliera Reghini voleva fare l'intervento? Dicevo che cedo anche la parola agli assessori e ai consiglieri di maggioranza se vogliono intervenire, nel senso che così favoriamo anche un po' il dibattito. No, non si preoccupi, lei se ha intenzione di fare il suo intervento lo faccia pure, eventualmente io vedo se mi chiedono la parola. Prego. Vabbè, okay. Allora, il nostro capogruppo l'ha già anticipato e in maniera molto chiara. Rendiconto 2020 chiaramente è un anno particolare
che ha interessato purtroppo tutti quanti noi dalla pandemia. Per quanto riguarda l'aspetto anche politico-amministrativo della città di Portogruaro, anche le elezioni. Il 2020, premesso che col Covid tutti quanti noi sicuramente potremmo aver avuto difficoltà di gestione, però è anche vero che durante le elezioni io ricordo un'estate piena di cantieri e piena di attività. Per l'amor di Dio, va tutto bene, magari a volte con opere fatte un po' in maniera approssimativa, penso alla pista di Summaga che non collega Summaga a Portogruaro, però magari in certe occasioni non siamo stati altrettanto tempestivi rispetto per esempio a una comunicazione immediata ai cittadini legata alla pandemia, legata al piano vaccinale. Abbiamo dovuto spesso cercare di sollecitare l'intervento di entrambe le amministrazioni, perché comunque l'anno 2020 è caduto un po', anche se in parte finale, però comunque ha due amministrazioni. È anche vero che è un rendiconto, come ha detto il capogruppo, che vale anche più di un anno, che anzi riguarda l'intera legislatura, gli ultimi 5 anni dell'amministrazione del senatore, che però è ancora presente nella stragrande parte delle file della maggioranza di oggi. Quindi diciamo un'amministrazione che, se per un certo verso non è stata premiata dai cittadini per il suo operato, dall'altro però può continuare a portare avanti i suoi progetti, quelli che aveva previsto anche nel 2020 non compiuti, sempre che ci sia l'accordo e si trovi una quadra sia sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, sia su quali siano gli investimenti e i progetti da portare avanti e i metodi da utilizzare. Non posso non tornare con un occhio al 2015, proprio nella scia di quello che il nostro capogruppo ha detto, e a quel programma di mandato dove i capisaldi erano la trasparenza e la continua informazione con i cittadini, l'abbassamento delle tasse in base ai bisogni, la promozione commerciale ed economica del centro e delle frazioni con l'obiettivo di incrementare l'occupazione soprattutto per i giovani, il mantenimento e l'incremento di spazi verdi e di spazi aggregativi soprattutto per giovani ed associazioni, la riorganizzazione delle strutture sportive, la realizzazione di un piano di piste ciclabili per collegare centro e frazioni, il recupero della leadership anche territoriale per ripristinare i servizi persi come il tribunale. Come non ricordare anche quella frase iniziale di quel programma dove si segnalava l'abbandono delle periferie. Nella sezione iniziale cosiddetta di pronto intervento si poneva al centro la sistemazione della viabilità periferica, citando soprattutto l'ISON e l'accesso alla scuola a Pradipozzo e la cura della salvaguardia idraulica. Come dimenticare che sulle frazioni si puntava alla stimolazione di nuovi insediamenti grazie alla presenza della scuola e con servizi e con punti prelievo in particolare a Pradipozzo e a Lugugnana. E come non ammettere un accento su quella tanto certa sistemazione dell'incrocio di Lison, completa anche del sottopasso ciclopedonale per riaprire via Attigliana. Eppure proprio stasera non si può non far notare quanto sia stato disatteso di tutto ciò premesso, spesso anche per disaccordi o per mancata pianificazione gestionale ed economica, e mi permetto a volte anche forse con un po' di superficialità forse ad affrontare qualche problematica della città. Voglio ricordare che nella precedente amministrazione si è allentato il patto di stabilità e si sono sbloccate le assunzioni, come ha detto il nostro capogruppo prima, che neanche nel 2020 sono state attivate, mentre sono state attivate appena è entrato il nuovo sindaco. Quindi l'attività era meno limitata dai vincoli europei e anche nazionali rispetto al passato. Quindi molto non è stato fatto, nessun centro prelievi nella zona ovest, che forse nonostante poteva essere forse realizzato rispetto anche agli investimenti e alle possibilità che il Covid da un lato ci ha dato, ci ha messo in ginocchio, ma aveva aperto anche opportunità a livello sanitario. Nessuna sistemazione della viabilità né di accesso della città, come ha detto il mio collega Vindigni prima, né tantomeno quella degli incroci pericolosi nelle frazioni, entrambe cose che pare dovessero sistemarsi proprio nel 2020. Molto di ciò che è stato realizzato approssimativamente, penso al centro polifunzionale di Pradipozzo o al percorso ciclopedonale per collegare il capoluogo della frazione di Summaga.
Per la prima ovviamente ne parleremo nella mozione che abbiamo presentato, ma voglio approfittare delle dichiarazioni del consigliere Zanutto che in TV di ieri sera, che io ringrazio, perché secondo me hanno chiarito che la struttura è allo stato attuale un cubo vuoto e costoso e che necessita di altre risorse, sul quale però lo stesso consigliere Zanutto annuncia che non sarà completato con altri investimenti, nel senso che verrà completato con quanto già previsto e già appaltato. Diversamente, per esempio, da quanto enunciato dal sindaco. Ricordo che quest'opera è un'opera che è stata appaltata poco per la fine del 2019, i primi appalti, ma è iniziata anche nel 2000, cioè ha avuto degli appalti anche nel 2020. Ci chiediamo poi quale sarà fra le due volontà, quale dovrà seguire il sindaco, perché darà ragione al gruppo della Senatore o si sposterà sulla Lega. Di sicuro, per quanto ci riguarda, non può essere che un'opera così non sia resa fruibile, intanto per rispetto dei cittadini e anche delle risorse già investite. Un brutto esempio di opera incompiuta che è stata realizzata nel 2020 ma che non è compiuta è stata la famosa pista, permettetemi il termine, Monca di Summaga. Io ci sono stata, io soffro un po' di claustrofobia e dentro i tunnel non ci andrei. Sono 400.000 euro per non collegare, perché non si collega Portogruaro e Summaga. E non lo dico solo io, lo dicono i cittadini, quelli che sono lì che mi hanno fermato. Come tutti sappiamo, la pista infatti si interrompe nella prossimità della ferrovia. Per attraversarla occorre usare il famoso tunnel per lo scolo dell'acqua di RFI, sotto i binari, però è praticamente inutilizzabile perché è insicuro. Io l'ultima volta che ci sono andata ho trovato una zona sporchissima, piena d'acqua, perché quando piove c'è acqua, non è accessibile perché c'è la boscaglia da un lato, e in ogni caso sfido chiunque a fare 30-40 centimetri, forse anche di più dal lato di Portogruaro, di discesa nelle scarpate, per non parlare della discesa arginale di Summaga. Inoltre dalla parte di Summaga sarebbe anche opportuno che una pista metta in sicurezza un ciclista anche sul percorso, nel percorso che va in via Monte Cassino, per portarlo magari fino al centro della frazione, cosa che al momento non mi risulta sia prevista con il cantiere magari aperto da RFI che adesso chiude la strada. Quindi la domanda che sorge spontanea, anche rispetto a tutti i pullulare di cantieri che ci sono stati fatti, è così che si valorizza la città e le frazioni? È una domanda. Per non parlare poi, vabbè, di una cosa del passato, però che ritorna lì perché purtroppo non è stata realizzata. La situazione, per esempio, di Lugugnana, dove è vero abbiamo realizzato la rotonda, però nella stessa convenzione che era stata firmata con l'allora provincia c'erano 1,8 milioni che prevede per una realizzazione anche di una pista di collegamento fra Via Chiesa e il TNT. Quindi c'è una sospensione. Non sto ad elencare tutte le altre piste ciclabili, ovviamente, perché che non sono state messe in cantiere, a volte anche forse messe nel piano, nel bilancio di previsione, che non hanno collegato le frazioni al centro. Penso a Pradipozzo e Summaga, Portovecchio e Portogruaro, alla parte di Giussago, ma ce n'è ancora anche dalla parte di Mazzolada. Una cosa però la voglio dire al sindaco, visto che parla di raggio verde nel suo piano, e visto che stasera è vero che parliamo di rendiconto, ma parliamo di un rendiconto che approva 3 milioni di utilizzabili di avanzo di amministrazione. Quindi mi permetto di sperare che dopo quanto è emerso dal rendiconto, come aveva promesso il sindaco, forse in bilancio di previsione avrebbe fatto un riassestamento di bilancio, e che nel piano delle opere pubbliche, nelle intenzioni, ci sia un andamento più verso il green, come ha detto il nostro capogruppo, che è assente sul piano delle opere pubbliche, e però è di grande tendenza. Basta vedere il PNRR approvato in Parlamento pochi giorni fa. Tra l'altro studi di Lega Ambiente e anche a livello europeo, che sono sicura che anche il sindaco forse avrà letto, o comunque che ha avuto modo di percepire questi dati, soprattutto dopo la pandemia, evidenziano che la necessità di realizzare di piste di collegamento per la mobilità dolce è alta. Quando parliamo di piste noi spesso ci sbagliamo e pensiamo solo al cicloturismo, cioè quello che serve per collegare le persone in
in vacanza o che vogliono andare a farsi la gita fuori porta. In realtà la mobilità dolce, questo lo dicono un sacco di associazioni ambientalistiche, è quella che riguarda la viabilità la mobilità quotidiana, lo potermi spostare con una bici dal lavoro a casa, fare i miei movimenti quotidiani, la spesa e quant'altro. E questo è quello che porterebbe un beneficio ambientale, di benessere fisico. Ovviamente ricordiamoci che siamo sempre nell'anno della pandemia e quanto l'ambiente nel 2020 sia stato uno degli elementi fondamentali che è sempre stato richiamato rispetto allo scoppio di questa tragedia, direi io, perché comunque ci ha visto veramente in situazioni di difficoltà, ma anche porta un benessere economico, visto la crescita anche del settore produttivo e commerciale della bici, che è quella appunto di usarla quotidianamente. Ricordiamo però che il green non significa solo piste o sfalci, come abbiamo detto rispetto al piano del verde prima, il nostro capogruppo, ma anche recupero di spazi verdi, strategie di rialberazione, sviluppo di rapporti pubblico-privati nell'ottica del capitalismo umanistico che incentivano l'attività del privato per azioni green e dedicate alla comunità. Per esempio, potremmo pensare, ma mi pare che il sindaco l'avesse già inserito nei suoi obiettivi, speriamo che si possa fare delle strategie fiscali per promuovere la piantumazione di alberi su aree non coltivate o anche edificabili e non utilizzate. Ricordo che, se non vado errata, qualche dichiarazione di l'anno scorso, 2019, che la sindaco senatore cercava delle aree piantumabili per il comune di Portogruaro, perché noi ne siamo molto assenti di fatto. Ecco, su questo mi pare ci fosse un semi-impegno rispetto a delle zone delle aree cantierabili di zona San Nicolò, però su questo magari potrete correggermi se sbaglio, e questa sarebbe una cosa che nel 2020 sarebbe stato bene portare avanti, e magari qui ci sono saltati i rapporti, però penso sia importante. Inoltre è importante anche orientarsi in un nuovo modo di produrre l'agricoltura. Nel programma 2015-2020 della precedente amministrazione, e uso precedente amministrazione non solo senatore, perché dentro, ripeto, c'erano tante forze politiche, si parlava di agricoltura, si parlava di promozione dell'aspetto enogastronomico. Abbiamo fatto tanti eventi, però non abbiamo ancora mai sperimentato una spinta a consumare meno suolo e verso l'utilizzo di meno prodotti chimici. Penso ad un regolamento sull'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sui regolamenti l'amministrazione è stata un po' carente in questi anni. Siamo assolutamente disponibili a ragionare su questi temi. La tutela ambientale poi ovviamente riguarda la salvaguardia idraulica e idrogeologica, su cui l'amministrazione precedente ha perso una grossa occasione per la sistemazione di almeno uno dei più grossi dei più importanti problemi del comune, che era quella delle esondazioni dell'Isonzo, un progetto che forse poteva già essere realizzato con i finanziamenti della tempesta Vaia e che forse poteva già essere anche messo in cantiere. Non so se è finito visto il Covid, però sicuramente messo in cantiere. Una mancanza che certo non ha tutelato le frazioni di Pradipozzo e l'Isonzo come si voleva. Ma non sono solo queste le occasioni mancate, specie rispetto agli impegni elencati in tutta la legislatura. La rotonda di Lisonzo, che aveva un progetto praticamente pronto nel 2015, doveva essere chiusa almeno nel 2020, visto che in tutta la legislatura si è andati anche in frazione. Ci sono cittadini che mi hanno fermato, ovviamente poi siamo tutti consiglieri, è colpa di tutti quanti, però mi fermano e mi dicono: ma dovete farla ancora nel 2017 sta rotonda? Quindi almeno nel 2020, forse, visto che siete venuti qua a parlarcene, mi hanno detto, almeno nel 2020 si poteva almeno spingere con ANAS e fare uno sforzo. Sarà completata ovviamente in questa. E poi mi chiedo, sottopasso di Via Tagliana, che era stato promesso, che fine ha fatto? Si è perso. Come si è perso il recupero dell'edificio della parrocchia, che è assente nel piano delle opere pubbliche di quest'anno, ma in quello preventivo del 2020 c'è e non è stato fatto come da rendiconto, e quindi però ci siamo dimenticati di dire alle persone, ai cittadini, che per sistemare quell'edificio prima di metterlo nel piano delle opere pubbliche,
bisognava anche forse comprarlo, cosa che l'amministrazione forse non aveva spiegato bene. Infatti spero tanto che il sindaco, in questa in qualità anche di assessore ai lavori pubblici, pensi, e credo sia da fare anche una riflessione sulla struttura sportiva di Mazzolada, che era ferma per ragioni di contenzioso che si sono risolte negli ultimi 5 anni, ma su cui l'amministrazione del senatore non mi risulta abbia fatto nulla, se non forse qualche anticipazione di utilizzo nel 2020, ma mi pare un qualcosa che non si sia poi concretizzato. Poi penso all'accesso alla scuola di Pradipozzo, da realizzare ovviamente da anni, mai negato, mai andato avanti perché necessita di espropri da privati, ma che con la realizzazione del centro polifunzionale era stato un po' anticipato alla comunità lo scorso anno proprio, ma che non è stato previsto nel progetto e forse probabilmente non si realizzerà. E per continuare a parlare di scuola, io vorrei condividere con tutti voi, ovviamente condivido con tutti voi, la necessità di mantenere vive le frazioni, specie tramite il mantenimento di una scuola aperta. E so che tutte le amministrazioni su questo non si sono mai tirate indietro, però io vi faccio una domanda. Avete visto i dati demografici che interessano la prima classe dei prossimi 5 anni? E di fatto il comune, purtroppo, come trend nazionale, quindi noi non ci possiamo fare niente, è una situazione molto grave e se non affrontiamo da ora il problema rischiamo di non avere chance poi. Una via che ci offre del tempo è quella del tempo pieno, che necessita ovviamente di mensa, che mi pare che sarà garantita a Lugugnana quest'anno e per il prossimo anno, per il prossimo anno scolastico. Mi aspetto. Reghini, perché lo ripeto anche a lei, per cortesia, non andiamo nel futuro. Il futuro è un'altra cosa. Ho parlato di domani possiamo affrontare tutti gli argomenti, ma abbiamo un consiglio comunale con 20 punti e vi chiedo per cortesia, perché dopo a un certo momento sono disponibile, ma però ho anche un ruolo da portare avanti. Siamo nel consuntivo, va bene? Nei numeri, nel consuntivo, e nel consuntivo 2020. Non siamo rispetto alla rimanga nel tema. Ma ricordo tutti quanti in futuro, rimanete nel tema per favore. Ricordo che nel consuntivo ci sono 3 milioni di avanzi di amministrazione e ci sono iniziative. Quello che faremo lo possiamo affrontare tutti assieme, lo abbiamo appena detto prima. Il sindaco, anche sulla questione per esempio che ha citato Vidigni prima dell'asilo, è stato il sindaco per primo a portarlo come proposta, ma è il futuro. Io vi chiedo per cortesia di rimanere nel consuntivo. Grazie. Benissimo, riparliamo allora del passato, quando sempre per le attività e le enunciazioni fatte dalla precedente amministrazione si parlava di ampliare gli spazi per i giovani e per le associazioni. È stata, mi sembra, l'amministrazione precedente a chiudere la sala del caminetto, però neanche nel 2020 si è trovata un'alternativa rispetto a una sala da dare alle associazioni. Forse ricordo male, però sarebbe stato importante farlo. Parlando di giovani e lavoro, anche qui, come anticipato in premessa, mi chiedo come mai non ci siano stati in 5 anni progetti di sviluppo occupazionale con aziende, imprenditori, come mai non sia stato elaborato un progetto concreto, perché poi non è che uno non fa niente, però non ha portato a una concretizzazione, un progetto in quel senso anche con il catalizzatore di Pollins, che fino a quando c'era l'università era un potenziale incubatore e se si fosse dato un indirizzo come forse in questo senso, lavorando con imprese, istituti scolastici e campus, forse si sarebbe potuto dare uno slancio. Anche qui ci sono state tante enunciazioni fatte e un'occasione anche qui persa. A Portogruaro la situazione lavorativa, l'ha detto anche il nostro capogruppo, specie ora è di difficoltà, la nostra economia ovviamente si basa sul terziario e sul commercio e quindi se non si creano occasioni importanti legate a turismo, a cultura, i servizi, l'economia rimane irrimediabilmente bloccata. Il mandato precedente non ha dato risposte, è mancata la sinergia a volte anche per mantenere il servizio del giudice di pace, lo ricordo, o a volte penso al parco Lemene Regena, parliamo di green, parliamo di attività, però mi pare che sia un po' in stallo, magari mi sbaglio. Non si è neanche puntato, nel 2020 in particolare, lo ricordo perché ci tengo tanto a questo tema, è il digitale come innovazione che poteva sviluppare occupazione giovanile e dare quello slancio ora attuale e fondamentale per ridurre disuguaglianze generazionali, specie nel 2020 quando in piena pandemia eravamo in DAD
eravamo, e se lo siamo ancora, in videoconferenze fra associazioni, attività civili. Ci sono anziani che non sanno neanche accendersi un telefono, che si ritrovano a dover combattere con questi strumenti. Io confido tanto nel nuovo vice sindaco su questo, ma ne parleremo. La cosa poi che qui non posso non parlare, questo è a 360 gradi in 5 anni, la cosa più grave è stata però aver distrutto un po' il rapporto con i cittadini, nonostante tutto. Le scelte amministrative, i bilanci, i rendiconti, i progetti di opere pubbliche, le decisioni sulla viabilità non sono mai state assunte con un coinvolgimento, una partecipazione della cittadinanza. Ci sono persone che mi chiedono qual è il progetto del palazzetto, ci sono persone che mi chiedono quali sono state le scelte che hanno portato a fare la rotonda. Allora, tutti possiamo fare quello che vogliamo, però magari parlarne con i cittadini credo che sia fondamentale anche per un confronto. Le intenzioni, le azioni infatti non sono state comunicate ai cittadini, le petizioni per esempio sono state tutte disattese. Non c'è stato neanche ascolto delle numerose proposte, l'ha detto il nostro capogruppo prima, per migliorare la città e anche fatte da altre forze consigliari. C'era un impegno di andare settimanalmente nelle frazioni, a me risulta che questo impegno non sia stato mantenuto, poi magari mi correggerete. L'ascolto, ovviamente la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini sono e dovrebbero essere una metodologia amministrativa, uno stile di amministrare. Ovviamente mi permetto solo una battuta finale, perché devo dire negli ultimi cioè da ottobre a dicembre, di fatto un'amministrazione non può mettere in campo chissà che grandi attività, però è anche vero che nei primi 100 giorni di mandato forse sarà stato un po' l'inizio e c'è stata la necessità un po' di prendere un po' di rodaggio, però ci sono state delle scelte che sembravano non andare in linea a quello che è stato il famoso slogan del nostro attuale sindaco, che è la questione dell'ascolto, che spero vivamente che nel 2021 sarà, nel tutto il 2021, da gennaio in poi, sarà più rispettato. Penso per esempio a non aver approvato alcuni ordini del giorno come quello sull'adesione di avviso pubblico, piuttosto che credo sia stata un'imprecisione, però alla fine poi le cose succedono, non ascolto delle associazioni che sono state sfrattate dalle sale. Penso alla richiesta degli studenti per riaprire la biblioteca. Lo so che siamo in pandemia e capisco quello che il sindaco mi dirà e vedo che fanno con la testa, però i ragazzi chiedevano un supporto e magari potevamo dargli qualcosa di più. Non ce l'abbiamo fatta, cercheremo di fare le cose meglio dopo. Le altre cose le ho già dette rispetto al 2020 sulla fatto della pista, che ancora non so se il sindaco ha già avuto modo di cercare di trovare una soluzione per quella pista ciclabile tra Portogruaro e Summaga. Una cosa importante, la voglio dire anch'io, sicuramente non si può dare responsabilità massima all'amministrazione attuale, però una compartecipazione rispetto a questa presentazione di 80.000 euro di debiti fuori bilancio, a prescindere dal fatto che può esserci ci possono essere delle ragioni che li portano in consiglio, è evidente che non è una buona partenza per quanto riguarda anche l'amministrazione attuale. Quindi spero che sia l'ultima volta che accada una cosa di questo genere. Grazie a tutti. Consigliere Stival, prego. Grazie consigliere Arrighini. Consigliere Stival, a lei. Grazie Presidente, grazie ai richiami che lei ha fatto anche a rimanere nel tema, e anche se devo riconoscere che il gruppo Civici e Democratici ha fatto un lavoro eccellente, ha fatto un lavoro piuttosto particolareggiato, ha fatto un lavoro sicuramente intenso. Peccato che come
in tutti i lavori tutto possa essere anche perfettibile, e non tutto è perfetto, neanche nel passato. Ho assistito a un dibattito che mi ricorda i vecchi tempi in cui la maggioranza e la minoranza erano diverse, e che la minoranza faceva questo tipo di interventi. Quindi sembra quasi una sorta di copia e incolla. In alcuni casi ci sono stati dei tratti di carattere generico, con delle affermazioni di carattere non condiviso con la cittadinanza, che però non ha parlato in specifico di che cosa. È stato accennato in maniera molto particolare anche dall'ultimo intervento il problema che è il collegamento fra il comune, il centro storico di Portogruaro e le frazioni dell'area nord-ovest, e non è il sottopasso di Sumaga, è un sottopasso che collega tutta un'area. E lì, ricordo, dal 1972, quando si verificò il famoso incidente della Corriera che attraversò i binari. Ed è da lì che la comunità di le comunità di quei luoghi aspettano quell'opera. E mi sembra che si siano avvicendate più amministrazioni con colorazioni totalmente diverse. E apprendo solo ora che ci sia questa attenzione anche da parte di alcune forze politiche che oggi non sono al governo, che prima hanno sempre, non voglio dire snobbato perché non è vero, ma non hanno mai dato la giusta attenzione a questo problema, pensando che fosse solo un problema di alcuni soliti che si lamentano e quant'altro. Per quanto riguarda altro problema che è stato toccato e correttamente, il problema del punto prelievi dell'area nord-ovest, l'amministrazione precedente ha avviato un percorso per attivare un centro prelievi, un punto prelievi anche in questa zona. Ci sono stati dei contatti che sono stati un po' timidi forse da parte dell'assessore precedente, ma che sicuramente l'assessore attuale prende in considerazione e già ha attivato dei contatti e un percorso per riuscire a ottenere anche questo risultato. In un luogo che tra l'altro è già predisposto e quindi già potrebbe essere utilizzato anche a breve. È vero che la pandemia ha rallentato tutto, poi questo sicuramente ha sicuramente rallentato tutti quanti i progetti. Quando si parla di valorizzazione del territorio, quando si parla di valorizzazione delle frazioni in particolare, perché gli interventi che mi hanno preceduto, chi con San Nicolò, chi con Pradipozzo, Sumaga o Lugugnana ha cercato di toccare un po', si sa che l'elemento delle frazioni è l'elemento più debole. Certo che è vero che la valorizzazione, e qua purtroppo devo dirlo, è passata dalla valorizzazione delle frazioni nel passato anche attraverso la costruzione del muro del pianto, per esempio. Quindi errori ce ne sono, ce ne saranno. Allora, il bilancio consuntivo è una fotografia di quello che è accaduto. Accanirsi politicamente contro una persona, più persone, un'amministrazione, soltanto pensando che cambi qualcosa, mi dispiace ragazze, non cambierà niente, perché il bilancio consuntivo non permette di cambiare niente. Tenete le proposte per quelle che saranno sicuramente la progettualità del futuro. E lì magari potremo avere anche delle opinioni diverse, ma è giusto che ci sarà
ed è giusto che ci sia un confronto per cercare di ottimizzare le risorse avendo la migliore attenzione per il territorio. Poi è facile anche dire che giustamente è stato detto la colpa è di tutti quanti i consiglieri, perché tutti quanti possono avere responsabilità nel dire o nel non dire come la pensano. Il silenzio a volte è molto più cogente delle parole che di altri. L'esempio che è stato fatto sulla rotonda di Lison è anche calzante, perché non è un problema dell'ultima amministrazione, è un problema di più amministrazioni, che ha trovato forse una spinta in qualche amministrazione in più rispetto a altre. Ora, continuare a occupare lo spazio del Consiglio Comunale per interventi che sono, non voglio essere offensivo, ma secondo me ripetitivi e ridondanti, credo non aiuti i cittadini a capire le dinamiche del Consiglio Comunale e le dinamiche delle scelte dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Stival. C'è qualche altro intervento, per cortesia? Se non c'è nessuno, provo a dire due cose io, Presidente. Prego, consigliere Adrigo, prego. Innanzitutto saluto nuovamente tutti quanti, a partire dal sindaco, dagli assessori presenti, dalla segretaria comunale che per la seconda volta ci assiste in consiglio comunale, e insomma a tutti quanti i consiglieri. Buona serata a tutti. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che stiamo parlando di 2020, stiamo parlando di un rendiconto di gestione, quindi è giusto analizzare ciò che è avvenuto nel 2020. Inevitabilmente il ragionamento va anche verso ciò che è avvenuto negli anni precedenti. E mi permetto di dire che sostanzialmente certo il ruolo che dobbiamo avere noi consiglieri in questo momento è quello di analizzare il documento che viene presentato e che viene messo al voto questa sera, ma è giusto anche che secondo me, per quanto mi riguarda, si faccia questa cosa dando uno sguardo anche al futuro, perché se ci sono stati degli errori in passato, errori che si possono evidenziare attraverso l'analisi del documento di gestione 2020, poi devono essere, per quanto ci riguarda, evitati il più possibile negli anni futuri e nei prossimi documenti programmatori dell'attività amministrativa. E credo che sia questo sostanzialmente il senso di alcune proposte e cose dette negli interventi che mi hanno preceduta. Io oltretutto vengo da 5 anni di opposizione, quindi inevitabilmente mi sento di fare un passo avanti, perché se, almeno per quanto mi riguarda, l'amministrazione senatore è stata caratterizzata, questa ovviamente è una mia valutazione, un mio giudizio, da
incertezze e poca, scarsa, quasi assente programmazione rispetto ad alcune tematiche, mi auguro che invece l'amministrazione che si è insediata da pochi mesi abbia un'impronta, uno stile diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni tra il 2015 e il 2020. E parto da questa considerazione e e voglio affrontare il tema della pandemia, perché ovviamente ha caratterizzato il 2020, caratterizzerà il 2021, ma sicuramente gli effetti di ciò che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo da 1 anno e mezzo avrà delle ricadute senza dubbio per molti anni ancora. E quindi l'amministrazione comunale, che poi è quella più vicina di fatto ai cittadini, deve giocare un ruolo determinante su questo. Io mi unisco all'assessore Geronazzo quando fa i ringraziamenti a tutti i volontari che in questi mesi si sono dati da fare per supportare i cittadini, dare delle risposte alle necessità che sono emerse. Hanno giocato un ruolo sicuramente determinante. Per quanto mi riguarda, francamente, trovo che invece l'amministrazione si è caratterizzata per sostanzialmente immobilismo anche su questo fronte e assenza e silenzio che io ho trovato inaccettabile in questi mesi. Ci sono state molte iniziative fatte da comuni vicini a noi e non solo, da comuni più grandi, da comuni più piccoli rispetto a Portogruaro, che hanno fatto sì che i cittadini si sentissero una comunità unita nel contrastare la pandemia e la devastazione che ci stava travolgendo e che, ripeto, secondo me ci travolgerà per molto tempo ancora. E quindi mi auguro che lo slogan "prima l'ascolto", che ha contraddistinto il sindaco Favero, abbia reale applicazione nei prossimi anni, e mi auguro che non si verifichino più situazioni come quelle che abbiamo vissuto nel 2020, in cui purtroppo la comunicazione, l'informazione, lo stare realmente vicino ai cittadini, anche semplicemente con la presenza e il supporto, sostegno, per certi aspetti anche psicologico, in una situazione di questo tipo, non venga mai più a mancare, perché di fatto, almeno quello che ho potuto registrare io, ma non sono l'unica, insomma, per quanto riguarda la gestione dell'amministrazione senatore sulla questione della pandemia, e questo è quello che l'ha caratterizzata, il sostanziale immobilismo e assenza e poca decisione su progetti da mettere in piedi per alleviare il malessere crescente, ovviamente, che c'è nella nostra comunità, che non è dovuta a responsabilità dell'amministrazione, è dovuta a quello che stiamo vivendo, ma l'amministrazione ha il dovere di dare delle risposte. Verso la fine della primavera, quando è stato possibile uscire di nuovo dalle nostre case, ricordo ci siamo incontrati in delle commissioni specifiche che riguardavano il sociale e che riguardavano le imprese, le piccole e medie imprese, il settore economico, per poter far fronte a ciò che stavamo vivendo, e molto poco è stato fatto di quello che sostanzialmente abbiamo discusso tra il mese di giugno, luglio, maggio, giugno, luglio, insomma, quando era possibile muoversi un po' di più.
E questa secondo me è stata una grave mancanza dell'amministrazione. Poi probabilmente siamo stati travolti dalla campagna elettorale e siamo stati impegnati a mettere in piedi i cantieri di cui ha parlato la consigliera Reghini precedentemente, ma anche il consigliere Dindigni, e quindi diciamo così che questo aspetto più sociale secondo me è andato un po' perso. E questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Dal gestionale 2020, dal rendiconto di gestione del 2020 si evince, ed è stato anticipato dal mio capogruppo, che le politiche sullo sviluppo sostenibile, le politiche ambientali sostanzialmente si sono ridotte alla gestione dei rifiuti e all'attività che egregiamente ASVO da anni svolge sul nostro territorio. Ma sappiamo bene che ormai quando si parla di sviluppo sostenibile non si parla solo di manutenzione del verde, di gestione di un piano appunto del verde, ma si parla anche di un aspetto culturale. E io credo che un'amministrazione debba giocare il ruolo fondamentale di attivatore di sapere e di cultura rispetto a questo tema, perché si tratta di stili di vita, non si tratta solo appunto di aiutare le aziende agricole a sviluppare un'attività che sia più vicina al rispetto del nostro territorio, e tutte queste politiche sostanzialmente sono state assenti in questi 5 anni. E quindi io mi auguro che ci sia un cambio di passo nel prossimo futuro anche rispetto a questi temi. C'è un'altra questione poi che secondo me deve essere affrontata in maniera seria, con grande onestà intellettuale da parte di tutti quanti noi. Io sono certa che su questo il nostro gruppo proverà a giocare un ruolo propositivo, come abbiamo cercato di fare anche nei precedenti consigli comunali, e credo che questo ci sia stato riconosciuto dal sindaco e anche da alcuni assessori e penso anche da alcuni consiglieri comunali, che è il tema delle politiche giovanili. Da questo rendiconto di gestione si evince che sostanzialmente le politiche giovanili a Portogruaro in questi anni sono state gestite attraverso semplici, tra virgolette, certamente impegnativi, ma impegnative, ma semplici azioni rivolte a interventi su impianti sportivi. Le politiche giovanili invece devono essere altra cosa, devono essere un insieme di progetti, di protocolli che danno delle risposte alle esigenze dei nostri giovani, che vanno dai bambini fino agli adolescenti e alle persone che poi si avvicinano al mondo del lavoro, e che devono vedere il coinvolgimento di tutte le agenzie educative, che devono vedere il coinvolgimento di tantissime associazioni e che per questo richiedono risorse finanziarie e professionali che non abbiamo visto investire nel 2020, ma anche negli anni precedenti. Deve essere fatto un importante lavoro di comunità, e su questo ci deve essere una seria e reale progettazione partecipata, ripeto, con il coinvolgimento di tutte le agenzie educative che sul nostro territorio funzionano e funzionano molto bene.
E queste agenzie devono essere messe in rete, devono essere messe nelle condizioni di lavorare anche meglio di quanto hanno saputo fare in questi anni, e per questo, secondo me, non si può più fare l'errore di limitarsi a investire risorse sulla semplice manutenzione o potenziamento o sviluppo di strutture dedicate allo sport o ai giochi. Non è questo fare politiche giovanili, e purtroppo credo che in questi 5 anni Portogruaro abbia perso molto tempo da questo punto di vista. Mi auguro invece che nel prossimo futuro torni ad essere protagonista con progetti anche coraggiosi, come si è saputo fare in amministrazioni precedenti, anche facendo degli errori, ma cercando di andare incontro a le esigenze che i giovani hanno rappresentato negli anni. È un investimento nel futuro, lo sappiamo perfettamente che tutti gli studi fatti in quest'ultimo anno hanno palesato un forte disagio, una grande fragilità su questa fascia di popolazione, e quindi io mi auguro, insomma, che ci sia un lavoro serio rispetto a questo tema, che parte dalla struttura comunale, che arriva fino a appunto tutte le agenzie educative che abbiamo nel nostro territorio, che, ripeto, lavorano egregiamente, ma hanno bisogno, secondo me, di una spinta in più. Ci sono dei grandi nodi che vengono al pettine, di cui parleremo anche nei prossimi punti all'ordine del giorno di questa convocazione, di questo Consiglio Comunale, perché insomma direi che debiti fuori bilancio così consistenti come quelli che andremo a discutere in questa seduta denotano una mancata programmazione, una mancata analisi delle cose che realmente l'amministrazione doveva andare a fare, e ritengo che questo sia un segnale veramente molto preoccupante, e mi auguro che gli errori che sono stati fatti in passato non si ripetano più. Questo, secondo me, può avvenire, ripeto, prima di tutto attraverso l'ascolto, e anche attraverso l'ascolto degli interventi dei consiglieri comunali di minoranza in Consiglio Comunale. Perché dico questo? Perché in questi anni ci siamo battuti costantemente per fare in modo che gli interventi sulla piscina comunale venissero fatti in maniera organica, e questo non è successo. Il progetto di ristrutturazione di quell'impianto ha subito variazioni e indeterminatezze clamorose, di cui poi appunto parleremo anche nei prossimi punti all'ordine del giorno, e che hanno determinato non solo appunto debiti fuori bilancio per pagare sentenze che sono arrivate come mazzate, che contengono parole forti rispetto all'attività amministrativa che è stata fatta negli anni passati, ma questo non ci ha permesso neanche di lavorare su un progetto di rinnovamento reale della struttura, che potesse andare incontro alle nuove esigenze che invece altri impianti natatori hanno avuto, e quindi guidati quindi da altre amministrazioni comunali dei comuni vicini a noi, hanno avuto il coraggio di fare, hanno avuto la capacità di vedere, di leggere quello che le esigenze che sarebbero nate dagli sportivi che frequentano gli impianti natatori, e quindi hanno potuto dare
dei servizi molto più rispondenti ai bisogni e molto più organici. E ciò che è stato fatto era sulla piscina comunale era sicuramente, indubbiamente necessario, però era l'occasione giusta per poter rinnovare la struttura anche in funzione appunto di nuovi servizi che potevano essere attivati. Questo non è stato fatto perché appunto c'è stata una costante incertezza sul futuro e sui lavori in quell'impianto, e quindi adesso paghiamo questo difetto e probabilmente lo pagheremo anche negli anni futuri. Mi auguro di no, mi auguro che ci sia una programmazione diversa rispetto a questo. E lo stesso vale per il polo sportivo di San Nicolò, è stato accennato anche prima. Io sono stata fortemente attaccata, legittimamente, probabilmente anche per certi aspetti e per certi punti di vista, sulla apertura di quell'impianto sportivo. Non ho mai rinnegato le scelte che ho fatto, le ho fatte perché credevo fosse fondamentale dare una nuova struttura, anche se parzialmente incompleta, alle associazioni sportive che su quella zona di Portogruaro avevano piacere di fare le proprie attività. Mi riferisco all'Aurora Calcio, ma non solo, il Portogruaro Calcio anche è stato in qualche modo protagonista in quella fase. Ci sono stati ben 5 anni e abbiamo avuto tante occasioni per intervenire e completare quell'impianto, e ad hoc ci sono stati tra l'altro anche grandi proclami nella stampa locale e negli organi di comunicazione, ma di fatto siamo ancora al punto in cui lo avevamo lasciato 5 anni fa quell'impianto. Ora mi pare di capire che con la convenzione pubblico-privato, con l'accordo pubblico-privato, probabilmente alcuni lavori potranno partire. Questo, sappiamo bene, dipende fondamentalmente e prevalentemente dagli espropri che l'amministrazione deve avviare per poter fare gli interventi che necessita quell'impianto per l'accesso principalmente, diciamo. E quindi pongo anche una domanda adesso in Consiglio Comunale per capire a che punto sta quel procedimento, cioè il procedimento degli espropri, e mi auguro insomma di vedere a breve gli sviluppi di questo procedimento. Ripeto, la convenzione pubblico-privata secondo me è una soluzione che può portare ad un risultato, che può essere anche un buon risultato, ma anche qui l'amministrazione ha molto temporeggiato, e pur avendo avuto molte ottime occasioni per poter chiudere quella partita, non c'è stata la volontà di farlo seriamente. Questo non vale solo per il polo sportivo di San Nicolò, ci sono state altre situazioni, lo diceva prima il consigliere Vendini, la rotonda di Via Antinori, tante cose che sono state perse di vista e che prima o poi, insomma, questa amministrazione dovrà prendere in mano e tutta la comunità dovrà in qualche modo pagare per il tempo perso. Ecco. Quindi io auspico che le valutazioni e le considerazioni che vengono fatte all'interno degli interventi non vengano lette come una semplice polemica, attacco sterile, e un voler mettere in luce le debolezze che ci sono state, che sono state evidenti non solo agli addetti ai lavori, non solo ai consiglieri comunali, sono state evidenti anche ai cittadini, che si sono mossi in diversi modi e che sono rimasti per anni inascoltati. Io mi auguro che nel prossimo futuro ci sia appunto un serio cambio di passo rispetto
a questi temi. Ecco. Mi fermo qui e mi riservo eventualmente di intervenire successivamente se mi resterà del tempo per farlo. Grazie consigliere Rodrigo. Consigliera Zanutto, prego, a lei. Sì, buonasera a tutti. Pensavo di intervenire alla fine, però purtroppo non riesco a resistere, scusatemi. Allora, riprendo un attimo il discorso prima della collega, della consigliere Lina Drigo, e soprattutto sull'intervento che ha fatto la consigliera Regini. In quanto mi ha citato perché per l'intervento che ho fatto ieri sera sul Palazzetto dello Sport, in cui a Telepordenone ha detto realmente quello che è successo, e lo ribadisco, non ho nessun problema a dire che lo abbiamo votato come inizio, come palestra, e dopo purtroppo il progetto è andato oltre a quello che ci si aspettava. Ma non solo ribattere sul Palazzetto dello Sport, ribatto soprattutto su una cosa che mi ha colpito profondamente. Perché ho avuto il coraggio di dire che noi avevamo promesso alle frazioni di passare ogni settimana e non lo abbiamo fatto. Forse la consigliera Regini dovrebbe vedere quante volte loro erano passati nelle frazioni, se non esclusivamente per chiedere il voto. E non ho problemi a dirlo, perché le frazioni, quando io con l'assessore Rambuschi abbiamo cominciato la perlustrazione ancora a novembre, ricordo, dopodiché siamo stati presi entrambi dal Covid, magari se l'è un po' dimenticata. Allora, ne abbiamo sentite di tutti i colori sulle frazioni, per come erano state abbandonate ancora tanti anni fa, ma tanti anni fa, per come i lavori erano stati fatti, come a Summaga sono stati fatti i lavori. Ma non voglio perdere tempo su questo, le dico solo alla consigliera di farsi dare l'opuscolo che ho fatto dopo il lavoro, e anche di notte non ho problema di dirlo, proprio per dare una chiara visione dei bisogni che hanno le frazioni, i referenti, i cittadini che si sono messi a disposizione per dare i loro bisogni, per avere un colloquio, i cittadini che ancora scrivono, le mail, che ancora chiamano sia me che l'assessore Rambuschi per avere un contatto e un colloquio, e continuano a ringraziare. Non mi venga più a dire che abbiamo promesso alle frazioni di tornare settimana. Abbiamo promesso di tornare, però abbiamo anche premesso, torniamo a fare il giro. Adesso finalmente si può circolare, forse si è persa che eravamo in zona arancione, zona rossa, ma non ha problemi. Noi torniamo, l'impegno c'è, ci sarà sempre. Ma non torniamo a raccontare bugie e non raccontiamo il libro dei sogni. Noi raccontiamo alle frazioni quello che loro hanno chiesto e quello che noi siamo in grado di fare, come andranno avanti i progetti e gli sviluppi nelle frazioni. Perché mi ritengo offensivo la sua frase. Oltre a questo, ribadisco una cosa sola: nella giunta senatori in cui come amministrazione io ero consigliera, ci sono stati dei problemi inutili legati, ci sono stati, ma abbiamo portato la nostra idea fino in fondo. Ma non voglio più sentire delle sciocchezze che ho sentito questa sera, perché io so che con questa storia andremo avanti, però quello che è stato fatto nei 5 anni prima è stato, o nel 2020 come siamo in questa sera, in cui si è ribadito che è stato un anno particolare, dovrebbero rendersi conto come mai a il 5 ottobre del 2020 i cittadini di Portogruaro hanno di nuovo dato la fiducia con 1000 voti di scarto a noi del centro-destra e non del centro-sinistra. Questo dovrebbe già dare tutte le risposte, visto che non abbiamo detto che nel 2020 non c'è stata opposizione, non abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto quell'altro. La consigliera Regini mi dice: sfido chiunque a fare la discesa per quanto riguarda la pista ciclabile di Summaga. Bene, io la sfido a fare la discesa che hanno fatto nella rotonda di Viale Trieste, il sottopasso che nessuno usa, e di come sia ridotto, perché quel sottopasso lì che è costato l'ira di Dio, sto parlando di dove c'è il sottopasso dell'Idrobra, non lo usa nessuno, perché tutti quanti preferiscono andare dove c'è la luce, ossia sopra. Ma è giusto per dare un attimino un tocco di quel che si dice di temporaneità, perché forse si sono dimenticati che criticare non serve, ma bisogna rendersi conto, a tante volte bisogna farsi una domanda e trovare la risposta.
È inutile criticare come ha fatto il consigliere Bindini, e mi permetto di dire che abbiamo aperto il centro e caspita, si incastrano tutte sulle Torri di San Giovanni, ma chissà come mai si incastrano. Come mai? Forse perché non è il caso di passare di là, o forse perché quando si sono incastrati, diciamo che la sobrietà non era una delle principali caratteristiche del guidatore. Allora, io vorrei, siccome questo consiglio è molto lungo, e come ha detto bene il Presidente del Consiglio, stiamo parlando di un consultivo, che la smettano, ma veramente dico che la smettano di andare contro, perché se non dobbiamo guardare il consultivo degli anni in cui loro sono stati in amministrazione, io non ho visto pisticati, non ho visto grande attenzione sul verde, non ho visto chissà quante cose. Stiamo lavorando per una Portogruaro migliore, va bene? Nel nostro progetto, in quello che è del sindaco Florio Favaro, c'è molta attenzione al verde, ma lasciateci il tempo di chiudere una fase e di aprirne un'altra. Capisco che le critiche vadano fatte, su questo sono d'accordo, ma che la piscina aperta il 13 luglio del 2013 non abbia mai avuto una manutenzione e mi si venga ora a criticare come si è fatta nel 2020, errori ce ne sono, guai. Ragazzi, chi non lavora non sbaglia, eh? È vero, errori ce ne sono stati, ma abbiamo cominciato un iter. E concludo, perché non faccio discorsi di mezz'ora, non serve mezz'ora di parola per dire sempre queste cose. Mi riallaccio all'ultimo intervento della consigliere Nina Drigo, perché io quando sento le parole del centro sportivo di San Nicolò mi si rizzano i capelli, e lo dico, mi si rizzano i capelli, perché come delegata alle funzioni io sono andata dentro il centro sportivo di San Nicolò. Oltre va bene non avere l'entrata e non essere riusciti ancora a farla, non è il problema dell'entrata, quel centro lì è un disastro. Ripeto, vadano a vedere come è stato preparato il libro, la relazione sulle frazioni, vadano a vedere che cosa c'è dentro quel centro, vadano a vedere che l'acqua che cola dentro va dentro sulle prese, hanno aperto senza una panchina, senza un appendino, il cappotto esterno che hanno fatto si sgretola, non è stato finito, hanno la muffa, non sanno dove mettere i materassini e vengono a dire a noi come mai non abbiamo concluso San Nicolò. Perché quel punto lì è da vedere, ma non da concludere, da riprendere in mano tutto. Ed è stato inaugurato, ben lo sa il Presidente del Consiglio, ok? Il consigliere Maschietti, sa bene come è stato inaugurato in fretta e furia. Non mi si permetta mai più di parlare di San Nicolò, perché lo sport deve essere tutelato. Mi si vengono a dire che i bambini, i ragazzi sono importanti, e caspita se sono importanti. Lo sport è metodo di aggregazione e soprattutto adesso in cui stanno soffrendo molto, speriamo che ricominci subito lo sport. Ma non mi si venga a dire che loro hanno fatto miracoli, perché non li hanno fatti. E il fatto che i cittadini in particolare abbiano ancora deciso di dare fiducia all'amministrazione di centrodestra dovrebbe farli ragionare. Capisco che l'opposizione debba fare opposizione, ma l'opposizione va fatta costruttivamente, perché se continuiamo questi 5 anni a dare a noi le colpe, io non finirò mai di raccontare cose che ho sentito nelle fazioni. Allora dico, il consultivo non è stato un ottimo lavoro, l'anno 2020 ha avuto problemi, non sono a dire che non è vero, l'anno 2020 ha avuto problemi, è vero, ma non significa che le cose non siano migliorabili, cose che loro non hanno mai fatto, non si sono mai presi la furia di migliorare. Per cui il consultivo si chiude così. Come è stato fatto? Guardiamo al futuro, ok? Basta parlare di cose di cui loro sono ancora colpevoli, di cui noi nel 2015 abbiamo recuperato, ci siamo trovati una montagna di problemi, 2015, ok? E la consigliera senatore lo sa bene, e voi che eravate con me sapevate cosa abbiamo trovato, non si permettano mai più di dire che abbiamo fatto un disastro, perché non è assolutamente vero. E qui chiudo. Grazie consigliere Zanuto. Consigliere Monsanuto, a lei. Buonasera. Ho sentito un po' i vari interventi che mi hanno preceduto. Mi fa piacere che finalmente ho sentito dire anche che probabilmente questo sarà l'ultimo capitolo di
per quanto riguarda la giunta senatore, di cui facevo parte anch'io, che bisogna cominciare a ragionare anche nel futuro. Qua parliamo del consuntivo 2020, un anno particolare, un anno in cui le elezioni devono essere fatte in maggio, dopo forse in agosto, dopo siamo finiti in ottobre, non mi ricordo neanche. Dunque, sentendo le considerazioni, qualche volta penso che veramente abbiamo fatto un disastro. Io voglio ricordare che anche l'attuale amministrazione è composta al 50% fra consiglieri della lista senatore e consiglieri della Lega di quello che era prima la vecchia amministrazione. Però qualche volta sento delle cose che mi lasciano veramente perplesso. Uno che mi ha lasciato un po' rammareggiato, che ho sentito prima, quando prima il consigliere Vindini dice una cosa indecente, un avanzo di un debito fuori bilancio, e dice neanche Forte che aveva non 7 milioni, probabilmente 7 miliardi. Beh, tanto Forte è stato uno dei migliori sindaci, ho avuto il piacere di conoscerlo a Portogruaro. E la gente lo riconosce che è stato uno che sicuramente ha rischiato i debiti del comune, però ha fatto uno dei primi a fare dei grandi cambiamenti culturali nella politica a Portogruaro. Secondo me lo considero uno dei maggiori amministratori che siano mai stati a Portogruaro. Dunque, se voleva essere un'offesa, le assicuro consigliere Vindini che è un gran complimento che ci ha paragonato a Giovanni Forte, che a questa città ha dato tanto. Ma qualche volta le cose si dicono così tanto per far polemica. Io ho fatto parte di una giunta, oggi faccio parte di un'altra maggioranza. Quando uno mi dice ma cosa ha fatto la giunta senatore, io ho fatto per tante volte il riassunto anche negli altri consigli comunali, ma penso che sia inutile perché alla fine è come non avesse detto niente. Io dico, sono stato l'assessore ai lavori pubblici nell'amministrazione senatore, dico amministrazione, anche la giunta delibera, però la giunta è sempre legata al consiglio comunale. Dunque, questa è l'amministrazione che ha fatto la galleria del teatro, che ha messo a posto una piscina datata, con 1000 problemi, che ha avviato i lavori con la Perfosfatti, e finalmente la gente dice, ma perlomeno la stanno pulendo, la stanno sistemando, ci saranno chissà quanti problemi. È l'amministrazione che ha preso a cuore il discorso del campanile, è riuscito a farsi dare il contributo, che ha risolto con la parrocchia tante problematiche. È anche l'amministrazione che ha fatto la rotonda di San Giovanni, che facendo oggi un sondaggio non penso che i cittadini siano tanto scontenti come si vuole far pensare dai vostri interventi. È l'amministrazione che ha fatto la biblioteca, che ha finito la biblioteca, perché era già una bella idea della precedente amministrazione, che ha sistemato l'edificio ex carceri, perché me lo vedo ancora con il portone di carcerati, ha sistemato la Villa Martinelli, l'amministrazione che ha potenziato la protezione civile in maniera significativa, dando dei mezzi che prima non ha mai avuto, parlo di attrezzature, mezzi di tutti i tipi. È l'amministrazione che ha sistemato anche via Matteotti, che ogni volta che passo adesso sono fiero di questa cosa, perché veramente è anche un ingresso della città che vale la pena. Però potrei andare avanti, come ho ripetuto per tante altre volte. Certe cose potevano essere fatte meglio, però comunque anche questa amministrazione lascia un segno ben tangibile nel tempo, che resterà sempre nei cittadini, perché si può far finta di dire di non vedere, di avere. Sono molti consiglieri che abitano nella zona Fratti. Non sai che quando un cittadino dice ma chi ha messo a posto tutta quella zona Fratti, strada per strada davanti alle scuole, l'amministrazione senatore, qualcosa abbiamo fatto di buono, qualcosa abbiamo anche sbagliato, si è lasciato un segno, abbiamo fatto anche delle opere importanti, dopo discuteremo bene anche sul palazzetto, sul qua disposto, però sentire dirmi certe cose che sono proprio strumentali, non so, per esempio abbiamo aperto San Giovanni, si incastra una macchina nella torre San Giovanni, devo ricordare che è entrato un tir anche in via Mazzini, poteva incastrarci anche un camioncino anche
della porta di Borgo Sant'Agnese che già era occupata, San Gottardo, quelle sono cose che succedono con persone che probabilmente avevano qualche problema quando stavano guidando, ma prendere questo sempre per far strumentalizzare non mi pare, ma parliamo anche, si può essere sì lungimiranti, io riconosco che sicuramente il centro-sinistra ha grandi idee, però bisogna fare anche le cose più semplici. Ho avuto una fatica a fare allargare via Gervino, abbiamo allargato a noi una cosa semplicissima, c'erano degli spropri da fare, siamo usciti a Portovecchio con mille polemiche di cittadinanza, ma una cosa che aspettavano da anni, poteva essere fatta anche prima, mi sembrava che ci voglia essere a Lugugnano un marciapiede da 70 anni, non parlo della rotonda, delle banchine, delle palestre, ma neanche un marciapiede centrale, l'illuminazione del Parco Marzotto. Mi sembra che fosse chissà cosa, però l'ha fatta la gente al senatore, i giochi per i bambini, anche per i diversamente abili, innovativi. Sono state fatte anche, non per parlare di grandi progetti, però bisogna sempre fare anche le cose che mi sembrano un po' più semplici, più urgenti. Non c'è stata tanta condivisione anche negli interventi, sicuramente nei lavori pubblici, perché condivisione devo fare, non c'è bisogno di condivisione quando piove dentro al palazzetto Marmandi, non c'è bisogno di condivisione quando adiacente allo stesso centro ricreativo il tetto si è sfondato, devo intervenire e basta. C'è bisogno di 1000 progetti, dopo dire io avrei fatto meglio. Una piscina, ho cercato di fare quello che potevo, ci vuole coraggio chiudere una piscina, andare avanti e farlo. Dunque, il campo Sumago, Giussago, il campo da Rebbi, gli espropri che dopo abbiamo pagato. Per non parlare di Villa Martinelli, un disastro su un disastro, il tetto, una cosa fatta nel 2000, mi pare 2015, abbiamo... parla di 1 milione di euro per Villa Martinelli e tutti gli interventi che abbiamo dovuto fare per sistemare la villa. Sono interventi da fare, non sono interventi, bisogna pensare, bisogna essere, avremmo fatto meglio. Dunque, c'erano tantissimi interventi di sistemazione di tutti gli edifici. L'amministrazione senatore è quella che ha messo a posto tutte le scuole popolari. È stata fortunata, sblocca fatto, punti. Non ha avuto più risorse di quello che dell'amministrazione precedente sicuramente, ma l'amministrazione che ha messo a posto tutti gli edifici pubblici, E adesso sono sicuro che il sindaco continuerà, con l'attuale sindaco continuerà anche con il palazzo municipale, perché è giusto che sia così. Anche lì, finito gli altri interventi, dobbiamo cominciare anche con il palazzo municipale. Dire che questa amministrazione non ha fatto niente sulle frazioni, su questo, che si è perso il contatto con le persone, dire abbiamo fatto, sbagliato, ci devono essere lungimiranti sui dirigenti. Prima c'era un dirigente dei lavori pubblici che per 10 anni, 15, è stato praticamente fiduciario, non è che mai partecipato a un concorso. Quando sono arrivato qua mi sono trovato senza, non c'era neanche un dirigente, però gente che era stata licenziata e lui che non ha fatto neanche il concorso, non era neanche di ruolo, bisogna dire che bisogna essere lungimiranti. Queste cose non è che riesco a capirle molto. Io non ho mai dato la causa a nessuno, ma sentirmi dire che si fa finta di non vedere certe cose mi sembra un po'... Comunque facciamo questo consuntivo, dopo vediamo che si apra anche un'altra maniera di ragionare, come auspica bene la consigliera Trigo, ho sentito anche degli altri interventi, ma è passato un periodo, ne cominciamo un altro, ma andare avanti con queste cose avremmo fatto. Il problema è il tempo. Sento ancora gente che dice era pronto nell'85 il progetto, era pronto nel 90, nel 95, stiamo parlando di anni fa. Il vice sindaco ha 30 anni, noi parliamo dei progetti degli anni 80. Dunque, se ci vuole una marcia nuova, io mi auspico anche una maggiore collaborazione di tutti. Grazie. Grazie consigliere Morsanuto, consigliera Ret, a lei e dopo la consigliera Senatore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare la consigliera Zanutto
e dirle che io accoglierei volentieri la sua proposta quando dice che invierà volentieri il lavoro che ha fatto in merito alle frazioni, insomma alle cose che ha raccolto. Credo che sarebbe bello se lo condividesse con tutto il Consiglio personalmente, quindi la ringrazio per questa offerta che ci ha fatto. Rispetto al merito della serata, ovviamente tantissime cose sono state dette, non le ripeto. È chiaro che è il bilancio che chiude un po' il percorso della scorsa amministrazione, che chiude quindi la consigliatura del sindaco senatore, però non riesco bene a capire, o forse io non sono molto d'accordo, quando sento dire chiudiamo una pagina e ne apriamo un'altra, perché sono d'accordo con il mio capogruppo quando all'inizio della serata ha detto sostanzialmente la maggioranza è sempre la stessa, esattamente nella stessa formazione, con gli stessi partiti e in alcuni casi anche con le stesse persone, quindi è inevitabile che la chiusura della scorsa consigliatura sia a livello politico ma anche a livello di bilancio poi unita con l'attuale consigliatura, e quindi inevitabilmente anche poi si finisce a parlare di presente e di futuro. È chiaro che io non cito il sindaco Forte perché non ho avuto il modo di conoscerlo e ammetto, insomma, non conosco quelle esperienze molto lontane nel tempo, come ha detto giustamente il consigliere Morsanuto, però credo sia innegabile che questo bilancio che questa sera è portato all'attenzione del Consiglio, insomma, tra le caratteristiche più evidenti porti un numero considerevole di debiti fuori bilancio che arrivano in eredità dalla scorsa consigliatura e che adesso insomma comunque sono presenti. Io non lo so perché non sono un'esperta, però mi sembra di aver capito che i debiti fuori bilancio, ma forse sbaglio, per farli diciamo ci deve essere un procedimento improrogabile, cioè il motivo per cui lo si fa deve essere improrogabile, oppure perché non si può attingere ad altre parti di capitoli di bilancio, oppure perché sono di estrema urgenza. Io non lo so se è così. Comunque insomma sarebbe interessante capire i motivi di questi debiti fuori bilancio, perché sono stati fatti, e magari spiegare anche ai cittadini quali possono essere le conseguenze. È vero che, come ha già detto il capogruppo, molti sono anche di carattere contenzioso e in alcuni casi anche inappuntabili, però mi chiedo se non potevano essere risolti prima di arrivare ad un contenzioso. Rispetto a quanto è stato detto, io credo che il dato sia che noi ci troviamo con io ricordo quando ho fatto una breve esperienza in giunta, che alcuni criticavano molto, o comunque insomma avevano da ridire in merito agli avanzi di amministrazione, perché si diceva che un'amministrazione che ha un avanzo superiore, mi ricordo bene, al 1.000.000 è un'amministrazione inefficiente perché non ha saputo investire adeguatamente, e quindi l'avanzo diciamo mette in rilievo dei mancati investimenti, e in questo caso noi ci troviamo davanti a un avanzo anche considerevole. Rispetto allo specifico dei capitoli che ha illustrato l'assessore al bilancio, rispetto per esempio ai capitoli che riguardano le attività culturali, è ovvio che ci sia stata una flessione, perché purtroppo parte dell'anno è stato influenzato dall'emergenza Covid, anche se mi permetto di dire probabilmente soprattutto nella fase estiva, quando insomma era più facile, c'era più libertà di movimento, alcune cose potevano essere fatte e non sono state fatte. E spero che in futuro insomma ci sia invece un intervento maggiore in merito a questo capitolo, per far ripartire anche un settore che so peraltro è molto caro anche al sindaco. Sono d'accordo con il consigliere Morsanuto, è vero, la scorsa amministrazione, anche perché aveva a disposizione molti più fondi rispetto alla nostra, in effetti è intervenuta in modo importante sugli edifici scolastici.
Mi permetto, se il Presidente Mascarin me lo lascia fare, solo un appunto, ma non perché io voglia portare la discussione sul futuro, ma perché è una cosa che ha una scadenza molto breve, quindi colgo l'occasione per portarla all'attenzione del Consiglio, ed è una cosa che può riguardare gli edifici scolastici che l'assessore al bilancio prima ha detto che sono comunque previsti anche ovviamente anche nel bilancio nuovo. Peraltro faccio un appunto. Io non so se noi siamo veramente in condizione di sapere le reali intenzioni di questa amministrazione, perché mi pare di aver capito che il bilancio appunto di previsione poi è un trascinamento di quello precedente e che dopo il consuntivo ci sarebbe stato un assestamento generale, quindi forse abbiamo ancora delle informazioni da avere. Però rispetto agli edifici scolastici e magari anche al tema dei servizi per la primissima infanzia, mi permetto di sottolineare che c'è un'occasione molto importante e mi chiedo se la Giunta che ne sia a conoscenza, sono sicura, ma se si sta adoperando per questa, insomma, sarebbe anche bello poter condividere e parlarne insieme. C'è un bando, insomma, per accedere a dei fondi che è stato stanziato già nella legge di bilancio del 2020 per interventi su edifici di proprietà dei comuni destinati agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, anche ai centri polifunzionali, termine centri polifunzionali che mi sa ritornerà più volte questa sera, e ai centri per le famiglie. Sono progetti destinati a costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione di asili nido, scuole infanzia, centri polifunzionali, servizi alla famiglia. E quindi soprattutto adesso, visto anche le conseguenze che probabilmente arriveranno quando finalmente questa pandemia sarà terminata, forse queste occasioni non possiamo perderle. Le risorse ci sono, le candidature vanno presentate entro il 21 maggio. So per certo che il sindaco sa di questa cosa. La legge di bilancio 2020, l'articolo 1,61, legge 27 dicembre 2019, numero 160. Quindi, essendo a così breve scadenza, mi permetto di sottolinearlo stasera e spero veramente che queste occasioni non vengano perse e che magari il Consiglio Comunale o le commissioni vengano coinvolte qualora si presentino, e ce ne sono molte, non ne parlerò stasera perché ascolto il suggerimento del Presidente del Consiglio. Spero che qualora ci siano queste occasioni venga coinvolto anche il Consiglio, vengano coinvolte le commissioni. Sempre per quanto riguarda l'ambito culturale, è inevitabile, anche di questo un po' il mio capogruppo aveva fatto cenno, e non possiamo non pensare, oltre alle tante piccole realtà, ma questo riguarda il presente, quindi ne parleremo in un'altra occasione, e della fondazione. Io mi trovo davanti un'amministrazione che ha un avanzo di amministrazione notevolissimo e un consuntivo della fondazione musicale in passivo. Ci sono delle passività importanti, delle perdite degli scorsi consuntivi, che peraltro riguardano anche il lascito Petrini, a cui io ancora non ho avuto risposta. Avevo già fatto questa domanda in un consiglio comunale dedicato, e quindi poi di fondazione parleremo nel punto all'ordine del giorno che riguarda questo. Però insomma rispetto al bilancio consuntivo e al dato che leggo in una delle fondazioni più importanti di Portogruaro, non posso farmi qualche domanda. Rispetto al verde aggiungo solo una cosa, anche di questo poi avremo modo di parlare. Io rilevo solo un dato, sia il verde inteso come politiche ambientali. Sono andata a vedermi oggi e ho visto che il comune di Portogruaro, per esempio, non è associato all'AFP, cioè all'Associazione Forestale di Pianura, che peraltro assiste i comuni proprio nella stesura e li accompagna nelle risposte a dei bandi che sono in uscita adesso e che andrebbero veramente nella direzione di cui abbiamo parlato questa sera. Quindi un tema potrebbe essere: perché non siamo soci di questa associazione e come si concilia una dichiarata attenzione alle politiche ambientali con questo tipo di mancanza. Del palazzetto dello sport parleremo dopo, quindi
taglio subito questo argomento. Volevo sottolineare solo due piccolezze, perché poi chi mi ha preceduto ha già parlato di tutto e quindi non mi ripeto. Forse mi sono sbagliata io, ma io non ho l'assessore Geronazzo nel suo intervento ha citato anche la fiera di Sant'Andrea e ovviamente non ha potuto non citare Terra dei Dogi vista l'attualità. Rispetto alla fiera di Sant'Andrea io non ho trovato una rendicontazione puntuale di quello che è stato, no? Si è parlato di una grande edizione virtuale sulla quale mi permetto di esprimere qualche riserva, non ho avuto modo di vedere una rendicontazione puntuale. Ultima cosa, è una curiosità quasi tecnica se vogliamo, riguarda un piccolo tema, piccolo ma non tanto, visto che poi riguarda, come tutti quelli che trattiamo, i cittadini, e cioè l'argomento delle sanzioni stradali, no? A bilancio erano stati previsti 700.000 euro, di cui mi pare di aver inteso, avendo ascoltato la commissione, ovviamente sono stati poi incassati circa 450.000, ovviamente, nel senso che essendosi ridotta la mobilità per metà dello scorso anno, credo sia chiaro, è un dato della commissione. Chiedo, ma di questi incassi derivati dalle multe, peraltro un preventivo di 700.000 euro da multe mi sembrava piuttosto alto, insomma, devono essere reinvestiti come previsto dalla normativa degli enti locali, come sono stati investiti questi incassi, no? Cioè, mi sembra di capire che sono soldi che devono essere investiti nella sicurezza stradale, nella segnaletica, nella manutenzione delle strade, nel potenziamento dei controlli preventivi, quindi non per fare mera cassa ovviamente, e investiti per altre attività o per altri interventi riguardanti le strade. E allora mi chiedevo come sono stati investiti quando si parla tanto anche per esempio di sicurezza, soprattutto in alcune zone del nostro territorio. Di palazzetto e fondazione parlo dopo. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera Ret. Consigliera Senatore, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto saluto i cittadini che ci stanno seguendo o ci seguiranno, i consiglieri comunali, gli assessori, il signor Sindaco, i dirigenti che ci sono presenti, il dottor Sbalchiero, il revisore dei conti, che ringrazio anche per la pazienza che ha nel seguirci, per l'eccellente lavoro che stanno facendo come revisori dei conti. Io non ho intenzione di ripetere che un consiglio comunale non è un momento di campagna elettorale, perché la campagna elettorale è già passata, e soprattutto non voglio più sentirmi nuovamente come il sindaco di Portogruaro, perché tutti gli interventi sembra siano rivolti alla mia amministrazione, agli assessori che allora ne facevano parte. Stiamo parlando di consuntivo, è vero, però mi sembra che in alcuni interventi si sia fatta solo unicamente un momento di campagna elettorale. Siamo andati addirittura ai tempi di 5 anni fa, abbiamo ricordato il sindaco Forte, quindi non parlerò di questo, non ho neanche intenzione di parlare delle altre opere che sono state fatte, non ho intenzione di parlare della convenzione con il Tribunale di Pordenone circa la gestione dell'amministrazione del sostegno con invio telematico, non ho intenzione di parlare nemmeno della convenzione con la Camera degli Avvocati, non ho intenzione di parlare dell'eliminazione dei problemi legati all'incrocio terribile sulla provinciale 42 in località Lugugnana. Non voglio parlare di queste cose perché potrei aggiungere altro e mi direste, ma questa sta citando senza citare, quindi non lo voglio fare. Voglio invece difendere i 150-200 cittadini che si sono fortemente prestati per sostenere tutti nel momento dell'emergenza Covid, alla quale ci siamo un po' abituati, perché ormai è pane quotidiano per tutti, speriamo anzi che passi presto perché siamo tutti stanchi
di questa situazione, che però nel fine febbraio, inizio marzo 2020 era una novità assoluta. Nessuno sapeva cosa fosse, stava terrorizzando tutti, eravamo tutti chiusi in casa, non c'erano mascherine, non c'erano disinfettanti, non si capiva cosa si dovesse fare. Quindi io mi sento difendere loro, mi sento di difendere i farmacisti che ci hanno aiutato a procurarle, mi sento di difendere coloro che hanno cucito a casa loro le mascherine dopo che eravamo riusciti a recuperare, non vi dico con che sistema problematicissimo, del tessuto di mascherine proveniente da Torino, e di questo ringrazio la famiglia Marzotto che è riuscita a procurarcelo. Mi sento di ringraziare le psicologhe che hanno attivato il servizio di sostegno psicologico. Mi sento di ringraziare tutto il personale comunale che era presente nonostante la difficoltà, qualcuno in smart working, ma anche qualcuno in municipio, qualcuno che rispondeva alle telefonate di tanti. Quindi mi sento di ringraziare tutti quei volontari che ci hanno aiutato, e non è vero che i cittadini non sapessero, sapevano e come sapevano, perché noi abbiamo il registro di tutte le telefonate, no scusate io non ce l'ho, ma il comune ce l'ha, il registro di tutte le telefonate che sono arrivate al punto di ascolto di Portogruaro. Mi sento ringraziare le forze dell'ordine con le quali ci si ritrovava settimanalmente un incontro di coordinamento. Mi sento di ringraziare i ragazzi che ci hanno aiutato ad aprire il mercato. Mi sento di ringraziare la famiglia Marzotto per la donazione di 1 milione di euro e questo è avvenuto i primi di aprile del 2020. Quindi la cittadinanza era tutta molto attenta alla situazione. Mi sento di ringraziare i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori che hanno partecipato alle videoconferenze organizzate dal Comune di Portogruaro per trovare una soluzione condivisa per la riapertura. E di queste videoconferenze ne sono state fatte tantissime. Mi sento di ringraziare l'ASVO che ha organizzato un servizio di raccolta e distribuzione dedicata, quando non si sapeva assolutamente come si dovessero raccogliere i rifiuti in momento Covid. Mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a consegnare alla Francescon mascherine che non avevano, perché neanche lì non ce n'erano. Mi sento di ringraziare coloro che ci hanno concesso di consegnare mascherine ai carabinieri, ai vigili del fuoco, perché anche loro non ne avevano. Quindi la mobilitazione della città di Portogruaro è stata forte, intensa e molto vissuta. Quindi mi sembra strano che qualcuno non se ne sia accorto. Forse qualcuno non era presente o non sapeva, forse anche colpa mia, perché non ho invitato. Non era presente in municipio quando tanti consiglieri, tanto personale comunale, tanto volontari di protezione civile, tanti volontari privati distanziati in tante stanze del comune impacchettavano e andavano a consegnare le mascherine, perché non ce n'erano. Non ce n'erano. Quindi probabilmente adesso, e fortunatamente dico, perché le difficoltà è meglio dimenticarle e non ricordarle. Tanti si sono mossi e tanti sanno cosa è successo purtroppo in quel periodo. Mi spiace che qualcuno non se lo ricordi, ma è meglio qualche volta ricordarlo. Quindi io ringrazio, i numeri più o meno sono questi, vado a memoria perché non mi aspettavo di fare questo riferimento, anzi non l'ho neanche mai detto. C'erano stati 100, 150, 200 persone che si sono mosse per il Covid. E davanti all'ospedale, se andate a vedere, c'è una scultura al di sotto della quale abbiamo posizionato, non ci sono targhe, perché non c'è bisogno di targhe per ringraziare la gente non ha bisogno di targhe, ha bisogno sì di un grazie però. È stato posizionato al di sotto della scultura una navicella del tempo che è stata interrata, all'interno della quale ci sono i nomi di tutti coloro che hanno collaborato. E un grazie è stato detto.
Mi sento anche di ringraziare il personale comunale che in tempi celerissimi, i dirigenti, i tecnici, in tempi celerissimi hanno acquistato i plexiglass di separazione delle postazioni comunali. Non c'era niente e non si sapevano dove acquistare. Non c'erano neanche le aziende che lo facessero. Abbiamo dovuto trovarle le aziende. Qualcuno si è inventato e ha realizzato i separatori in plexiglass. Mi sento di ringraziare gli stessi tecnici per aver velocissimamente acquistato i presidi di sanificazione. Mi sento di ringraziare il personale comunale e gli assessori, ovviamente, che sono riusciti ad attivare i centri estivi, perché neanche quelli c'erano. Abbiamo dovuto inventarci tutto. Quindi dire che Portogruaro non si è mossa mi sembra sbagliato. Mi sembra non essere al corrente di come la situazione si sia mossa, di come la situazione sia andata in quel periodo. Le notizie erano quelle che erano, le informazioni erano quelle che erano. Oggi, fortunatamente, le notizie sono diverse, sono migliori. La situazione non è ancora in via di soluzione, speriamo si risolva presto, però dire che non si sapeva forse non è proprio così. Mi sento anche di ringraziare Fondazione Musicale Santa Cecilia e tutti i musicisti della Fondazione Santa Cecilia, perché dal municipio a finestre aperte trasmettevano musica, suonavano all'interno e all'esterno si sentiva musica. Perché? Per dire che Portogruaro era ancora viva, perché forse qualcuno si è accorto che c'era tanta paura. Mi sento anche di ringraziare tutti gli artisti e i pittori in particolare, gli scultori, che hanno trasmesso le loro opere al Comune di Portogruaro, la fotografia delle loro opere al Comune di Portogruaro, opere che volevano ricordare la tragedia che si stava vivendo. Mi sento di ringraziare anche tutti i normali cittadini, credetemi, sono stati una quantità enorme, che hanno mandato le fotografie di quel periodo al sito del Comune di Portogruaro, e di tutto questo che dico c'è assolutamente traccia. Si è cercato di mantenere una città viva nonostante la paura della morte incombente, attraverso tutta una serie di attività. Mi sento anche di ringraziare quel dipendente comunale che assieme alla sua compagnia teatrale ha realizzato per il periodo Covid un evento filmato da lui, una pièce, una piccola rappresentazione scenica sul momento Covid. Quindi io non voglio continuare su polemiche, perché non voglio farlo, non sono in grado di polemizzare, perché c'è già tanta gente che fa polemiche, invece c'è bisogno di gente che lavori, ma che lavori sodo in questo periodo, che si dia da fare, perché di polemiche non ne abbiamo bisogno. Campagna elettorale si fa quando il periodo elettorale. Grazie Presidente, ho finito. Grazie consigliere senatore, grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliere Pizzolito? Sì, grazie Presidente. Prego. Solo due riflessioni, ma che coincidono anche con una dichiarazione di voto. Con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020, di fatto si archivia e fotografa il lavoro della precedente amministrazione. Approvare il rendiconto in questione vuol dire anche tenere in considerazione quanto successo da marzo dello scorso anno fino ad oggi. Il nostro comune, così come l'intero territorio, si è ritrovato nel mezzo di una pandemia sanitaria che ancora oggi è difficile sconfiggere, nonostante sia partita la campagna vaccinale. Lo dico prima come medico in prima linea da oltre 14 mesi, ma anche da questi banchi, come capogruppo della Lega, prima forza politica di Portogruaro. In questi primi 6 mesi di amministrazione, con il nostro sindaco Florio Favero, abbiamo potuto toccare con mano come le tematiche sociali siano diventate il punto centrale dei provvedimenti a sostegno della cittadinanza.
Già nella primavera del 2020 l'amministrazione e il senatore aveva dovuto affrontare l'emergenza sociale e il conseguente lockdown. E da questo punto imprescindibile che dobbiamo ripartire, approvando il rendiconto 2020. Non spetta a me entrare nei tecnicismi di bilancio, ma quanto rappresentato dall'assessore bene inquadra la situazione contabile della nostra amministrazione, che a partire da domani dovrà concentrarsi sulle nuove sfide di uno scenario nel quale la situazione contingente obbligherà ad approvare scelte oculate, ma allo stesso tempo coraggiose, che la nostra amata città richiederà. L'avanzo di amministrazione è importante anche a seguito di mesi difficili che abbiamo dovuto affrontare, però questo ci permette di guardare avanti con una certa serenità e programmare bene da qui al 2025. Gli obiettivi saranno definitivamente delineati, come detto durante la discussione questa sera, a partire dal mese di maggio. Sarà fondamentale mettere in campo tutti quei provvedimenti amministrativi che consentiranno una grande ripartenza a partire dal campo prettamente economico, senza mai tralasciare le reali necessità dei nostri cittadini, i quali, seppur in silenzio, ci guardano ben consapevoli che non ci si può più permettere di vendere parole, ma sono necessarie azioni concrete che cerchino di abbracciare le più svariate esigenze nella congruità delle richieste, sapendo che tutto è migliorabile. In questo senso noi della Lega cercheremo insieme al signor Sindaco e alla Giunta di individuare le priorità di Portogruaro e di tutte le frazioni. I cittadini ci hanno affidato la guida della città con un ampio consenso ed è per questo che ci rende ancora più responsabili delle scelte politiche che andranno a disegnare le linee programmatiche principali per Portogruaro, sia in tema di opere pubbliche che in ambito socio-sanitario. È con questo spirito che convintamente annuncio a nome della Lega il voto favorevole al bilancio consultivo, consapevole che i prossimi mesi dovranno ancora tener conto della battaglia che tutti noi, nessuno escluso, sta combattendo per sconfiggere questa pandemia che ha inevitabilmente cambiato le nostre vite e le necessità dei nostri concittadini. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pizzolito. Posso Presidente? Prego, consigliere Bertoncello, a lei. Buonasera a tutti. Io credo che i ringraziamenti che il consigliere senatore ha fatto a tutte le persone che si sono adoperate e hanno contribuito nei diversi modi a ridurre, a contenere, a far sì che questo periodo terribile che abbiamo vissuto, che speriamo si superi, credo che i ringraziamenti li dobbiamo fare tutti, anzi li facciamo tutti, perché tutti noi nei rispettivi ruoli, credo, abbiamo compreso il momento, abbiamo cercato con i mezzi che avevamo a disposizione di essere vicini e poter dare quello che potevamo per stare vicino e assieme tentare di risolvere questo problema. Stiamo parlando di consultivo. È uno, anche se può sembrare strano, è uno dei momenti più importanti che il Consiglio Comunale ha per affrontare i problemi legati al territorio. Non è un caso che i tempi che i consiglieri hanno a disposizione di intervento sono superiori anche al preventivo, proprio perché è il momento importante e focale dove c'è la possibilità di confrontare quello che era previsto da fare e quello che si è realizzato. Io ho assistito a una
presentazione del bilancio che fa il quadro contabile del 2020 con i raffronti di 2 anni precedenti. Poiché il comune di Portoguaro nella sua storia non ha mai avuto, salvo un periodo stranissimo ma molto datato, non ha mai avuto problemi di natura economica, non è mai andato in disavanzo, ha prodotto avanzi di amministrazione, ha gestito, penso, bene il bilancio, ma non è questo il problema dal mio punto di vista, perché il problema in questo comune non sussiste. Vale la pena però dire cos'è che avevamo previsto di fare e che cosa che si è realizzato. Allora io, al costo di, qualcuno mi dice fai il tecnico, qualcuno dice anche il professore, ma è il momento anche di fare chiarezza. E credo, lo dico al Presidente del Consiglio, leggendo e seguendo i dibattiti anche di altri consigli comunali, la discussione sul bilancio di previsione dell'ultimo anno di gestione di un'amministrazione comunale necessariamente si fanno anche riferimenti al passato, almeno accennarli, perché questo è l'ultimo bilancio di una consigliatura. Io non mi meraviglierei di una discussione che porti anche a questo. Tenterò di dire 2 o 3 cose perché i consiglieri, capogruppo del mio capogruppo e dei consiglieri di Civici Democratici hanno ampiamente messo in evidenza i problemi. Però vedete, facciamo almeno chiarezza e cogliamo l'occasione di fare chiarezza. Leggo. Non è più possibile, come oggi è avvenuto, per il bilancio del comune di Portoguaro avere avanzi di amministrazione di 5 milioni e 8. Lo dico per fare chiarezza, questi sono nel programma elettorale della Giunta Senatore del 2015 e si è andata avanti per 5 anni dicendo, di converso, che le amministrazioni che producono avanzi di amministrazione aumentano la pressione fiscale ai cittadini senza ritornare in termini di servizio. Dichiarazioni che per 5 anni noi abbiamo assistito. Dichiarazioni che abbiamo assistito che non si devono produrre avanzi di amministrazione e come tutti notano quest'anno abbiamo un avanzo di amministrazione di 13 milioni. Al di là di quelli che si possono utilizzare, gli avanzi di amministrazione nel corso di questi 5 anni sono aumentati. Lo dico non per polemizzare, ma perché è giunto il momento, a fine di una legislatura, di essere consapevoli di questo. Gli avanzi di amministrazione si producono, vanno analizzati come ha fatto l'assessore al bilancio, vanno analizzati per vedere da cosa si determinano, se sono avanzi fisiologici o se sono avanzi che registrano delle difficoltà organizzative, delle difficoltà amministrative in senso lato. Così come si è tentato di dire che non bisognava indebitare il comune per tanti anni, io credo che la leva dell'indebitamento per un comune sia una leva importante. Pensate che al di là dello suo interessi passivi del comune sono 136.000 euro, niente per un comune di 25.000 abitanti, e quindi io su questo vorrei che il Consiglio e l'amministrazione ragionasse. Vorrei fare un'altra riflessione sul fatto che è opportuno, ma mi pare che lo dice sia il divisore del conto, sia la logica
che il fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio di competenza, leggo, finanziaria, ed è evidente che è una delle questioni che deve essere informato il Consiglio per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione di finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse. Ecco, io credo che al di là dei numeri, che solo gli esperti, chi ha passione va a analizzare, al Consiglio queste cose dovrebbero essere dette. Io non voglio tornare, mi piacerebbe sapere, rispetto a una ricognizione degli impianti sportivi, riprendo, continuiamo ad assistere a enunciazioni. Sarebbe bene che le enunciazioni si facessero quando le cose sono definite. Noi abbiamo assistito alla vendita, per esempio, di Olimpia 1, che è una palestra di proprietà del comune. Abbiamo motivato un centro polifunzionale, istituzione di quello del pallavolo, del patinaggio, dichiarazioni anche di autorevoli esponenti della giunta dicono che quell'impianto del pattinaggio rimarrà in piedi. Io credo fino all'altro ieri, ma anche nel passato, si è cercata una soluzione proprio perché il costo, nessuna società sportiva può sostenere i costi del mantenimento di quell'impianto, perché è un pallone gonfiabile, quindi ha bisogno di costi importanti. Quindi da un lato si vende, dall'altro si chiude e poi si tiene aperto. Noi non entriamo nel merito delle questioni, però dovete prendere atto anche voi che la costruzione del piano delle opere pubbliche, per legge, per norma, dovrebbero essere precedute da un progetto minimo preliminare. Io vorrei essere sconfessato, ma mi pare di capire che di tutto quello che era scritto sul piano delle opere pubbliche, mi pare che sono 2 o 3 progetti e basta. Allora quella forse, mi permetto di dire, era campagna elettorale, non altro. Quando qualcuno dei miei colleghi parla del palazzetto del centro polifunzionale, non è tanto il palazzetto che la consigliere Zanuto ha appena ricordato che si era partito da una palestra. Il problema vero è che con risorse a disposizione il palazzetto dello sport non è agibile. Ma quello che è più grave è che non è stato previsto neanche nel bilancio poliennale delle risorse per poterlo completare. Ed è questo il problema. Se uno vuole fare un'opera e non ha i soldi, lo fa per stralci, è legittimo, attiva uno stralcio e poi attiva il secondo stralcio e lo rende funzionale. Il problema vero è che si sapeva che con le risorse a disposizione non si riusciva a terminare, non era previsto nulla a bilancio, adesso si può dire bene, con l'avanzo lo faccio. Sì, ma vuol dire, noi stiamo navigando a vista. Io credo, mi piacerebbe sapere, dopo tante discussioni, la convenzione che non è stata ancora firmata, e credo che il sindaco mi possa confermare, ci sono problemi di quella convenzione che dovrebbe risolvere la rotonda di via Antinori, la viabilità di San Nicolò, ripreso già dai miei colleghi. Quindi è un problema oggettivo. E anche se si sta lavorando per risolvere questo problema, ci sono difficoltà, enormi difficoltà, nonostante l'impegno di ANAS, di Veneto Strade, che stanno tentando di recuperare quel ritardo sulla convenzione.
Vedete, non si può mettere a bilancio 300.000 euro per l'intervento su via San Martino, per l'accesso al... non parlo del polo sportivo, parlo di questo. Per 5 anni 300, poi senza sapere cosa servivano questi 300.000 euro, non è scritto da nessuna parte. Mi piacerebbe che qualcuno me lo dicesse. Ma il problema vero è che adesso si risolve con la convenzione del piano degli interventi di Viale Pordenone, ma non so se l'ha detto la consigliera Irina Primo. Questi imprenditori realizzano l'accesso di via San Martino se il comune è iscritto in convenzione, prima fa le pratiche di esproprio. Non so a che punto sono o se sono iniziate le pratiche di esproprio. Vedete, faccio un altro esempio, sicuramente non sarò organico, ma quando abbiamo firmato nel passato la convenzione col gas, che era finalizzata, poi è stato messo un termine prevalentemente di 140.000 euro, erano legati, perché l'avevano fatto? Per andare incontro alle famiglie bisognose che non riuscivano a pagare le bollette, che non riuscivano a mettere a norma gli impianti, ma di questa convenzione si è usato il termine prevalentemente per far, voglio dire, aumentare, mantenere l'aumento, voglio dire, del gas ai cittadini, e utilizzando il 50% di quelle introiti per risorse, per spese correnti. A me pare che questo non sia corretto. Anzi, io invito l'attuale amministrazione di rivedere quella convenzione perché non è più attuale, non serve più. Quando noi parliamo di pollings, per carità, possiamo parlare di tutto. Io ho assistito a tante discussioni, sono cambiati 2 presidenti, 3, ma se si mette un presidente, non si mettono a disposizione le risorse, non si danno gli indirizzi, sapendo che il socio di maggioranza è la campus, e non c'è chiarezza strategica e rapporti di spin-off, di collaborazioni con l'università, mi pare che adesso il sindaco stia riprendendo questo argomento, e non c'è rapporto con le associazioni imprenditoriali, e diventa un contenitore vuoto che magari fa 2 convegni, ma che non sono, voglio dire, coerenti con gli obiettivi che aveva al momento della costituzione di Pollings. Quando si parla, l'ho accennato tutti, lo verificheremo meglio, abbiamo poco da dire. Se la convenzione col comune di Portogruaro sulla Santa Cecilia, sulla campus, è stata portata da 150 a 50, con la precarietà e l'incertezza che c'è, e quando siamo stati 2 anni e mezzo, 2 anni, a discutere se era giusto o non era giusto finanziare la Santa Cecilia con consulenze di avvocati, insomma. Poi alla fine, vuol dire, questi anni di incertezza hanno inciso sull'organizzazione. Quando si è discusso, e ancora si sta discutendo, non entro nel merito sulla scelta di chi deve gestire il teatro, perché una scelta può essere il comune, può essere la fondazione, può essere un ente esterno. Ma io credo che sono ancora convinto, poi qualcuno chiederà un parere legale, sono ancora convinto che il comune avrebbe potuto affidare tranquillamente, senza creare questa incertezza, la gestione del teatro alla fondazione, purché, voglio dire, ci sia, voglio dire, all'interno l'organizzazione che consenta di utilizzare al meglio il teatro per tutto l'anno e in tutte le situazioni.
quando si dice per molto tempo che le scelte fatte in alcuni comparti sono scelte da altri, io ricordo che c'è un piano regolatore, ma poi che è una programmazione di massima, ma poi ci sono il piano di interventi. Qualcuno, pare Geronazzo, insomma, nella sua relazione ha detto abbiamo fatto i piani di interventi. I piani di interventi li ha fatti la precedente amministrazione. Un'altra questione, solo per titoli, è noi possiamo aumentare, qui chiamo in causa l'assessore Salvador, che si è impegnata, credo in maniera molto significativa, sulle tariffe dell'ASVO. Noi ci siamo astenuti sull'aumento delle tariffe, poi abbiamo visto che i comuni non tutti lo hanno praticato. Le tariffe di ASVO possono essere riprese, modificate fino alla data ultima che il governo decide per approvazione del bilancio preventivo, se non sbaglio, quindi fino al 31/5 allo stato attuale delle cose. E siccome tutti ci siamo accorti che c'è qualcosa che poteva essere migliorato, io credo che questa questione possa essere ripresa seriamente, compreso, voglio dire, gli accertamenti degli anni passati. Lo dico in termini di, voglio dire, di collaborazione. Io credo che, signor Presidente, il dibattito di questa sera sarebbe stato forse più opportuno raffrontare il preventivo rispetto al consuntivo e dopodiché, da parte dell'organo che governa, motivare quali sono state le ragioni per cui alcune cose, me lo prevede la norma, motivare quali sono state le motivazioni che non hanno consentito di realizzare alcune opere. E quindi ci avrebbe messo in condizione di anche comprendere in alcuni casi e magari fare delle proposte in altri casi e magari criticare in altri. Ma come si è impostato, voglio dire, il dibattito questa sera, inevitabilmente ti porta a fare alcuni ragionamenti, voglio dire, un po' troppo allargati rispetto al contesto. Questo però non toglie che sul tappeto, voglio dire, tutte le amministrazioni, voglio dire, nel momento in cui governano, cercano di fare il meglio che possono. Poi si tratta di vedere se quello che hanno proposto i cittadini nel momento della loro elezione, quanto e come lo hanno realizzato. Non c'è altra strada. E cercare anche di dire e di rendersi conto che alcune enunciazioni, magari questo è presente in tutti i programmi elettorali, di rendersi conto che forse non è così semplice risolvere alcuni problemi, ma se mettiamo insieme la complessità dei problemi senza avere un'attenzione per l'organizzazione interna, senza, voglio dire, riorganizzare o tentare di presidiare gli uffici in base al progetto politico o il programma di quell'anno, io credo che sarà difficile. Per restare sull'organizzazione, mi viene così man mano che parlo le cose, cioè io credo di non aver mai assistito, poi magari le persone interessate mi possono anche correggere, di non aver mai assistito a 7 modifiche della pianta organica in un anno. Allora non è tanto la modifica della pianta organica che è necessaria, ma se si modifica tante volte vuol dire che a monte non c'è una visione o non c'è il collegamento tra l'organizzazione interna e il progetto politico e le attività che il comune deve fare. Sono, mi pare, queste
considerazioni condivisibili da parte di tutti. A me piacerebbe, lo pongo in termini di quesito, ma ho già la risposta: che fine ha fatto quell'incarico che era stato affidato per cercare di trovare la strada per ottenere contributi europei? C'è stato un incarico che poi si è fermato, c'è stato fatto un incarico che era un copia e incolla del passato, doveva esserci una seconda fase e questa roba qui è sparita. Io mi fermo qua, come avete notato, avendo in modo esauriente il mio capogruppo e i miei colleghi di gruppo affrontato molte questioni, io mi fermo qua perché vorrei veramente, come tutti diciamo, evitare di fare anche magari i confronti voglio dire strumentali, ma vorrei che si comprendesse anche che voglio dire, bisogna anche tentare, voglio dire, di non fare come l'ultimo anno, voglio dire, un'elencazione, voglio dire, di progetti, di interventi. Cioè, guardate, io, vendita immobili, 1 milione e rotti, 0. Ma sappiamo tutti che quando, guarda, chi ha un po' conosce un po' l'amministrazione, se uno mette a bilancio vendita immobili e lo mette nella stessa annualità in cui promette alla gente di farlo, non è corretto. Perché lo deve mettere, voglio dire, su 2 annualità avanti, perché non è facile, è praticamente impossibile. E mi fermo perché parlare di perfosfati e legare il fatto che era già previsto nello strumento urbanistico la vendita di immobili. Certo, era previsto, è area pubblica, un'amministrazione una volta che si è insediata fa quello che vuole, non cerchi le motivazioni. Su un'area privata sì, ma su un'area pubblica, voglio dire, un'amministrazione decide di venderle parte di quell'area, si insedia un'altra amministrazione, su un'area pubblica di proprietà fa quello che vuole e se fa delle cose se ne assume le responsabilità, come è giusto che sia. La logica, per esempio, porterebbe a dire che se vendo aree della perfosfati, in una situazione come è acclarata la situazione della perfosfati, la logica vorrebbe che se si vendono quelle aree, prima di tutto quei soldi devono essere utilizzati per completare quell'opera e per bonificare quella parte di area che è a fianco alla perfosfati, che voi avete previsto per 1,4 milioni, se non ricordo male. E questo vale per il parcheggio di Via Valle. Quindi mi fermo qua, nel senso che concordo con chi dice che tutti possono sbagliare, concordo che alcune cose, voglio dire, quando si amministra possono anche non andare bene, però mi pare di poter dire che su queste questioni, voglio dire, io credo che si doveva avere attenzione, perché è inutile che si valorizzi la rotonda di Lugnana. Adesso faccio un esempio, la rotonda di Lugnana. La rotonda di Lugnana è stata fatta per 3 fasi. Era dentro una convenzione firmata con la provincia di Venezia, poi trasferita alla regione Veneto, poi trasferita a Veneto Strade, e c'è una convenzione ancora in essere di 1,8 milioni, che prevedeva quello che è già stato detto, compreso via Villanova. Allora non si può tacere, compreso, voglio dire, l'arredo urbano, e poi finisco e mi scuso, l'arredo urbano in piazza, scusate, quello del teatro,
Cioè, voglio dire, lì dentro c'era una convenzione pulita. C'è il Belli, c'è il 25 aprile e c'è il comune col Teatro Russero. Era previsto 50-50. Non si può accontentarsi di un terzo, perché sono soldi dei cittadini. E questo è stato fatto. E se dico delle cose che non vanno bene, io credo che, voglio dire, devono essere, me se le devono dire. Allora, ognuno fa le scelte politiche che ritiene, ognuno è convinto di fare bene, però non possiamo non mettere in evidenza tutte queste questioni che non sono puntabili. Qui c'è, voglio dire, l'amministrazione si misura, voglio dire, con le promesse che fa o i progetti che ha e quelli realizzati. Non è possibile, Presidente, chiamo in causa lei perché ogni tanto dice io devo essere garante di tutti. Appunto. Lo ha detto il sindaco, credo, l'abbiamo detto tutti, che il bilancio 2021, 22, 23 è un trascinamento di quello precedente, salvo pochi. A un minuto. Va bene, perfetto. È un trascinamento. Se è un trascinamento c'era un impegno, ho detto bene, ci siamo appena insediati, ci sarà il consuntivo, dopodiché vi porteremo in consiglio attenzione alle nostre linee. Non può andare avanti a pezzi di avanzo. Adesso ho visto anche oggi sul sito che c'è un altro pezzo che va avanti, c'è variazioni tra i macro aggregati, tra una variazione di capitoli, addirittura già il fondo di riserva. Cioè, voglio dire, metteteci in condizione di fare un assestamento di bilancio che possa arrivare fino a fine anno, di modo che anche l'opposizione possa capire, rispetto alle risorse che ha a disposizione, cosa questa amministrazione intende fare. Chiedo scusa. No, grazie. Allora, prima di dare la parola a Geronazzo, volevo puntualizzare due cose. Allora, siccome non sono nello stato d'animo, volevo fare un intervento da consigliere, non lo faccio. Potevo parlare di via Antinori, la rotonda, potevamo parlare dei 300.000 euro fiduzione del Mecchia, potevamo parlare delle azioni Atvo vendute e che adesso sono raddoppiate se non triplicate, proprio per la questione della lungimiranza, ma non sono nello stato d'animo e non voglio fare un intervento. Però ce ne sarebbe da dire anche qua. Puntualizzo solo una cosa, io l'intervento che ho fatto prima nel stoppare la consigliera Righini non era rivolto al passato. Sul passato sono d'accordo con lei, consigliere Bertoncello, è giusto andare a ritroso. Ho appena fatto anch'io adesso un piccolo accenno a ritroso, perché il consuntivo mi va a rivedere gli anni pregressi, quindi io posso anche andare un attimo. Io parlavo del futuro. Qua qualcuno aveva portato interventi, parlo del consigliere Vindigni, della consigliera Righini, che parlavano delle scuole del futuro. Il futuro è un'altra cosa. Questo io intendevo dire. Non voglio fermare nessuno, non voglio bloccare nessuno. Anzi, vi dirò di più, che la consigliera Drego prima ha detto che ha fatto 5 anni di minoranza. Beh, io ne ho fatti 10 con lei, sindaco. E mi ricordo l'utilizzo del regolamento da parte soprattutto del presidente Zanin. Me lo ricordo bene, io non voglio fare come il presidente Zanin perché non sono come il presidente Zanin. Ve lo assicuro. Lei l'aveva anche con la Franceschini, per la verità. Però siccome ho un ruolo, faccio rispettare il regolamento e il regolamento è questo. Quindi finché non lo modificheremo, questo è il regolamento e io lo faccio rispettare. Quindi abbiamo praticamente consumato la serata, giustamente, perché ci sono interventi. Tra l'altro, quando si parla di bilancio, sia preventivo che consuntivo, i tempi sono sempre doppi, e lo dice il regolamento, e quindi io questo applico. Adesso do la parola al consigliere Geronazzo, all'assessore Geronazzo che aveva un intervento da fare. Prego. No, grazie Presidente, sarò breve anche perché interventi ce ne sono fatti tanti ed è 4 ore, mi sembra che stiamo parlando su questo punto, quindi è stato sviscerato quasi tutto. Volevo solo sottolineare qual è questo accanimento su un'opera che stiamo facendo. Voglio solo sottolineare, come dicevano prima, che il centro polifunzionale di Tradiposto si era nato con 700 per una piccola palestra fatta con 700.000 euro. Però qualcuno dei consiglieri presenti e non presenti si sono dimenticati che nel comune di Portogruaro allora sono arrivate diverse interrogazioni che quella piccola palestra
non doveva essere fatta perché non poteva essere usufruita dalle associazioni di Portogruaro. Quindi è stata fatta più grande quella palestra solamente su richiesta del Consiglio Comunale. È stato eseguito il volere del Consiglio Comunale. Dopodiché parliamo della rotonda di via Antinori. Apro e chiudo la parentesi. Quella rotonda di via Antinori, voglio ricordare a tutti che l'ha progettata il Comune di Portogruaro. Quella rotonda lì l'ha voluta il Comune di Portogruaro, assieme a altri 3 enti. Quindi oggi è un problema eliminarla, ma non dimentichiamo il passato, come si diceva prima, che l'abbiamo voluta noi. Terzo, campo sportivo San Nicolò. Prima parlavano del campo sportivo San Nicolò, non si può fare questo, non si può fare l'altro, non c'è programmazione, non c'è... Voglio ricordare che il campo sportivo San Nicolò costa 1.600.000 euro e io non ho mai visto l'ingresso di quel campo lì. Lo stiamo facendo adesso, prossimamente partirà con la passata amministrazione, abbiamo programmato l'ingresso finalmente di dare un ingresso dignitoso a quel campo e lo abbiamo fatto. Vogliamo parlare del campo da rugby. Anche lì abbiamo pagato una penale sull'esproprio di 150-170.000 euro. Allora non si può accanirsi sempre in una struttura che è stata voluta dall'intero Consiglio Comunale. E ripeto, è stata voluta dall'intero Consiglio Comunale, non solo dalla maggioranza di allora. È stata votata tramite delle interrogazioni ben precise. Questo mi preme sottolinearlo. Dopodiché qualcuno ha detto: come si fa a comprare una struttura che costa che non è che una società non può mantenere? Ricordo che quel gonfiabile che oggi fanno il pattinaggio, si allenano nel pattinaggio, costa circa 9.000 euro all'anno per mantenere gonfiato. Allora chi lo ha comprato allora non ha pensato cosa poteva costare quel pallone o quella struttura gonfiabile. Allora, se vogliamo fare polemica, ne facciamo, andiamo avanti. Io sono più bravo di te, tu sei più bravo di me. Lasciamola stare il passato, le strutture che sono in piedi, che siano fatte bene, ma bisogna finirle, come sto sentendo questa sera, bisogna finire l'ingresso del campo sportivo San Nicolò, bisogna sistemare tutti gli impianti sportivi che abbiamo nel territorio, perché tutti i campi sportivi, sebbene non si dica, hanno tutte le tribune inagibili. C'erano perfino dei campi sportivi inagibili 5 anni fa. Cito solamente quello di Sumaga, quello di Lugnana, quello di Giussago, neanche assegnati. Questi si dimenticano di certi particolari. Quindi qui mi fermo e scusate, l'ora è anche tarda. Grazie ancora. Grazie Assessore. Consigliera Bravo, prego. Sì, sarò molto veloce. Volevo solo fare 2 parole. Allora, io stasera ho sentito parlare, c'è stata solo una discussione su un bilancio di fine mandato senatore. Io non ho sentito parlare di bilancio consuntivo, anche se il bilancio consuntivo in qualche maniera è un insieme, è l'insieme del lavoro di un'amministrazione. Questa era una piccola premessa, perché sinceramente gli argomenti che sento e che vengono sempre fatti, riportati, sono sempre gli stessi. Vado avanti. Allora, per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, sì, siamo passati da 8 milioni a 13 milioni, come giustamente ha fatto notare il consigliere Bertoncello. Però dobbiamo tener conto anche questo, che il 2020 è stato un anno anomalo, un anno di pandemia, un anno in cui dovevamo andare alle elezioni a maggio, poi sono state portate a agosto, infine siamo andati a ottobre, per cui un bilancio un po' difficile da gestire, questo il consigliere Bertoncello lo sa perfettamente, perché a un certo punto dell'anno, generalmente, almeno la nostra abitudine era farlo a settembre,
si faceva un po' di ricognizione e l'avanzo libero, perché l'avanzo dei 13 è costituito per la maggior parte da fondi vincolati per legge, è libero solo 3 milioni, quindi 3 milioni utilizzabili, generalmente si riusciva in qualche maniera a destinarlo. Io stasera ho sentito parlare solo di Palazzetto, ho sentito parlare di Persosati, che tra l'altro era finanziata con fondi pubblici, ho sentito parlare di Campanile, anche questo finanziato con fondi pubblici, ho sentito parlare di tante altre cose, però non ho sentito parlare di come si è formato questo avanzo, non ho sentito parlare che 1,5 milioni di questo avanzo è il non utilizzo di soldi destinati ai servizi sociali. Di questo non ho sentito parlare. Ho solo sentito parlare di amministrazione senatore dall'inizio fino alla fine. Il bilancio 2020 è un consuntivo dell'amministrazione senatore, però è anche una prosecuzione di un'amministrazione successiva. Ecco, mi permetteva di dire questo. Grazie consigliera Bravo. Consigliera Senatore, prego, secondo intervento, 10 minuti. Sì, Presidente, sarò veramente molto veloce. Io stasera, come ha detto giustamente la consigliera Bravo, ho sentito parlare di cose anche molto vecchie. Tra l'altro mi sembra, ripeto, quasi di essere ancora il sindaco di Portogruaro, mi spiace per il sindaco Favero, ma mi sembra di assistere a un consiglio comunale di quando io ero sindaco. E vabbè, tutto sommato ringrazio gli intervenuti per questa opportunità che mi hanno dato. Brevissimo, chiudo velocemente. Quanto diceva prima il consigliere Bertoncello circa la rotonda di Lugnana e circa altri interventi, risalgono a circa 20 anni fa. Quando c'era la presidenza, non faccia interlocuzione, mi lasci parlare. Certo. Quando c'era la presidenza di Zoggia e quando c'era l'assessore Gatto. La rotonda di Lugnana è stata messa in bilancio, è stata posta in bilancio di città metropolitana esattamente quando ero sindaco io, non prima. Gli altri denari, e credo lei lo sappia esattamente, non sono neanche più in città metropolitana, sono stati destinati alla regione. Quindi quei soldi non sono nella disponibilità di città metropolitana che ha realizzato l'opera. Invece, tramite probabilmente anche un po' la mia presenza in città metropolitana, primo sindaco donna e primo sindaco eletto all'interno del Consiglio metropolitano con una delega ai lavori pubblici e all'urbanistica che conservo ancora, con la mia presenza abbiamo realizzato l'eliminazione del famoso ponte dei Morti sulla 42 che ho citato prima, la realizzazione della rotonda di Lugnana, la banchina che da Lugnana va verso San Michele al Tagliamento, tutta l'asfaltatura della 70, quindi tutto sommato qualcosa c'è stato, anche perché tutta l'amministrazione, ma credo, sono sicura anche quella del sindaco Favero, non sono amministrazioni della chiacchiera, sono amministrazioni del fare. Quando c'è un'urgenza si fa e si è presenti. Poi è vero, ci sono tante opportunità da sfruttare, è vero, molte volte si sbaglia, ma credo debba essere anche riconosciuto che molte cose sono state fatte. Sono state fatte anche molto bene per merito dell'assessore Bravo, che ha avuto la lungimiranza di fare attenzione alle norme nazionali per eliminare una serie di problemi che avevamo, grazie alla lungimiranza dei dirigenti comunali che sono stati molto attenti su tutta la gestione del bilancio. Io sono certa che si proseguirà su questa via, la via del fare e del non chiacchierare e basta. Grazie Presidente. Grazie consigliera. Prego. Renzi. No, scusa Marco, mi lasci un attimo? Sì. Io certo. E poi c'era anche Stival però. Prego. Allora faccia prima Stival, va bene? No, Bertoncello, vada. Prego, Bertoncello, allora. No, solo purtroppo voglio dire, alcune precisazioni vanno fatte perché o mi sono spiegato male o non lo so. Quando quando ho fatto riferimento all'avanzo, faccio riferimento all'avanzo sul fatto che si è sempre detto che era un fatto negativo e sostanzialmente
non sono entrato nel merito, voglio dire, quanto è stato l'avanzo nel 2020, quanto è stato prima. Io ho sempre detto che una quota di avanzo di amministrazione fisiologico si tratta di comprenderlo. Ho solo fatto presente che nel passato si è sempre dichiarato che l'avanzo di amministrazione era una somma che l'amministrazione non utilizzava e faceva pagare le tasse ai cittadini. Punto. Quindi entro nel merito. Okay. Secondo, consigliere senatore, è vero, si parte da Gatto, si parte da Zoggia, poi si arriva a Prataviera. Quando l'assessore Prataviera ha fatto l'accordo, la convenzione, ha tirato via i soldi dalla provincia, ha fatto le piste ciclabili, quei stessi soldi a San Stino, e quei soldi, e quando lo ha fatto? Quando nella convenzione di 10 comuni di piste ciclabili la città metropolitana, o meglio la provincia, le ha passate alla regione. In regione questa convenzione è in essere, non è decaduta, è in essere. Quindi l'attacco non era la città metropolitana, non era l'ex provincia. Io dico che c'è una convenzione in essere firmata. Di quelle 10 piste ciclabili, l'unica che è rimasta fuori, anzi prima è rimasta fuori 2, quella di Teglio e quella di Portogruaro. Bene, adesso è rimasto, Teglio l'hanno fatta, è rimasto fuori solo Portogruaro, o meglio, Portogruaro ne ha fatto solamente un terzo. Questo per precisazione. Per quanto riguarda il patinaggio, 2 battute, era un'emergenza e abbiamo preso un telone, voglio dire, di seconda mano, c'era un'urgenza. A quel momento c'era una proposta per non spendere soldi, quel tendone venisse supportato da intelaiature fisse per non avere, tenerlo gonfiabile sempre. Dopodiché l'amministrazione, era un'urgenza, l'amministrazione ha deciso di fare un'altra scelta. Bene, non è lì il problema. Il problema vero è che quella roba lì era urgente e l'abbiamo fatto. Dopodiché sono passati molti anni, è stata fatta la scelta, non entro nel merito. Sul campo da rugby non c'è stato contenzioso. Sul campo da rugby c'è stata una valutazione su valori di esproprio, bene, che a un certo momento l'amministrazione aveva ritenuto che rientrasse dentro ai criteri dell'abbattimento del 25% e questo, voglio dire, siccome era parte edificabile, perché voglio dire, il comune di Portogruaro ha pagato quello che doveva pagare, perché di cause con il Carlin ne ha avute 3, ne ha vinte 2 e ha perso questa. Sul problema di San Nicolò non sono entrato nella polemica, mi sono limitato solamente a dire che quell'accesso lì dal 2016 nelle varie riunioni che sono state fatte erano previste di sistemare l'accesso. L'accesso poi non costa 300.000 euro. C'è un pezzo di esproprio perché il resto è già tutto fatto, salvo l'asfaltatura di un tratto. Su via Antinori, lo dico perché resta agli atti, su via Antinori, certo che l'ha fatto il comune, in convenzione con provincia e Veneto Strade, ma quel tratto lì è un tratto di competenza provinciale e quando è stato fatto era perché non c'era ancora l'accesso di via, l'accesso per il campo sportivo e non c'era neanche il passaggio pedonale che attraversa sotto la variante alla statale 14 e c'era l'impegno da parte della provincia e nelle relazioni quella volta di, una volta che sistemava l'accesso legato alla terza corsia, veniva tolta. Adesso io ho posto un altro problema che vorrei che si risolvesse, che purtroppo quella convenzione che sembrava firmata e doveva essere firmata a giorni, sono sorti problemi, questa convenzione non si firma e siamo tornati alle origini. Voglio evidenziare questo, io non voglio criticare nessuno, non ci mancherebbe altro, dico solamente che io ho messo in evidenza alcune questioni, sapendo, e qui finisco, che forse il bilancio del 2020, essendo interessato al Covid, ne abbiamo già parlato, l'ha parlato l'assessore Salvador, ovviamente ne ha risentito in maniera, voglio dire, pesantissima, sia sulla parte corrente, sia sulla parte investimenti. Il problema vero è che quando si discute di 2020 si deve discutere del bilancio di previsione
cosa è stato realizzato, cosa non è stato realizzato e le motivazioni. Punto. Non metto in discussione niente, ma non si può mettere 300.000 euro di un intervento senza progetto, senza convenzioni, senza niente. Non esiste. Non esiste. Come non si può mettere 400.000 euro via Antinori senza nessun progetto, senza niente, senza in mano niente. Questo è quello che dico io. Dopodiché, l'amministrazione senatore, non metto in dubbio, l'ho detto la volta scorsa, insomma anche altre volte, ha fatto interventi sulle scuole, ha fatto interventi sul risparmio energetico, sulla viabilità, ha fatto le cose, ci mancherebbe altro. Un'amministrazione ci mancherebbe che non faccia delle cose. Noi mettiamo in evidenza, voglio dire, quello che non è andato, secondo noi. Dopodiché spetta, voglio dire, alla maggioranza dire quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto e perché non è stato fatto. Tutto lì, ci mancherebbe altro. Io non mi permetto di giudicare gli assessori e neanche nessuno. Faccio una valutazione politica tra il progetto politico e la realizzazione. Mi fermo. Perfetto, grazie. Consigliere Terenzi, a lei. Secondo intervento, 10 minuti. Sì, cercherò anche di essere ancora più sintetico. Presidente, è per dichiarazione di voto e per fare alcune precisazioni in ordine alle cose che ho sentito. Intanto penso che sia stato utile e necessario questo dibattito, ecco, per le cose che ha anche detto il mio collega Bertoncello, che condivido in pieno, ma naturalmente questa è la nostra idea, insomma, ecco. Almeno abbiamo fatto emergere alcuni temi e abbiamo anche fatto alcune proposte che possono poi essere in qualche misura valutate nel proseguio della vita di questo Consiglio. Ma detto questo, una precisazione su quanto ha detto il collega Geronazzo, l'assessore Geronazzo. Allora, noi come forza di opposizione nella scorsa consigliatura non abbiamo mai approvato il palazzetto di Pradipozzo, ma per questioni di metodo e di merito. E questo l'assessore lo sa molto bene. Quindi è per i cittadini più che altro, ecco, perché abbiano chiaro dal dato di realtà come si sono svolti gli avvenimenti e come è andata anche la discussione in Consiglio Comunale. Quindi sia ben chiaro, noi ci siamo opposti nel metodo e nel merito e non vado oltre perché tanto ne parleremo successivamente. Dopodiché dico anche che l'opera va finita. Su questo non c'è dubbio perché è più che evidente che il bene comune e soprattutto le risorse dei cittadini devono avere una finalizzazione e ci mancherebbe. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio. Dopo, è vero, noi siamo all'opposizione riguardo a quanto hanno detto i nostri colleghi, e però rammento anche che rappresentiamo una quota ampia della comunità e poi anzi dirò di più che noi consiglieri comunali rappresentiamo tutta la comunità a livello istituzionale. Quindi ci permettiamo di rappresentare contenuti, ci permettiamo di rappresentare sostanza delle cose, ci permettiamo di argomentare come abbiamo sempre fatto e come siamo usi fare. Non facciamo campagna elettorale, collega senatore, non è il nostro stile. Noi sui temi siamo sempre entrati a livello di analisi, di valutazione e anche di proposta. Questo è stato il nostro stile nella scorsa consigliatura, sarà il nostro stile in questa consigliatura. Rispetto al rendiconto, lo schema che noi abbiamo rappresentato e cercato di rispettare è esattamente quello che ho detto in apertura nel mio intervento e che ha ribadito anche il collega Bertoncelli. C'è un mandato che riceve un'amministrazione, c'è un documento unico di programmazione, c'è un orientamento previsionale, quindi c'è un bilancio di previsione, c'è una gestione. Il tema del consuntivo è importantissimo. Che cosa è accaduto? Le realizzazioni che abbiamo fatto, perché alcune realizzazioni non sono state fatte, ha ragione il collega Bertoncelli. Basterebbe anche che ci rappresentassero in modo adeguato, in modo sostanziale, il perché determinati obiettivi o determinate opere non sono state fatte. E poi compete anche all'opposizione dire, ma insomma, probabilmente su quel tema e su quella priorità si poteva agire diversamente. E comunque sempre in termini propositivi.
Ecco, quindi lo voglio dire assolutamente con chiarezza e con forza. Può essere che su qualche tema abbiamo esondato il criterio e anche l'appropriatezza del contenuto, ma non credo proprio, anche perché, fra l'altro, venendo al futuro, Presidente, è anche vero che c'è un abbondante avanzo di amministrazione, c'è un'abbondante quota di risorse della comunità che esitano dal consuntivo 2020. Credo che sia anche utile all'amministrazione ascoltare possibili proposte o possibili indirizzi di priorità. Detto questo, per tutte le ragioni che ho argomentato e ho rappresentato nel mio intervento, e raccogliendo anche gli argomenti e gli interventi dei miei colleghi, annuncio il voto contrario a questo conto consuntivo del 2020. Scusi Presidente. No, assessore, per favore, adesso c'è il consigliere Stival. Consigliere Stival, prego. Grazie Presidente. Io devo dire che negli ultimi interventi il consigliere Bertoncello sinceramente l'ho riconosciuto più nel secondo intervento che nel primo intervento. Perché nel primo intervento del consigliere Bertoncello bene ha fatto a evidenziare che gli avanzi sono da analizzare per capire come si sono determinati. Magari non ha spiegato bene che cosa ne ha dedotto. Il discorso del già sindaco forse è servito anche per evidenziare alcuni errori che anche lui stesso ha fatto e dei quali magari si è anche ravveduto. E ha cercato ho interpretato negli vari argomenti che ha toccato una sorta di attenzione a non calpestare nessuno, cioè vorrei dire che è stato un intervento piuttosto morbido. Come per gli argomenti che ha toccato, come fosse a cercare di non pestare i calli a qualcuno in maniera tale che non si mettesse in discussione magari alcuni accordi presi con alcuni esponenti attuali dell'amministrazione per cercare di mantenere magari lo status quo di alcuni posti, che una volta qualcuno avrebbe detto careghe, e spero di sbagliarmi, spero di essere smentito, lo possono fare adesso, ma lo farà il tempo, lo può fare il già sindaco Bertoncello, lo può fare anche il sindaco attuale, che non ci sono accordi per mantenere posti in alcune enti di secondo grado, che si dicono così, in maniera già predeterminata, ed è per questo che magari questi interventi sono a mio modo interpretati da me in questa maniera dolce di intervento, perché nel secondo intervento del già sindaco Bertoncello si è evidenziato più quello che è il carattere suo. Dico pure, se vogliono smentire il fatto che ci sono degli accordi, lo facciano pure adesso, ma se non lo fanno adesso lo farà il tempo, perché tanto verranno fuori da soli. Grazie. Grazie consigliere Stival. Consigliera Drigo Irina, prego. Chiedo scusa, consigliera senatore, voleva fare intervento? Non importa, mi sono accorta che ho già fatto il secondo. Esatto. Grazie Presidente, grazie della cortesia. 3 minuti di dichiarazione di voto in caso. Consigliera Drigo. Sì, va bene, allora userò quelli, Presidente, grazie. Dopo, prego, consigliera Drigo, prego. Sì, mi sembra giusto sottolineare una cosa, perché forse abbiamo le idee un po' confuse. Mi dispiace che la consigliera senatore
viva il dibattito di questa sera come un attacco nei suoi confronti. Però c'è un dato di fatto: questa amministrazione è stata eletta all'inizio del mese di ottobre, si è insediata praticamente all'inizio del mese di novembre. Stiamo parlando di un conto consuntivo che praticamente per il 90% riguarda l'attività dell'amministrazione Senatore, non riguarda l'attività dell'amministrazione Favero. E quando il consigliere Stival così insinua il dubbio che ci siano degli accordi, io la trovo veramente una cosa grave e che secondo me il Presidente del Consiglio doveva stoppare fin dall'inizio. Perché, ripeto, ci sono dati oggettivi, noi stiamo analizzando un conto consuntivo, un rendiconto di un'attività fatta dall'amministrazione Senatore, perché non si può assolutamente dire che il bilancio è determinato dall'attuale amministrazione, ok? Quindi tutti gli interventi sono rivolti a fare un'analisi delle criticità che ci sono state per cercare di fare meno errori nel futuro. È chiaro che chi lavora può anche sbagliare, ci mancherebbe altro, però signori, cerchiamo di mantenere dei toni e usare delle argomentazioni che non vadano fuori le righe, perché altrimenti veramente il dibattito scade e anche il nostro ruolo viene meno. Cioè, è un dato reale. Praticamente per 10 mesi, forse anche oltre, le cose sono state determinate dalla passata amministrazione e quindi si analizza e si critica le scelte e le operazioni fatte dalla passata amministrazione. Il prossimo consuntivo, state pur tranquilli, prenderemo in considerazione le attività che avrà fatto questa amministrazione, esattamente come siamo tenuti a fare visto che si parla di un rendiconto. E quindi ci avete ripreso quando abbiamo parlato di futuro dicendoci che dobbiamo guardare al 2020, ok, guardiamo al 2020. Il dato di fatto è che il 2020 è stato determinato dall'attività dell'ex sindaco Senatore, non dall'attività di questo sindaco. Fra un anno ci ritroveremo a discutere dell'attività di questa amministrazione e saremo esattamente attenti e puntuali nei nostri interventi, così come abbiamo fatto questa sera e come abbiamo sempre fatto. Mi scusi consigliere Adrigo, mi scusi solo un secondo, non ho capito bene, io cos'è che dovevo stoppare? Non ho capito bene. Mi pare che il consigliere Stival ha appena insinuato il dubbio che ci siano degli accordi tra la minoranza e l'attuale sindaco per non fare un'opposizione forte rispetto alla sua attività, perché ci sono accordi su altri posti, su altre carene. Di quale attività dobbiamo parlare? L'amministrazione... Ho capito cosa, adesso ho capito e le rispondo anche, io non ho la dobbiamo parlare, se ci sono delle cose che dobbiamo sapere, chi si senta pur libero, il consigliere Stival, di parlarne chiaramente. No, ma però mi pare ipocrita attaccare un'amministrazione che di fatto su questo rendiconto ha inciso per un mese. Ho capito benissimo, però io non ho nessuna facoltà di stoppare a meno che uno non offenda o non ha capito il senso di quello che dico. Illazioni di accordi. Mi lasci finire adesso per favore, però ognuno di voi ha la facoltà di fare qualunque intervento che ritiene per prendersi poi eventuali denunce o quello che ne consegue. Io non ho nessuna facoltà di dire a uno prima l'ho usato la facoltà sul fatto che qualcuno parlava del futuro e il futuro viene domani. Noi abbiamo usato 5 ore per questo punto qua. Io vi avverto già che a mezzogiorno, a mezzanotte chiudiamo. Ci vediamo domani sera alle 19 e proseguiamo col Consiglio Comunale. Però io non ho la facoltà di bloccare chi fa insinuazioni. Sta a voi poi trovare la forma, il modo per rispondere. Bene, la mia risposta è che il consigliere Stival deve prendere atto del fatto che questa amministrazione ha inciso per un mese. Lei ha terminato l'intervento. Presidente, scusi, io ho ancora qualche minuto o no? Chiedo a lei, No. Ha chiuso. Consigliere Zanutto, prego. Sì, niente,
un intervento velocissimo. Chiedo, e lo chiedo davanti a tutti, che il consigliere Stival non si permetta mai più di dire una cosa del genere. Perché, ripeto, mai più. Perché noi consiglieri siamo stati eletti dai cittadini, i cittadini hanno fiducia di noi e insinuare che ci siano degli accordi non è né serio, innanzitutto né onesto, e soprattutto si ricordi che fa parte della maggioranza. Non voglio più sentire una cosa del genere. Se stiamo discutendo di un bilancio consultivo e la minoranza si è sentita di contrastare in una certa maniera l'amministrazione del senatore, dove c'ero anch'io, ok? Ha ragione, perché fino a ottobre c'era l'amministrazione del senatore, che poi abbiano ragione o meno sugli argomenti non ne parliamo. Però era un consultivo dell'anno 2020, ma non si permetta mai più di dire che ci sono accordi fra questo sindaco e la minoranza, perché è passibile di denuncia, e lo dico davanti a tutti. Consigliere, no, aspetta, consigliere Zanuto, vuole fare dichiarazione di voto, consigliere senatore, o no? Solo per fare dichiarazione di voto, ovviamente di voto favorevole rispetto al bilancio, e per aggiungere che rispetto a quello che diceva il consigliere Bertoncello, c'è una nota di Città Metropolitana che precisa che ci sono alcune irregolarità di esecuzione sulla rotondina di Via Antinori, e non so se sono state messe a posto adesso, ma non credo. E, sì, che comunque ci possono fare variazioni di bilancio in linea generale, ovviamente si possono usare gli avanzi entro il 30 di novembre di ogni anno. Certo. Grazie. Presidente, io, Presidente, per lei ha finito gli interventi, consigliere. No, ho fatto personale, ma sta scherzando? L'hai fatto personale. Ma scusi, questo qui fa illusioni, Stival. Io chiedo che il sindaco intervenga. Io credo che il sindaco intervenga, perché è una falsità enorme ed è irrispettosa. Quindi io credo un intervento del sindaco. Penso che il consigliere Renato Stival, se ha qualcosa di consolidato e assicurato, lo dica. Se non ce l'ha, questa è la sede sbagliata per fare certe illazioni. Quindi io non volevo neanche rispondere, perché penso che non sia diretto a me, forse diretto a qualche altro consigliere. Se ha qualcosa da dire lo dica, altrimenti ha sbagliato tempi, modi e sostanza. Infatti chiedo scusa, anche io non ho fatto allusioni al sindaco attuale, ho detto che sembra ci siano degli accordi, sembra, perché da come uno parla, non ho fatto nessuna accusa personale a nessuno. Se volete, insisto che ha sbagliato tempi, modi e sostanza. Vediamo qua allora la questione. Io mi scuso col consigliere Bertoncello, non avevo capito il senso, e quindi ok. No, è un suo diritto per fatto personale. Facciamo finta di non aver sentito, Presidente. Scusi, Presidente. Consigliere Rodriguez, a lei il primo intervento. No, userò pochissimo tempo soltanto per fare una dichiarazione di voto e per fare alcune precisazioni rispetto a quanto ho sentito durante queste quasi 5 ore di dibattito sul conto consuntivo 2020. Mi fa piacere da un lato che l'opposizione abbia bene in mente qual era lo slogan in campagna elettorale del sindaco Florio Favaro, che era prima l'ascolto, ma usare la parola ascolto impropriamente e usarla a proprio uso e consumo per dettare a noi, consiglieri di maggioranza, e all'attuale sindaco e alla giunta attuale quello che noi dovremmo fare secondo i loro desiderata, a me questo non va bene e lo respingo al mittente. Non mi sta neppure bene quando il consigliere Terenzi dice che si è smarrita una visione di comunità, la coesione sociale, e in questa comunità si respira, leggo testualmente, un clima di immobilismo e di regressione, e che tutti gli indicatori vanno verso questa direzione. Mi sembra che tali affermazioni dimostrino totale strumentalità, mancanza di argomentazioni
l'essere completamente fuori tema rispetto a quanto si discuteva questa sera. Questa sera si è discusso in maniera ampia ed articolata del bilancio consuntivo 2020. La sinistra, non avendo argomentazioni sensibili per attaccare, uso questo termine che non avrei voluto usare perché non fa parte della mia cultura, ma ha voluto solamente usare questo consesso, questo consiglio comunale come una tribuna personale, ripeto, come una tribuna personale per declinare evidentemente il proprio programma del 2040, perché questo è un programma che nemmeno il sindaco Sala a Milano, chi per lui, non so chi sarà candidato a Milano, dico Sala perché è l'attuale sindaco di Milano, neanche a Milano sarebbero riusciti a realizzare tutti quegli argomenti, tutte quelle tematiche che ci hanno declinato i vari Terenzi, Vildini, Areghini, Drigo, Moretti parzialmente perché ormai non aveva più cartucce da sparare perché gli altri avevano già letto tutto il programma elettorale, quindi si è limitata a leggere il retro della copertina di questo programma infinito. Evidentemente quando dormono, quando vanno a dormire o quando superano un certo orario, questi signori, questi colleghi sognano di quello che avrebbero voluto fare nel caso in cui molto remoto fossero andati ad amministrare Portogruaro e ci hanno inchiodato 5 ore per ascoltare una parte di attacchi e una parte di libro dei sogni che non fa parte della cultura di questa amministrazione, anzi questa amministrazione convintamente questa sera approva il rendiconto 2020 e da domani, come il sindaco Florio fin dal suo insediamento ha detto, lavora e sta già lavorando per individuare le priorità che si possono fare e che non vengono messe nel libro dei sogni senza avere la possibilità di fare delle cose che non sono possibili fare. È vero, su un punto posso condividere, ma solo su un punto, ma è talmente palese che non si può nascondere. È vero, abbiamo un avanzo di amministrazione importante, ma non per questo, perché si ha un avanzo di amministrazione importante, questo significa lo scialacquare il denaro pubblico, no? Perché saremo colpevoli tutti di dispersione e malaffare del denaro pubblico. Noi invece ci occupiamo di individuare solamente delle priorità e quindi anche facendo delle variazioni importanti come le faremo domani sera evidentemente con 500.000 euro per la manutenzione, poi metteremo 100.000 euro in più per le attività commerciali e poi andremo ad approvare delle variazioni di bilancio per l'approvazione dei debiti fuori bilancio, alcuni debiti fuori bilancio che Bertoncello nel suo passato ha fatto e non può smentire. Posso soltanto convenire con lui che magari 7 variazioni di debito fuori bilancio in una seduta sono inconsuete ma non sono la fine del mondo, quindi mi pare che abbiano disegnato soltanto uno tsunami che va dal 2015 al 2020. Quindi vi prego, se la prossima volta dovete intervenire, intervenite stando sui temi e non pensando al futuro e a sogni che non potrete mai realizzare. Grazie. Grazie consigliere Rodriguez. Io tengo a puntualizzare anche un'altra cosa, se mi permettete, perché questo scorporo dei debiti fuori bilancio è stato voluto dalla segretaria e dal sottoscritto, proprio perché in passato, se vi ricordate, l'ha citato prima e anche ieri a Telepordenone la consigliera Zanutto, c'erano stati degli accorpamenti su delle delibere che avevano creato dei problemi e quindi io personalmente e soprattutto, e la ringrazio anche la dottoressa,
segretaria generale, abbiamo deciso di scorporare i vari debiti fuori bilancio per analizzarli in maniera analitica uno per uno, perché ognuno ha le proprie motivazioni. Chiaro? Quindi questo è un altro esempio dell'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti di tutti i consiglieri comunali. Io per primo e poi la nuova segretaria generale che ha preteso anche lei questo tipo di percorso. Quindi se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il provvedimento. Sì, nominale. Lorio Favero, vi preciso che la votazione è doppia perché c'è l'immediata eseguibilità. Esatto. Favorevole. Lorio Favero? Ho detto favorevole. Ah, ok, non abbiamo capito. Arreghini Silvia. Contraria. Barbisan Leonardo. Favorevole. Bertoncello Antonio. Contrario. Bravo Bertilla. Favorevole. Dall'Abona Paolo. Favorevole. Drigo Irina. Contraria. Mascarin Gastone. Favorevole. Morsanuto Angelo. Favorevole. Pizzolitto Mario. Favorevole. Ret Maria Teresa. Contraria. Rodriguez Riccardo. Favorevole. Senatore Maria Teresa. Favorevole. Stival Renato. Favorevole. Terenzi Marco. Contrario. Vindini Andrea. Contrario. E Zanuto Alessandra. Favorevole. La votazione doppia anche per l'immediata eseguibilità è la posta. Sì, la riteniamo a posto. Mi confermate, chiedo ai capigruppo, quindi si conferma la metodologia di voto anche per l'immediata esecutività o la faccio fare? No, va bene così. Confermato. Anche per il gruppo senatore va bene. Si conferma analogo voto. Ok, vi ringrazio. Io direi che sono quasi le 50 e non credo che riusciamo a fare niente in maniera abbastanza esaustiva. Pertanto io propongo che chiudiamo questa seduta del Consiglio Comunale, la riprendiamo domani alle ore 19, d'accordo? Sì. Va bene, Presidente. Ok. Grazie. Buonasera. Grazie, Presidente. Buona serata. Buona serata a tutti.